Buonasera amici di Calcio Napoli 24 e benvenuti all'ampio prepartita del big match di questa sera, perché adesso c'è da fare sul serio. Il Napoli, che è in testa alla classifica, che ha un punto di vantaggio sull'Inter, affronta proprio la squadra di Simone Inzaghi, lo fa a San Siro, lo fa in quello che è uno stadio complicatissimo, ma che ha espugnato soltanto 2 match fa. Nell'ultima trasferta con il Milan si gioca Inter-Napoli, fischio d'inizio alle ore 20:45, il Napoli capolista contro l'Inter seconda, con l'Atalanta che ha agganciato però il Napoli, e con appunto la Fiorentina anche che si porta su in classifica. Un buonasera da Ciro Novellino con Vittorio Bernardo in cabina di regia. Tra pochissimo, appena mi arriva l'ok, voleremo in quel di San Siro, anzi è arrivato l'ok, voliamo in quel di San Siro. Andiamo da Pasquale Cacciola ed Emanuele Bernardo. Ciao Pasquale! Ciao Ciro, buonasera a tutti. Come dicevi tu, 12ª giornata di Serie A è la sera di Inter-Napoli, non la sera della verità perché il campionato è lungo, però sicuramente è un appuntamento importantissimo perché in palio c'è il primo posto. De Laurentiis ha detto non voglio sentire di scudetto o comunque tutte queste indicazioni, tutte queste supposizioni, però è inevitabile, Ciro, che la gara fa riferimento al primo posto, poiché il Napoli era capolista. Se dovesse pareggiare resta in vetta, se dovesse vincere insomma andrebbe ad allungare, se dovesse non andar bene verrebbe scavalcata dall'Inter. Quindi da questo punto di vista c'è grandissimo interesse per questo match, anche per comprendere la reazione post-Atalanta, perché per la prima volta in questa stagione, Verona a parte perché lo escludiamo dal momento che non era ancora il vero Napoli, nemmeno il vero Napoli di Conte, c'è stata una terribile sconfitta, e quindi c'è anche curiosità nel capire come la squadra di Conte reagirà, e sicuramente insomma dovrà farlo bene contro quella che è oggettivamente la squadra più forte d'Italia. Quindi andremo a capire stasera cosa succederà e ci saranno spunti interessanti poi per il prosieguo del campionato, dalla prestazione e anche dal risultato. Pasquale, io sto guardando in questo momento la classifica, il parziale della Lazio è di 1-0 sul terreno di gioco del Monza, e in un punto ci sono 6 squadre, perché ovviamente eccetto Napoli e Inter che giocheranno alle 20:45, le altre hanno una partita in più, però in testa alla classifica Napoli, Atalanta, Fiorentina e Lazio a 25, 24 punti per Inter e Juventus. È quello di questa sera un match importante. Magari De Laurentiis dice non bisogna parlare di scudetto, magari ha concordato con Antonio Conte che cosa dire. Fatto sta che il Napoli è in testa alla classifica, e qualora dovesse riuscire a battere l'Inter a San Siro si porterebbe a +3 su tutto il treno di inseguitrici. Voi che vi mandano, no? Sì, ogni volta sì. vedo una posizione diversa. Sì, stiamo facendo un po' di rotazione. Perdonami Ciro, c'è un tifoso che adesso andiamo ad ascoltare che diceva ma l'altra volta ho visto un altro inviato. Sì, noi facciamo un po' di turnover. Io ne approfitto, Ciro, per rispondere alla tua domanda e poi la girerò anche a questo simpaticissimo tifoso del Napoli. Allora, la classifica è corta, c'è una bagarre veramente per certi aspetti quasi senza precedenti, soprattutto a inizio campionato dopo 12 giornate, che addirittura ci sono più squadre in pochi punti. Anche la Lazio sta vincendo, quindi va ad agganciare il Napoli così come hanno già fatto Atalanta e Fiorentina, e ancora di più la gara di stasera acquisisce valore, perché De Laurentiis ha detto non bisogna farsi distrarre dal concetto scudetto, non bisogna pensare allo scudetto. Perché? Perché ovviamente il titolo nazionale non è la priorità, non è assolutamente l'obiettivo di questa squadra, che anzi, ricordiamolo, deve ricostruire, ovvero ritornare in Europa. Non è non è tanto per dirlo, ma perché veramente questa squadra parte dal 10° posto. È pur vero che parte dallo scudetto l'anno antecedente, però l'ultima annata è quella che vale, e quindi è questo il motivo per cui De Laurentiis sottolinea non facciamoci distrarre dal discorso scudetto, poiché la priorità deve essere il ritorno in Europa. E allora Ciro, mentre magari rimani in linea, io inizio a dare anche un po' la parola ai tifosi, ascoltiamo la voce dei tifosi. Questa classifica cosa rappresenta e soprattutto come potrebbe cambiare dopo questa partita?
Innanzitutto buonasera, grazie per questa concessione che viene fatta ai tifosi del Napoli fuori, perché sempre per una questione di identità è molto particolare. Questa è la partita delle partite. Perdonami, io vado un po' controcorrente. Sì. Per quello che lei ha detto, e penso che il presidente De Laurentiis, che sta rendendo grande questa squadra, questa società, questi tifosi napoletani, abbia voluto stemperare un po' qualcosa in settimana. Sono pienamente d'accordo per quello che ha detto, ma non perché io ho fatto un bel po' di chilometri per vedere questa partita e secondo me con l'Atalanta è successo qualcosa. E stasera noi dobbiamo prenderci quei punti che abbiamo perso con l'Atalanta. Perdonami, io ho sempre quel difetto di sognare in grande, però sempre con i piedi saldati per terra. Noi con l'Atalanta abbiamo concesso troppo. L'Atalanta con l'Udinese oggi è stata aiutata, è andata sotto, ok? E penso che stasera il Napoli ha il diritto di sognare in grande e di giocare bene qui a San Siro. Io l'ho visto 10 anni fa vincere il Napoli a San Siro 0-3 e avevo questa giacca e stasera l'ho riportata. Ma perché ci credo, non significa che vinciamo, non significa che pareggiamo, non significa che perdiamo, significa che ci credo, perché ho visto un Conte molto nervoso, significa che qualcosa forse non ha funzionato prima di Napoli-Atalanta. I panni si lavano in casa, ho visto una squadra molto blanda. Napoli è Napoli, Napoli era la capolista, è la capolista e spero di ritornare fuori San Siro dopo, fra 2 ore, e dire che saremo la capolista, ma col sorriso, perché sono sicuro che stasera sputeremo sangue qui in questo stadio, ne sono convinto, lo dobbiamo fare per Napoli, per i tifosi, per tutti quanti, e poi a fine anno si tracciano tutte le somme e vediamo i risultati, e se sarà Europa ci prendiamo l'Europa, se sarà qualche altra cosa ci prenderemo qualche altra cosa, ma stasera ci faremo rispettare. Io ne sono pienamente convinto e me lo auguro, che assisteremo ad una grandissima gara. Questo sarebbe già molto importante, che il Napoli si faccia rispettare, poi anche al di là del risultato, e soprattutto se dovesse arrivare il risultato, ma già il fatto di farsi rispettare sarebbe qualcosa di importante, perché per carità con l'Atalanta non ha giocato malissimo, nel senso che Conte ha detto non ho visto una prestazione in senso assoluto malvagia, poi è andata come è andata, lo sappiamo, però serve un segnale, e il primo segnale è proprio quello di farsi rispettare. Io le chiedo, firmerebbe per uno 0-0 per questa partita? C'è anche questa questione, l'attacco, Lukaku, reparto avanzato che non segna come magari siamo abituati o come dovrebbe, che giudizio dà su questa questione? Risultato 0-0. Guardi, dico solo una piccola cosa. Per quanto riguarda... Nel frattempo, Emanuele, magari possiamo provare, anche se c'è la copertura, cosa sta succedendo? Sta succedendo che i tifosi del Napoli stanno entrando, hanno dato il via libera. C'è stato questo entusiasmo dilagante, questa esultanza proprio per dire finalmente, poiché appunto stanno entrando un po' a spezzoni, un po' in maniera organizzata, fluida, proprio per consentire l'ingresso, il migliore ingresso possibile, quello più calcolato, sereno e nella sicurezza e nell'interesse di tutti. Mi perdoni l'interruzione? No, si figuri. No, io ho visto un Napoli molto stanco. Perdonatemi, Napoli-Atalanta secondo me non voglio dirlo, perché ripeto, c'è qualcosa, io ho visto una squadra troppo stanca, quindi lo sa Conte, lo sa la squadra, lo sanno un po' tutti, non vorrei che è stata fatta qualche cosa dove siamo arrivati un po' stanco a questa partita, ma pensiamo al futuro. No, 0-0 mi perdoni, non ci firmo. Io le partite si giocano, è come la vita, a volte si perde, a volte si vince, ma la devi giocare, quindi io stasera no. La chiudiamo così per un po' di scaramanzia. 2 settimane fa all'incirca siamo venuti qua non speranzosi col Milan, è stato rispettato il prefisso di questa città. Chiudiamolo con un sorriso, vediamo stasera che prefisso. Speriamo che il primo numero sia 0, poi si vedrà. Speriamo, nel frattempo
ci aggrappiamo proprio a questo precedente, perché appunto ricordiamolo, il Napoli non troppo tempo fa, anzi veramente poco fa da un certo punto di vista, è venuto qui alla Scala del Calcio e ha vinto, ha battuto in casa il Milan. Chissà che non possa ripetersi stasera con l'Inter, perché al di là dello 0-0, al di là delle difficoltà e delle preoccupazioni post-Atalanta, è chiaro che la nostra speranza è che il Napoli possa far bene e che soprattutto e ci aggrappiamo soprattutto, a me questi amuleti piacciono, quindi il discorso della giacca mi è piaciuto, rispolverata dopo 10 anni, ma per il bene del Napoli lo facciamo. Per Napoli, per la città, per i napoletani e per la nostra squadra si fa tutto. Ripeto, io ci credo e stasera vado in tribuna d'onore e speriamo ad assistere ad una bellissima serata. Buona partita a tutti, se mi concedete un saluto particolare a Salvatore, un mio grandissimo amico che mi ha permesso di venire qua. A tutti i napoletani che non possono assistere a questa partita e in particolare alla mia isola di Procida e alla mia carissima famiglia. Vi abbraccio e sempre Forza Napoli, ragazzi. Grazie mille, ringraziamo quindi il tifoso per questo primo commento. Nel frattempo vediamo un po' di fumo lì, perché abbiamo sentito proprio chiaramente in diretta un'esplosione, probabilmente insomma quella dovrebbe essere la zona dove stanno i tifosi del Napoli, quindi insomma qualche lancio che non promette proprio benissimo, non presenta la serata proprio benissimo, però ci auguriamo che tutto possa finire qui. C'è un altro tifoso del Napoli, il precedente era abbastanza entusiasta, galvanizzato, abbastanza felice, lui ha il volto un po' più triste, lo abbiamo raccontato in diretta a TikTok, magari lo ribadiamo, perché purtroppo è uno dei tanti tifosi del Napoli che, causa residenza, per fortuna della residenza ci aggiungiamo, non può assistere a questa partita, quindi insomma nonostante tu in realtà ti sei trasferito qui già da diversi mesi, lavori, hai pienamente insomma la tua base qui, causa per fortuna sempre residenza a Napoli, non puoi assistere alla partita e questo ti lascia abbastanza l'amaro in bocca. Sì, salve, innanzitutto buonasera, io sono venuto qui fuori San Siro cercando voi, io conosco la vostra emittente, vi ho seguito tutta l'estate con i ritiri a Di Maro, quindi cercavo qualcuno che potesse in qualche modo amplificare quello che è il mio pensiero. Io mi sento profondamente amareggiato, io non ho capito il perché i residenti in Campania non possono accedere allo stadio. Sono un libero cittadino, sono una persona per bene, sono un incensurato, non ho mai fatto del male a nessuno. Mi è stato tolto un diritto che è mio, che è previsto dalla nostra Repubblica, che probabilmente è una Repubblica federale a questo punto, in quanto ogni regione, ogni prefetto fa quello che vuole. Capisco che si possono creare dei disagi, dei disturbi, ma non trovo giusto fare di tutta erba un fascio. Ci sono delle persone per bene che lavorano, che tifano Napoli da quando sono piccolini, io sono tifoso del Napoli da sempre, la prima partita l'ho vista a 3 anni, all'allora San Paolo, oggi Maradona con mio padre. Mi è stato tolto un diritto e non capisco il perché, anche perché mi è stato detto che 10 giorni fa qui c'è stata Milan-Napoli e l'accesso era libero ai residenti in Campania. Io non mi trovavo qui, avrei voluto vedere questa partita, purtroppo tornerò a casa e la vedrò dal divano, insomma. Mi chiedo il perché però, e soprattutto non capisco perché il nostro presidente, che io non attaccherò mai, ci ha portato uno scudetto, ha portato Conte a Napoli, ci sta facendo sognare, ha speso tanti soldi. Non capisco perché... Il furbacchione di Michele Chianese. Non capisco perché lui non prenda le nostre parti, lui decanta tanto l'amore per i napoletani e per il popolo napoletano. Io penso che se la tua gente non può partire, non parte neanche la nostra squadra, perché non è la tua squadra. Quindi tutto qui, sono profondamente amareggiato, tornerò a casa, sto qui, il pensiero che il Napoli è qui e non posso vederlo dal vivo mi fa tanto male, e vorrei semplicemente che mi venisse spiegato il perché, tutto qua. E quindi insomma lanciamo anche questo appello proprio alla società affinché si possa far sentire, esatto, per tutelare, salvaguardare i bravi tifosi e soprattutto i tifosi che vogliono poi seguire questa squadra, che insomma il bacino d'utenza è abbastanza importante e significativo, e poi incide come poi nelle varie trasferte. Vediamo anche l'elicottero che sorvola la zona proprio per garantire, rafforzare il piano sicurezza e per evitare ogni tipo di problema. Tornando al campo, purtroppo la guarderai dal divano,
divano, ma insomma dal divano sicuramente osserverai 11 titolari che ancora non sono stati annunciati. Ti chiedo se ti aspetti qualche giocatore in particolare. C'erano un po' di soluzioni da sciogliere, alcuni ballottaggi, Lobotka, Gilmour, che sembra che lo slovacco non sia al 100%, qualcuno voleva per questa partita Neres. Chi vorresti, chi ti aspetteresti? Diciamo che da tifoso cerca sempre il talento in campo, quindi è naturale dire che Neres in campo vorremmo vederlo non per sminuire Politano. È chiaro che non credo che vedremo una soluzione del genere, perché il mister non rinuncia a Politano, che è un quinto perfetto. Per Gilmour è un ottimo rincalzo di Lobotka. Credo che Lobotka mancherà tanto in questa partita, come è mancato con l'Atalanta del resto. Quindi mi aspetto un Gilmour titolare, non credo che Lobotka sia nelle condizioni di poter giocare, almeno non da titolare. Credo che lì ci mancherà qualcosa, ecco, però confidiamo in Gilmour e nelle sue capacità, che non mancano, quello sicuramente. Ma tu credi che sia possibile calare un colpaccio qui a San Siro, così come è stato fatto con il Milan, squadre diverse, valori tecnici differenti, ma credi sia possibile centrare un tale risultato che poi ribalterebbe di nuovo il campionato del Napoli dopo la sconfitta per 0-3 all'Atalanta? Ovviamente ce lo auguriamo tutti. Io, da tifoso che segue il calcio, credo che il Milan e l'Inter siano due squadre totalmente diverse. L'Inter dà sempre la sensazione che qualora riuscisse a fare di nuovo quello switch mentale dell'anno scorso è superiore, mi dà questa sensazione, quindi io credo che non vedremo la partita che abbiamo visto qualche giorno fa contro il Milan. È chiaro che mia nonna diceva il pallone è rotondo, quindi può succedere di tutto. Noi abbiamo una squadra competitiva, abbiamo un mister cattivo in senso buono, nel senso che ci mette tanta grinta e la trasmette ai nostri ragazzi, quindi noi ci speriamo sempre, ecco. Speriamo e soprattutto speriamo di assistere a una serata di calcio, di sport e soprattutto positiva per i colori azzurri. Grazie mille per questo tuo contributo. Allora, io vorrei essere al tuo posto, perché insomma questa ancora devo castagna, iniziare. Buonasera insomma, a tutti. non è male, però non la far mangiare, che Mangia. No, Buonasera ecco a tutti. qui, abbiamo fatto la Ha mangiato la castagna? offerta da Michele Chianese Quando si direttamente. dice mangi la castagna, eccola qua. Ecco, io già faccio fatica a parlare mio, poi mi dai pure la castagna. Non ti preoccupare. Adesso dici due parole mentre mangio la castagna su Sono questo arrivati un Napoli. po' di tifosi del Napoli, si sono fatti sentire, non so se avete avuto modo di raccontare i petardi che sono stati esplosi nel parcheggio. Sai perché? Perché passavo io con le castagne, mi hanno riconosciuto, ho sentito uno, Monnet, però Allora, ecco, era un saluto per te. esatto, era un saluto per me. Ho capito. Affettuoso anche. Sì, molto affettuoso, perché io e i tifosi del Napoli abbiamo un grande rapporto. Scherzi a parte, ragazzi, l'hai detto tu, perché ho sentito l'incipit di questo collegamento. Non è la partita verità, ma è una signora partita, vincono tutte dietro, siamo 6 o 7 squadre, se vogliamo considerare anche il Milan, se non erro 6 squadre che sono raccolte in pochissimi punti. È uno scontro che potrà dire tanto a questo campionato, ma soprattutto al Napoli, in attesa della sosta, e neanche a farlo apposta. Poi si ricomincia con la Roma, che ha cambiato l'allenatore e che esordirà di nuovo contro il Napoli. È incredibile come tu sia capace di switchare da balordo, giocherellone a professionista, perché Michele Chianese, inviato di Telecapri, che insomma ogni tanto ci fa degli scherzetti, adesso mi ha offerto gentilmente questa castagna che era buona, quindi è incredibile come... Complimenti. Grazie. Ragazzi, buon lavoro, sono venuto veramente a offrire una castagna, sta arrivando altri tifosi del Napoli che si fanno sentire, accolti dai tifosi dell'Inter, con cori che non sto qui a sottolineare, ma li potete anche immaginare, ma fa nulla, così va bene, se si divertono in questo modo, contenti loro, non contenti tutti, ma contenti loro. Buon lavoro, ci vediamo tra un po', perché appena sono in diretta su Telecapri vengo a rompervi le scatole. Grazie della castagna. E allora ragazzi, venite, siamo in diretta. Allora avanziamo un po'. Nel frattempo l'elicottero continua a sorvolare, sempre per motivi di sicurezza. Manuele, riusciamo a mostrare un attimo il cancello che si chiude lì, proprio per mostrare anche quando abbiamo detto anche in diretta a TikTok, ossia proprio l'organizzazione per permettere alla tifoseria del Napoli di accedere al gate 10 per l'ingresso. Cosa succede? Loro sono alle spalle di quei cancelli dietro isolati, appena c'è il via libera per fare
far passare altri tifosi, chiudono i cancelli laterali in modo che non ci siano contatti di alcun tipo con la tifoseria interista e si permette lo scorrimento un po' a gruppi. Mostriamo adesso, e ritorniamo poi subito dai nostri tifosi qui presenti, mostriamo proprio l'accesso dei tifosi del Napoli che, isolati un attimo lì dietro proprio per questioni di sicurezza, adesso hanno il via libera e possono accedere con insomma questo corridoio sterile, blindato, proprio per evitare, come abbiamo detto poc'anzi, qualsiasi tipo di contatto non felice con la tifoseria di casa interista, che dall'altra parte si fa nel frattempo sentire. Quindi vediamo anche i tifosi del Napoli che danno la carica per la gara di stasera con un coro che conosciamo bene. Allora torniamo a noi e allora questa gara cosa rappresenta non solo di per sé quanto è importante, ma soprattutto dopo la sconfitta terribile con l'Atalanta, cosa può rappresentare, cosa rappresenta? Ma sicuramente rappresenta l'importanza della prima in classifica contro la seconda, ma al di là di tutto sono tante le domande che si pongono i tifosi del Napoli: qual è il vero Napoli, se è quello capolista, se è quello visto contro l'Atalanta oppure... Però è evidente che è una realtà che non possiamo nascondere. Il Napoli è vero che viene da un 10° posto, il Napoli è vero che è primo in classifica, ha cambiato allenatore, fa un calcio diverso, Conte non è che lo conosciamo oggi. Arrivare a questa giornata qua al San Siro con un Inter che era indistruttibile e siamo un punto davanti e ce la veniamo a giocare da capolista, per me, faccio un appello: invece di criticare, di fare i disfattisti, è colpa di quello, è colpa di... cerchiamo di costruire dalle ceneri, e siamo partiti bene, cerchiamo di virare un po', e quindi vedere un po' più. Diamo tempo a Conte, questo sicuramente... diamo tempo all'allenatore, stoppiamo un po' le critiche. Penso che nessuno si aspettava che eravamo primi adesso, però oltre a questo voglio fare un appello più importante. Perché io amo la democrazia, l'Italia è un paese democratico, tante svendono queste bandiere contro le guerre, contro il razzismo, la violenza sulle donne, a parte il fatto che la violenza non è sulle donne ma è violenza, va condannata in generale. Però dobbiamo dire che è l'ora di dire basta alla violenza su un popolo, su dei cittadini napoletani. Vietate la trasferta ai residenti in Campania. Ma perché? Che sono i residenti in Campania? Sono dei criminali, degli animali, sono esseri umani come io. Tifo Napoli, non sono residente in Campania, sono fortunato tra virgolette, oggi sono qua. Ma se ero residente in Campania, sono sempre io. La brava persona è stata la stessa. Il concetto, insomma. Quindi c'è la tessera del tifoso. Quando in uno stadio va uno con una tessera, vede nome e cognome, chi è un delinquente, un razzista e chi provoca odio, semina odio e violenza, dategli daspo e fate venire allo stadio le persone che amano lo sport, perché non è una guerra, è un evento di calcio, è un modo pure per incontrarsi, per stare insieme e divertirsi. Poi che uno ama la bionda o la nera, che vinca chi è la più bella, però parliamo di calcio, basta sta cosa primitiva, medievale e preistorica, divisoria, discriminante. Non se ne può più, si crea solo odio, perché è così, ragazzi, bisogna dirle questa cosa, bisogna far passare questo messaggio che qua siamo veramente alla follia. Questo è l'Italia che dice tanto che è democratica, no la guerra in Ucraina, no la guerra in Israele, e fate la guerra contro un popolo, in Italia che sono italiani, basta, questo. E poi concludo che voglio fare un saluto a tutte le persone che mi conoscono e in particolare a un tifoso del Napoli tisiano che gli voglio bene, lo merita. Saluto Rocco Ascoli. Ciao Rocco. Lo salutiamo con affetto, così come accogliamo anche questo sfogo assolutamente lucido, obiettivo e che va a mirare una questione nello specifico, ossia bisogna cambiare il modo di gestire alcune dinamiche. La sensazione è che questa sia stata una pezza utilizzata per tappare un buco, utilizzata in tanti anni, ma forse adesso serve una formula differente, una formula molto più incisiva e che realmente vada a risolvere il problema
che loro, se mai volessero, vogliono risolvere. Quindi da questo punto di vista tu sei napoletano residente a Torino, se ho capito bene. Io sono residente a Torino, ma sono nato a Torino. Ok. Sì, ma questo è una cosa che dicevo già da tempo. Questa è una cosa fatta d'arte per non risolvere mai il problema. Esatto, è una pezza. Sì, esatto, che poi è sempre solo verso una tifoseria, perché io difficilmente ho visto, cioè io addirittura ho visto, c'erano due partite, Roma-Empoli e Napoli, non mi ricordo con chi, hanno vietato la trasferta ai napoletani perché per possibili scontri. Ma fammi capire, ma perché allora in questo caso o le vieti a tutte e due e poi sempre ai napoletani? Cioè questo è anche, io la chiamo anche comunque sia una penalizzazione, perché tu da avere 5.000 tifosi a seguito, ne hai 10.000 o da averne 1.000 ne hai 5.000 e comunque sia non fanno gol. Però comunque hai dei tifosi in più a seguito, oltre che non dai la possibilità alla persona di volersi andare a vedere una partita in maniera civile, chi è civile, cioè, tutto lì. Io credo che se realmente ci fosse un impegno, insomma, tranquillamente loro potrebbero lavorare affinché ci fosse una soluzione mirata. Scusami se ti interrompo, ma poi hanno tutti i sistemi di sicurezza, hanno addirittura il riconoscimento facciale. Esatto. Cioè, se tu vuoi risolvere il problema, c'è la voglia di non risolverlo. Cioè, questa è la cosa che fa venire comunque il nervoso. Se si volesse risolvere realmente il problema lo si potrebbe fare senza alcun tipo di problema. Invece questo è un continuo rinvio dove probabilmente non si assumono le responsabilità, rinviano il problema, mettono una pezza penalizzando però appunto tanti bravissimi tifosi e spesso quasi sempre napoletani che si ritrovano coinvolti, condizionati da questa circostanza. Ma passiamo a calcio, che probabilmente è meglio. Cosa ti aspetti tu da questa gara? Se la temi, cosa potrebbe accadere nel post partita, sia se andasse bene sia se non dovesse andare bene? Allora, sicuramente è una partita che storicamente a noi non è favorevole, poi diciamo che il mio pensiero, io sono uno di quelli che vorrei da parte nostra un po' più di coraggio, non di mettersi lì dietro ad aspettare, a fare, cioè io vorrei vedere un po' più di coraggio, giocare la partita in maniera più aperta. È tutto. Poi dovessimo vincere, sicuramente vinci da primo in classifica, la seconda che è la squadra più forte insieme all'Atalanta in Italia, a te stesso e anche agli altri. Dovessimo perdere non dobbiamo disunirci, perché comunque sia siamo comunque sempre lì, e a questo punto diciamo anche che per le partite che abbiamo fatto, visto che tanti parlavano del calendario semplice, voglio ricordare che con la partita di oggi Milano-Inter, 10 giorni fa Milan, settimana scorsa l'Atalanta, siamo andati a Torino con la Juve, al ritorno il calendario dovrebbe essere un po' più favorevole a noi, anche perché poi si devono scontrare ancora Milan-Juve, Atalanta-Juve, le partite, vediamo, comunque non bisogna né essere esaltati se si vince né demoralizzati se si perde, magari esce un pareggio e siamo contenti. Esatto, ecco. A parte questa sarebbe stata la prossima domanda, la sensazione è che non ci sia una mezza misura. Se il Napoli dovesse vincere stasera ci sarebbe l'esplosione dilagante, ci sarebbe poi come dire, una sorta di piccola grande depressione post-Atalanta e probabilmente questo sbalzo da una parte all'altra probabilmente è sbagliato a prescindere. Bisogna mantenere l'equilibrio sia in caso di successo sia in caso di sconfitta, anche perché poi bisognerebbe capire come arriverebbe eventualmente la vittoria o eventualmente la sconfitta o come dicevi tu anche un pareggio. E la domanda che io ho fatto a qualche tifoso, che faccio anche a te: tu firmeresti per uno 0-0 stasera? Io sono sincero, io sì, ma perché comunque devi vedere anche dove vai a pareggiare, cioè comunque questo è un campo storicamente, ripeto, difficile per noi, contro, abbiamo detto tutti, i campioni d'Italia, la squadra più forte. È certo che un pareggio non ci sputo sopra assolutamente, anzi farebbe classifica, manterresti sempre il primo posto con una sosta della nazionale, quindi è buono, assolutamente sì, dovessimo vincere. Vedere insomma il pelo dell'uovo per la questione attacco, Lukaku e il reparto avanzato che non sta proprio brillando in termini realizzativi e di aspetti anche un po' tecnici. Questo... A me piacerebbe sinceramente vedere il Napoli più propositivo, anche magari rischiare un po' di più, dare più spazio a Neres, che comunque lo vedo in palla, lo vedo in forma,
o a volte anche magari Neres e Kvaratskhelia con Lukaku, a volte magari provare anche in alcuni casi Simeone con Lukaku e provare a cambiare modulo. Un Napoli un po' più propositivo, solo quello che... Esatto. Solo quello. Speriamo bene, speriamo bene. Vieni. No, proprio per, insomma, lei viene dal futuro perché già ha perso la voce. Quindi Basta che non perde la partita. no. Qui siamo un gruppo di amici. Lui viene da Torino, lui da Torino, lui da Milano e io vengo da Roma per seguire il Napoli. Quindi proprio... Domenica scorsa siamo stati a vedere l'Atalanta, ma è stata proprio male. Speriamo Ma oggi vada meglio. molto, sperando che oggi ci rifaremo a quello che è successo con l'Atalanta. A me è stato solo un piccolo episodio. Cosa è successo con l'Atalanta? Io questa domanda la vorrei fare. Dalla vostra prospettiva c'è stato un blackout, ma di che tipo? Casuale, di quel giorno, allineamento di quell'orario, di quella giornata o cosa? Ma io non credo più un blocco totale, ma secondo me l'Atalanta è una squadra fortissima, forte, e si è vista sia in campo e come è stata predisposta la partita e tutto il resto. Noi stiamo una squadra in costruzione, perciò quando prendiamo già squadre già costruite, già pronte, facciamo un po' più di difficoltà. Però sicuramente con Conte troveremo la quadra giusta. Quindi è stato solo un incidente di percorso. Un incidente che serve a crescere, a costruire, perché le sconfitte non sono che ci devono buttare giù, ci servono a farci crescere, come nella vita normale. Le sconfitte servono a costruire qualcosa di importante, è quello che sta costruendo Conte e ci abbiamo tutto in lui la speranza. De Laurentiis ha detto però non bisogna pensare allo scudetto. Adesso come la dobbiamo vivere questa sua dichiarazione? Perché il Napoli arriva dal 10° posto, però dall'altra il Napoli attualmente è al 1° posto. Lo scudetto bisogna vincere, bisogna vederlo, pensarlo o no? Lo pensiamo, però Ma non lo diciamo. Non lo diciamo, è meglio non dirlo, però bisogna essere anche sportivi, realisti, squadre più pronte di noi che possono vincere lo scudetto. Noi Adesso la voce è tornata per dire questo concetto sacro è tornato. Partita per partita. Esatto. Qui è arrivata la voce, la forza. Partita per partita e ce la possiamo fare. L'unica cosa che c'è di vantaggio è che non abbiamo le coppe, perciò se noi riusciamo a mantenere sempre le prime posizioni gennaio-febbraio può darsi che noi abbiamo più tempo per costruire e stiamo lì per aggredire. Sì. Poi insomma la zona designata, ricordiamolo sempre che il Napoli ovviamente non è assolutamente obbligato a vincere perché non è quello l'obiettivo, il Napoli è obbligato a tornare in Europa, questo è l'obiettivo, in realtà anche Europa League se proprio dovesse andare male, poi è chiaro che la Champions ti cambia lo scenario, ti cambia le prospettive anche economiche, è il reale obiettivo del Napoli di De Laurentiis, ma l'obiettivo è entrare in Champions, tutto ciò che dal 4° posto in su è solo tanto di guadagnato, quindi questo è bene ricordarlo, soprattutto se dovesse arrivare una lotta per il titolo sarebbe veramente oro colato, ma che virgolette gratuitamente, poiché il Napoli riparte dal 10° posto, non dobbiamo dimenticare. Ma noi abbiamo un allenatore che c'ha tanta esperienza, perciò sta lì ad aspettare con i piedi a terra e aspettare il momento giusto per aggredire le altre squadre che sono più pronte di noi, come dicevo prima, dall'Atalanta, dall'Inter come oggi. L'importante è stare lì, se noi riusciamo ad arrivare nei primi 4 già per noi è un traguardo, poi se arriviamo negli ultimi mesi e stiamo lì è normale che a quel punto va il cuore che va in avanti per vincere lo scudetto. Bisogna Però giocarsela. è meglio non parlare dello scudetto, lasciamolo lì. Non lo nominiamo, anche perché al massimo se proprio lo dovessimo fare probabilmente lo dobbiamo fare dopo la partita, cioè vedere il risultato, certo non che questa gara possa determinare il campionato del Napoli in una direzione o in un'altra, però se esci indenne da questo stadio vuol dire tanto. Puoi seriamente pensare anche a fari spenti di puntare lì in alto. Questo è un bivio, oggi è la partita di un bivio, se riusciamo a uscire con un risultato positivo, non dico una vittoria ma già un pareggio, rimaniamo lì e ci dà da morale, poi ci sono questi 15 giorni di sosta dove poi possiamo di nuovo riaffrontare il campionato, ricominciamo di nuovo in casa, recuperiamo anche qualche giocatore, perciò è un bivio questa partita, questo è il primo
che c'è il Napoli in questa trasferta. Primo bivio stagionale, citava la sosta, ritorno da lei, vedo che si è calmato nel frattempo, ritorno da te. No, non ricominciare, non ricaricare. La sosta, c'è questo equivoco, questa questione Lobotka, perché è stato convocato dalla nazionale slovacca e il Napoli sembra legittimamente irritato dal momento che il giocatore non sta bene, oggi lo abbiamo visto top e salvo sorpresa non dovrebbe nemmeno partire dal primo minuto, quindi insomma il Napoli lo voleva a Castelvolturno per curarlo, per andarlo a sistemare definitivamente sul piano fisico. Questa situazione della convocazione, io do per scontato che se non dovesse giocare stasera non risponderebbe nemmeno positivamente alla convocazione, perché altrimenti poi si creerebbe un paradosso nonché un qualcosa di penalizzante per il Napoli. Ma assolutamente d'accordo, hai detto tutto tu praticamente, sono pienamente d'accordo su tutto e cioè non va una piega il discorso, perché giustamente la società investe su un giocatore, si infortuna durante la sosta delle nazionali, cerca di recuperarlo al 100%, non gioca, quindi un investimento a vuoto in quell'arco di tempo, appena inizia a recuperare tu me lo porti di nuovo in nazionale che non è neanche al 100%, io non lo faccio giocare perché oggi mi sembra parte in panchina, no? Di cosa parliamo? Ma anche se partiva da titolare, la prima partita dopo un infortunio che è quasi un mese che lui è fermo e tu me lo porti in nazionale, ma di che parliamo? Siamo veramente... Cioè veramente ridicolo, giusto? Non mi veniva il tempo. Siamo nel ridicolo veramente. La cosa, scusate, che mi preme molto dirlo, cioè che alla fine il tecnico della Slovacchia, c'è anche stato l'allenatore del Napoli fino all'altro ieri, è quello che mi fa ancora. Io non dico che devi avere una corsia preferenziale, però giusto come diceva lui, si è infortunato, vinci 3-0, non lo tiri fuori dal campo all'83esimo, si infortuna, sta fuori e tu me lo riconvochi, cioè io questo anche, cioè mi cadono le braccia con queste cose qui da un allenatore che è stato con noi non so per quanti anni, sembra quasi come se ce lo vuole fare apposta. Forse avrà qualcosa contro... Sembra che il Napoli sia rimasto seccato da questa situazione, anche perché si tratta proprio di Ciccio Calzona che fino allo scorso anno sedeva sulla... Lobotka deve rinunciare alla convocazione, solo non parte da titolare, anche è un qualcosa per far vedere che è meglio che lo lascia fermo, così c'ha 15 giorni per recuperare, per di mettersi a posto e poi dopo. Anche perché abbiamo letto stamattina sul vostro sito che durante la rifinitura mattutina pare che Lobotka abbia fatto qualche smorfia, come se non fosse magari anche per quello che Morata ha avuto un trauma cranico, non gioca con il Milan, nella Spagna lo convoca in nazionale, cioè sono delle cose proprio assurde che vanno proprio contro logica, che non ha nessun senso. Sì. Io ogni tanto mi affaccio sul cellulare, mi perdonate, ma mi perdonerete, ma è proprio per vedere se ci sono aggiornamenti sul fronte partite, in particolare sulle formazioni ufficiali. Ancora non ce ne sono, vi chiedo se vi aspettate qualcuno in particolare, se vi aspettate la formazione tipo, che tipo di aspettative avete per quanto riguarda gli 11 che in questo momento sembrano abbastanza ben definiti, però se vi aspettate qualche novità. 3-5-2. A me fa ridere tanto questa cosa che giustamente i concetti chiave, solo i concetti chiave, dice se devo sprecare energie le devo dire per le cose proprio che non posso fare a meno. Esatto, ma quelle importanti, non le sciocchezze che io dico, quelle importanti. Perché mettendosi a specchio potrebbe arginare un po'. Abbastanza forte noi, la difesa ha dimostrato di essere riposta e quindi l'impatto, altrimenti ci schiacciamo un'altra volta. Sì. Il rischio è la partita schiacciata può andare bene come a Milan oppure ti becchi il gol come l'altro sotto. Io non oso immaginare se il Napoli dovesse segnare in che condizioni si penso veramente che andiamo di linguaggio dei segni per comprendere. Scusami, io prima nell'intervista che mi hai fatto prima ho detto perché mi piace osare un po' di più, perché comunque quest'anno anche l'Inter rispetto alla passata stagione prende quindi direi sollecitiamo questa situazione, perché comunque ne ha presi 4 dalla Juve, ne ha presi 2 dal Milan, comunque voglio dire, è vero. secondo me dobbiamo provarci, cioè
Solo per questo. Bisogna usare, bisogna oserei, provarci perché pure loro, sbilanciandoti un attimo perché devi loro farlo. concedono, rispetto alla passata stagione, non hanno quella solidità come l'anno scorso. Poi ogni partita, per carità, fa storia a sé. Sì, è vero che poi Però può iniziare la partita e può succedere tutto il contrario di quello che ci siamo detti e di quello che possiamo immaginare, però rispetto a quello che abbiamo visto in avvio di campionato sicuramente insomma quello che tu dici trova assolutamente una coerenza, perché il Napoli si è rivelato molto compatto, molto solido, tant'è che la squadra che ha subito di meno nel campionato italiano, però dall'altra parte anche la squadra che ha realizzato di meno in termini offensivi, in termini puramente di gol rispetto alle principali big di questo campionato, quindi sicuramente osare potrebbe aiutare a sbloccare alcune situazioni anche singole come lo stesso Lukaku, lo stesso Kvaratskhelia. E qui torniamo anche sulla questione Lukaku. Che idea ti sei fatto di questo giocatore? Perché per qualcuno addirittura è un problema. Ora adesso non direi di non esagerare, perché non può mai essere Lukaku un problema. Rivelato meno pronto sul piano atletico, fisico rispetto agli standard attesi, probabilmente questo è vero. Sì. Ma guarda, io proprio con il mio amico Max su questo tema siamo un po' in disaccordo, perché io dico semplicemente questo: Lukaku non ha fatto la preparazione, è comunque un giocatore di una certa stazza, quindi entra in forma dopo rispetto agli altri e indietro, tutto questo è verissimo, però proprio per questo che ti dicevo, se tu anche cerchi di osare di più, se tu un giocatore che comunque sia è un po' indietro e gioca spalle alla porta con le due ali che lo supportano poco, va ancora più in difficoltà. Perciò la mia idea è quella di dire avanziamo un pochettino, perché comunque anche se le ali, gli esterni, McTominay che gli gioca vicino, comunque sia, lo aiutano, magari si libera qualche spazio, magari lui libera gli spazi agli altri. Se invece giochi troppo in difesa, Lukaku va in difficoltà, non me la prendo con Lukaku. Perché resta isolato, che magari soprattutto in questo periodo dove fisicamente non è proprio tonico al 100%. Poi giocando anche spalle alla porta per il difensore è più facile, cioè diventa proprio leggibile e va in difficoltà ancora di più. Secondo me è il Napoli che deve mettere Lukaku in condizione di far meglio. Vediamo. Conte, nessuno lo conosce più di Conte, quindi da questo punto di vista è solamente una rassicurazione per questo aspetto, quindi insomma speriamo ragazzi, bene, noi vi aspetto nel post partita, con o senza voce. Noi ci vediamo dopo la partita. Comunque saluto mia sorella Anna da Siano. Ciao e ci vediamo dopo la partita. Grazie a mille. Tutti. Ciao. Saluto pure Marco Lombardi. Il grande Marco Lombardi, lo salutiamo. Ci sono altri amici. Allora questa partita vi vedo sorridenti, che sensazioni avete? Positive. Quindi, come dire, resettiamo quanto accaduto con l'Atalanta? Certo, perché un episodio non può fare la differenza, è giusto il campionato, siamo all'11ª giornata, bisogna giocarcela. Speriamo che stasera mister Conte dia le giuste tattiche ai giocatori e possiamo portare a casa. Quindi lo possiamo inquadrare, definire come incidente di percorso, episodio e basta la gara con l'Atalanta, o c'è qualcosa da sottolineare di quella disfatta un po' pesante rispetto agli standard visti in campionato? La vedo come uno step di crescita, una squadra che comunque è un allenatore nuovo, con giocatori che comunque si sono aggiunti quest'anno. Io credo che il Napoli possa fare bene e una sconfitta con l'Atalanta credo che può essere uno step di crescita. Da questo punto di vista io sottolineo questo aspetto che è stato evidenziato da più tifosi, ovvero che al netto della rabbia imminente con lo 0-3, da molti viene vista come uno spunto di crescita, come un'opportunità di crescita, e questo connota anche, a mio modesto avviso, proprio una crescita del tifo, della tifoseria, che non è più totalmente o completamente un morale come un tempo, ma che si sta adeguando a livello del Napoli e sta crescendo, sta maturando, quindi questo è un bene, perché in passato dicevamo che la tifoseria deve crescere, la sensazione è che negli anni sia cresciuto il Napoli ma sia cresciuta anche la tifoseria, perché appunto poi arrivano anche giudizi obiettivi e lucidi come questi. Tu fai parte della tifoseria, quella un po' più giovane, quindi dici un pochino come dire, un ragionamento di cuore più che di mente, questo Napoli, sì. Allora, per quanto riguarda comunque l'annata del Napoli, stiamo facendo molto bene. Mister Conte secondo me comunque sta dando la giusta mentalità che probabilmente è mancata l'anno scorso. Sicuramente la gara con l'Atalanta io la vedo come uno step di crescita, una cosa che comunque ci deve far dire e ci deve far rimanere con i piedi per terra.
perché ci sono molte altre squadre che comunque possono competere nell'ambire per lo scudetto. Sicuramente questa gara con l'Inter sarà una risposta e cerchiamo sempre comunque di dare il massimo e di vedere al massimo comunque la squadra del nostro cuore. Sì, da questo punto di vista invece la sensazione che dicevo prima in diretta con un tifoso, se il Napoli dovesse vincere stasera legittimamente e giustamente ci sarebbe un'esplosione, una gioia anche proprio di ambizioni, di prospettive, di umore. Se dovesse perdere invece si rischierebbe quasi di andare in depressione vista per molti tifosi che dicono ok, abbiamo perso con l'Atalanta, perdi anche con l'Inter. Qual è la verità? Probabilmente nel mezzo, cioè che non bisogna né troppo sbilanciarsi in caso di risultato positivo né deprimersi in caso di sconfitta, soprattutto in casa della squadra più forte d'Italia. No, io penso che anche una sconfitta è sempre un momento di crescita, perché comunque tutte non le possiamo vincere, quindi noi da tifosi speriamo di vincerle tutte, però succederà anche che le perdiamo, il campionato è lungo e poi le sconfitte fanno maturare, quindi speriamo che non perdiamo, ma se dovesse succedere io penso che non bisogna fare un dramma, non eravamo fenomeni prima e non siamo pippe oggi, credo. Quindi il giusto compromesso. Poi se vinciamo al 95esimo con un gol che doveva essere annullato, io sono molto contento, in verità. Lukaku proprio per... La verità non dispiace perché noi siamo un gruppo che stavamo a Torino e abbiamo vinto al 94esimo con gol di Raspadori, dopo un gol annullato, quindi alla grande. Speriamo di avere lo stesso portafortuna per il Napoli. Siete stati in una bella pagina di storia in quella trasferta di Torino, speriamo che insomma anche questa possa diventarlo o comunque essere una tappa, un primissimo mattoncino di una nuova pagina che andrebbe scritta quest'annata. In quest'annata se le chiedessi firmerebbe per un pareggio, lo farebbe o no? Ma dipende dalla partita, perché giustamente dipende come si tratta. Se la partita si mette in una situazione che ce la giochiamo alla pari, ben venga, però se le occasioni verranno dalla parte nostra, per il pareggio non firmerei. Quindi non a scatola chiusa? No, a scatola chiusa no. E faccio la stessa domanda carrellata, vediamo insomma la prospettiva. L'obiettivo, come dice mister Conte, è vincerle sempre e credo che il Napoli debba giocare per vincere. Poi che venga il pareggio o la sconfitta, il risultato non determina una stagione. Però il mister dice che il Napoli deve avere il DNA vincente e noi ci teniamo questo. Tu firmeresti per un pareggio stasera? Firmare per un pareggio la vedo come una scelta troppo semplice. Comunque secondo me bisogna giocarsela, veniamo a San Siro contro la squadra più forte d'Italia in questo momento, più in forma, la rosa comunque è più lunga. Sicuramente è una partita difficile, ma secondo me pure se si perde è meglio perderla che appunto firmare per un pareggio, perché apprendiamo comunque sempre di più e cresciamo sempre di più. È una mentalità che chi fa calcio l'apprezza molto questa. Io dico basta che la maglia è sudata a fine partita, poi che la si possa perdere, però come dicevo prima ironicamente si può vincere anche al 95esimo con un gol in fuorigioco che è alla grande, quindi si spera sempre. Poi il pareggio, la sconfitta è importante e che si vede una squadra combattiva, una squadra che reagisce a quello che è successo domenica, che io domenica ero allo stadio, ti lascio immaginare, quindi pensa un po', che vissuto proprio, sai, dici ma ho sbagliato? Dove sono andato? Però sono nell'anno scorso, ho preso la macchina del tempo e sono... Ma è così, è stato così, cioè è imbarazzante, però l'Atalanta, per l'amor di Dio, avrà anche meritato, perché comunque ci ha concesso poco, però spero che quel monito sia ottimo per questa qua, utile per questo. Poi sempre Forza Napoli a priori, sempre Forza Napoli, assolutamente. Comunque vada, spero che portiamo a casa questi 3 punti. Speriamo. Io vi voglio chiedere un'ultimissima per quanto riguarda le formazioni, se vi aspettate qualcuno in particolare o insomma ci fidiamo di Conte senza troppo pretendere. Perché non lo so, ho visto Lobotka dai vostri canali che era un po' forse non dovrebbe, non dovrebbe giocare perché non lo abbiamo visto proprio tonico in forma, scuro in volto, poi sofferente, poi come dire, ci potrebbero sorprendere, però la sensazione, anche le informazioni che arrivano, è che probabilmente Gilmour giocherà tra un po' dal primo minuto e non Lobotka. Quindi spero la formazione titolare, quella che sta giocando nelle ultime giornate, sempre quella la solita. Cambiare troppo. Sempre cambiare troppo, sì. Ma non bisogna cambiare, bisogna tenere gli 11 base
far crescere il gioco, far crescere Lukaku, perché Lukaku sarà anche un grande giocatore ma ha bisogno di chi lo mette in condizione di dare il massimo. Domenica con l'Atalanta non è successo, in altre partite sì, siamo fiduciosi, dai. Probabilmente il ballottaggio che c'è, sicuramente quello Lobotka-Gilmour. Lobotka ancora non in forma, seppure comunque giocasse avrebbe comunque il problema di infortunarsi di nuovo, quindi secondo me è giusto che giochi Gilmour e comunque di mantenere gli 11 che sono stati schierati anche contro l'Atalanta. Sì, senza rischiarlo, quindi lei invece? No, io dico va bene l'ultima formazione, non è secondo me la giornata, la partita adatta per fare grossi cambiamenti, poi un futuro, un aiuto in attacco a questo Lukaku lo preferirei tranquillamente, poi adesso credo che non sia il caso. Probabilmente bisognerà lavorare e certamente Conte lo starà anche già facendo in quella direzione, quindi dobbiamo mettere Lukaku in condizione di poter performare rispetto proprio a quelli che sono realmente i suoi standard. Per concludere, vogliamo concludere con qualcosa in particolare? Con un Forza Napoli. Non poteva esserci chiusura migliore, grazie mille. Quindi abbiamo ascoltato la prima carrellata. Michele, sono qui. Io sto diventando uno sticker, un meme, grazie per la castagna, grazie. Già impazzano nelle chat le mie immagini. Vieni in diretta, non puoi stare nella tua di diretta, qui facciamo cose strane con Michele Chianese. No, dicevo, sto diventando nelle chat di WhatsApp uno sticker, un meme, quindi grazie alle castagne. Bene, ciao Paolo, grazie alle castagne. Quindi guarda, mi hanno fatto gli sticker irrompono. Allora qui c'è esatto Paolo. Fa molto freddo, assolutamente non lo dire a me, che già a Napoli sento freddo, quindi immagina qui. Bruttissima di Juric. Mamma mia. Perché poco prima mi di piace. Ciao Maui, buonasera, arrivano altri amici. Allora è una bruttissima notizia perché io ti conosco, capisco, perché è stato tolto un grosso vantaggio al Napoli, presumo tu voglia dire questo. Esattamente, sì, normalmente sappiamo che l'esperienza ci insegna che ogni volta che viene esonerato un allenatore si stravolgono completamente gli schemi di squadra, quindi sarà una partita molto particolare quella di fra 14 giorni, perché ora c'è la pausa. Speriamo bene, l'unica cosa che posso dire, guarda, io speravo che non fosse esonerato, però perdere 2-3 in casa onestamente si doveva per forza assolutamente esonerato per cercare comunque di salvare la Roma, ma anche se diciamo è una squadra che a me non piace, però speriamo di mettere. Quindi ti dico un 1-2. Ah, mi dai anche un pronostico. Allora, guarda, esatto. Apro un attimo una parentesi perché Claudio Russo e Dino Viola dalla redazione di Calcio girano le formazioni ufficiali dell'Inter per il momento, con Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram e Lautaro Martinez. Quindi non ci sono, no, sono 3. Non ci sono novità di alcun tipo rispetto alla formazione iniziale, che hanno tanti in panchina, Zielinski, che conosciamo bene. Sei fiducioso? Magari vedere Zielinski entrare e comportarsi come l'ultima parte della sua carriera, magari un po' più svogliatello, ecco, diciamo così, anche se è stato un po' più svogliato, comunque ha fatto tanto a livello di assist. Assolutamente. Come mai sei fiducioso per stasera? Con Conte non ne sbaglia 2 e poi ci sono io che normalmente porto sempre fortuna in trasferta, diciamola così, prendiamola un po' a ridere. È una partita comunque sicuramente difficile, non ci prendiamo in giro, l'Inter è una signora squadra. Sì, assolutamente.
quindi diciamo che però poi tu hai un po' delle doti da cartomante, no? Quindi hai indovinato quel brutto risultato con l'Atalanta, adesso che mi dici hai buone sensazioni, possiamo essere forse un pizzico più fiduciosi. Qui c'è anche Maui, ascoltiamo l'esperienza da tifoso del Napoli, cosa ci dice per questa partita, che gara è e che insidie si nascondono dietro questa partita che arriva subito dopo quella disfatta brutta con l'Atalanta. Allora, buonasera a tutti i tifosi del Napoli, nel mondo, da Napoli e tutti i nostri amici. Allora, secondo me la prima cosa, noi non dobbiamo né pensare alla classifica, non dobbiamo pensare al passato, dobbiamo pensare solo al presente. Le altre squadre, che quello che fanno, vincono, perdono, noi secondo me non dobbiamo essere noi la nostra forza siamo noi. E la sconfitta con l'Atalanta ci può stare perché non puoi vincere tutte le partite, anzi è meglio che è venuta adesso perché dalle sconfitte si risorge e si capiscono gli errori. Io sono fiducioso oggi perché a me sulla panchina arrivato Conte è per me una garanzia per qualsiasi risultato, qualsiasi cosa, perché è uno step a step. Ci siamo trovati qui al primo posto, e stiamo godiamoci questo primato, e poi quello che succede, come dice appunto il mister, lui è venuto in effetti per la qualificazione Champions, poi tutto quello che viene di più è tutto guadagnato. Ti interrompo solo un attimo, perdonami Maui, perché dalla redazione di Noviola e Manuel Guardasole mi girano proprio le distinte del match con anche le formazioni ufficiali del Napoli. Allora noi andiamo a raccontare quella che è la scelta ufficiale di mister Conte, ovvero 4-3-3 di partenza, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera a sinistra, Anghissà, Gilmour, quindi non c'è Lobotka che non ce la fa, McTominay, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Quindi gli spunti da queste formazioni ufficiali quali sono? Che innanzitutto come appunto dicevamo non c'è Lobotka perché lo avevamo anticipato oggi, anche lo abbiamo visto all'esterno dell'hotel del Napoli che era scuro in volto ed era visibilmente sofferente, affaticato, quindi non gioca Gilmour al suo posto. E l'altra indicazione è che Politano c'è, perché si vociferava anche di un possibile cambio modulo a specchio, magari Politano che viene sacrificato, magari Neres con Conte che se la vuole giocare. Alla fine abbiamo avuto le risposte ufficiali per questi due aspetti, e quindi ti chiedo anche di commentare questa formazione ufficiale, se è la formazione insomma più adatta. No, per me il 4-3-3 è la formazione perfetta, perché significa che in effetti vieni qua non per difenderti. Riguardo Politano, per me farà un partitone oggi perché Politano dà l'anima in mezzo al campo. E riguardo Gilmour, Lobot, ti dispiace per Lobot, però noi abbiamo preso questi giocatori per farli crescere e farli diventare campioni a Napoli. Se si fa male uno entra un altro, come hanno dimostrato già di essere forti. Gilmour secondo me stasera farà una grandissima partita per dimostrare il suo valore. Ribadisco, per me Conte è la garanzia. Godiamoci questa serata, anzi vedo che meno male che non piove, meno male, fa un po' freddo, Pasquale sta in curva, ci vediamo dopo. Speriamo bene. Longobardi non lavora stasera. Marco Lombardi, no, oggi se l'è presa di riposo. Ci vediamo dopo, un saluto. A dopo, ciao. E niente, siamo fiduciosi. Voglio soltanto salutare gli amici del Conad di Falcomatà, e poi ci sta il grande dottore Roberto e il figlio Albertone. Ragazzi, ci vediamo dopo, con la speranza appunto che siamo sempre al primo posto, però quello che succede, lo sa solo Dio. Forza Napoli. Mantenere comunque la calma, comunque vada. Sì, dobbiamo stare sereni e godiamoci il momento. A dopo ragazzi, forza Napoli. Grazie a Maui. E vogliamo commentare questo Napoli in diretta? Non deve andare. Allora, la formazione ufficiale, non so se prima sentiva mentre raccontavamo la formazione ufficiale, noi la andiamo a riprendere, allora magari diciamo entrambe. L'Inter gioca con 3-5-2, Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram e Lautaro. Il Napoli invece 4-3-3 parte con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku e
a Napoli non c'è Lobotka. Nelle ultime gare non è andata sempre benissimo senza Lobotka perché manca proprio quel cuore pulsante. Gilmour un giocatore importante, però chiedo se può essere il sostituto adatto in questo momento, inizio campionato, il giocatore che deve ancora prendere le misure. Sicuramente è un giocatore nuovo che si deve adattare agli schemi, però lui c'è e quindi lui sosteniamo. Esatto. Non possiamo fare altrimenti. Che giocano con noi li sosteniamo. Va bene così. A prescindere. Per quanto riguarda invece in generale le scelte di mister Conte, qualcuno vorrebbe un Napoli un po' più offensivo, qualcuno vorrebbe un Napoli con più attaccanti o Neres dal primo minuto. Questa è la formazione adatta per questo Napoli in questo momento. Probabilmente nessuno più di Conte può saperlo. In Italia siamo tutti bravi a fare gli allenatori, siamo tutti allenatori, quindi, però l'allenatore è Conte e quindi le sue scelte non si discutono, fino a che i risultati gli danno ragione, va bene così. Comunque gli hanno dato ragione finora, perché al netto di un gioco che magari non fa proprio impazzire rispetto alle storie precedenti, il Napoli è al primo posto e il Napoli può rimanere ancora al primo posto dopo questa partita. Che sensazioni ha? Speriamo di sì, sicuramente, per questo siamo qui, per sostenerlo sempre e comunque. Firmerebbe per uno 0-0, 1-1? No, assolutamente non è il primo tifoso che me lo dice e questo mi fa ben sperare, perché significa che c'è grande voglia ed entusiasmo nonostante quanto accaduto con l'Atalanta. Si gioca sempre per vincere. Con l'Atalanta è un incidente di percorso che ci può stare, andiamo avanti e che Dio ce la mandi buona. Speriamo. Grazie a te, mille ciao, per questo contributo. E allora Paolo, dopo vieni di nuovo in diretta. Allora già mi hai fatto, sono diventato un meme, uno sticker. Stanno facendo sfottoni di tutti i tipi nelle chat WhatsApp. Cosa è successo? Perché mi hai fatto mangiare la castagna in diretta prima e quindi il web si è rotto nelle chat WhatsApp degli amici, dei parenti, sai. Adesso cosa vuoi propormi? Io mi allontano, scappo. Esatto, dalla serie dice Lucio Pierri che ti saluta insieme a Vincenzo Credendino. Ah, saluto tutti, Vincenzo. Ti salutano dicendo a parte da castagna. ok, va benissimo. Allora, ma tu mangi sempre. Allora, guardate cosa mi sta facendo fare in diretta, tutto qui in diretta, incredibile, però voglio pure il tuo stipendio, se mantengo doppio microfono. Sì, c'è un bramburcio per te. Invece so che tu hai quasi un ingaggio alla Osimhen prima che andasse via. Ma chi stai tirando fuori da qui? Io ho paura di quello che puoi estrarre da qui. Andiamo a vedere. Se è qualcosa che mi spaventa io scappo, lascio i microfoni a terra. Attenzione signori, la mangiamo insieme. No, dai, ragazzi, non lo posso fare. Io già qua il livello è quello che è, così. Immaginiamoci poi mangiare in diretta la sfogliatella. No, ti ringrazio. Considerami come un fitness che non può assorbire grassi. No. Marco l'ha fatto? Ma non ho visto però tutti gli spot. Guarda, mangio un pezzettino. Manuel, riprendi, fai la clip veloce prima che te la perdi. Ecco qui. Grazie mille. Quindi io stasera sono ospite tuo. Paolo, vieni che ho bisogno di qualcuno che parli per me. Ecco qui. È che stasera mi sta mortificando, mi dà cibo in diretta. Cosa hai mangiato? Una sfogliatella, ragazzi. Almeno credo che sia quella, poi se c'è qualcosa di nascosto dentro non lo so. Qui proprio, ok, si va proprio, è diventata una televisione di cucina questa, incredibile. Quanto è pericoloso Michele Chianese di Telecapri. Ho dimenticato il rito scaramantico. Ecco qui. Guarda, proprio adesso che passano gli interisti e mi fai menare. Benissimo, stasera sto proprio a posto. Allora, le formazioni ufficiali hai avuto modo di vederle? È buona. No. Mi fa vedere solamente il... Le rivediamo insieme. Lui distribuisce pure Michele Chianese, anche Emanuele Bernardo dietro la telecamera, distribuisce. La carta a terra buttata, no, dopo lo andiamo a tirare per le orecchie. Allora, il Napoli, Meret di Lorenzo Rachmani, buongiorno. Olivera, Anghissà, Gilmour, McTominay. Fatto a Lukaku non si è parlato quando ci fu Roma, ma non si è parlato però tanto, almeno nell'ambiente Inter, da quello che so, di fischietti e roba molto male, diciamo, in questo senso. Ecco qui, già mi hanno immortalato, vedi? Già mi hanno immortalato. E allora, aspetta, andiamo a ripetere la formazione ufficiale, fare un quadro, poiché al fischio di inizio vediamo quella dell'Inter, quindi 3-5-2, Sommer, Pavard,
Bastoni, Dumfries sulla fascia, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco sulla sinistra, Thuram, Lautaro, coppia d'attacco. Inzaghi li ha fatti anche un po', ha fatto riposare anche un po' i due in Champions League, un tempo per ciascuno. Il Napoli invece, formazione ufficiale: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Bisogna attaccare subito. Bisogna attaccare subito e far vedere chi siamo. Assolutamente. Ti ripeto, io non mi stancherò mai di ripetere che oggi non so perché, ma sono fiducioso e contento ovviamente. Però ovviamente sono solo parole queste, bisogna lottare, stringere i denti sul campo, ripartire anche dalle fasce secondo me, perché secondo me ha un grandissimo attacco l'Inter, un grande centrocampo, ma sì, Di Marco è veloce, però secondo me, per come la vedo io, possiamo anche far male un po' più bracco, diciamo, magari si potrebbe usare quest'arma, diciamo così. Ok, da questo punto di vista, alla luce anche di quanto giustamente dici, le due indicazioni che arrivano dalle formazioni ufficiali è che Lobotka non gioca, c'è Gilmour, e dall'altra parte gioca ancora Politano, Politano, che tra l'altro anche è ex, quindi qualcuno voleva Neres. Qualcun altro voleva un Napoli a specchio con magari Politano sacrificato per un Mazzocchi. Ma siamo tutti allenatori, qua. Quindi siamo da questo punto di vista è vero. Allenatori. Neres però, ma guarda, ti dico la verità. Forse potrebbe essere la sua partita. Potrebbe essere, sì. Però se lui entrasse sempre al 70esimo come fa Conte, no? E giocasse sempre bene così, veloce, sai, quando comunque già gli avversari sono discretamente stanchi, allora tanto di guadagnato, teniamocelo così. Magari sono proprio questi i cambi azzeccati che ti possono cambiare proprio una partita. Per come la penso io, per carità, poi ci sono, la storia lo insegna, ci sono alcuni uomini che nascono per essere dodicesimi, perché sono devastanti come dodicesimi. Non so se Neres sia nato o sia designato in questo Napoli per essere dodicesimo, però in questa fase ha fatto la differenza da quel punto di vista. Ogni volta che entra è sempre devastante e quindi ci piace così, ecco. Però sai, non è mai bello per un giocatore magari essere considerato e farsi vedere magari anche dal resto della squadra come dodicesimo. Di Lukaku! Dai ragazzi, dai, vi ha fatto tanto gioire Lukaku e adesso insomma vanno a inveire contro Lukaku. Va benissimo, va benissimo. Lasciamo perdere, manteniamo o proviamoci a mantenere la professionalità. Ma però per fischiare lo possono fischiare, perché ovviamente lo possono anche fischiare, però Lukaku ha dato tantissimo alla causa nerazzurra. Adesso non voglio difendere, non voglio in questo mondo di oggi non c'è riconoscenza. Non voglio difendere Lukaku in quanto giocatore del Napoli, ma in quanto calciatore. Magari qualche scelta ha fatto un po' di polemiche, ma addirittura tutto questo astio a distanza di anni, un giocatore che ha contribuito comunque a risollevare l'Inter, a portare l'Inter a risultati importanti, non lo so. Non solo nel calcio, in sarà che campo. Forse noi siamo più abituati a voltare pagina e archiviarla. Ma anche la riconoscenza in nessun campo, nella vita propria, non solo nel calcio, non c'è mai riconoscenza, dai datori di lavoro passati, come vieni trattato ad esempio in azienda, se diciamo le preferisci, ti faccio un esempio così. Non c'è più riconoscenza, non c'è più mai, magari anche da parte di dico datori di lavoro, in questo caso sarebbero i tifosi, un grazie per quello che hai fatto, ma nel frattempo ti restituisco l'amuleto fortunato. Abbiamo già vinto, speriamo. Tranquillo, non so nessuno. Possa andare come dici tu. E ci rivediamo quindi alle capacità 10... da cartomante. E ci rivediamo verso le 10:30, 11 meno un quarto qua. Ci rivediamo dopo per commentare il post partita, sperando che sia stata innanzitutto una partita divertente, al di là del risultato, e che poi insomma possa essere magari anche favorevole alla squadra della nostra città, che insomma ci fa sempre piacere, si fanno tanti chilometri proprio per questo, per vederla vincere, quindi speriamo bene. C'è la consapevolezza che non si può sempre vincere, c'è la la lucidità nel sapere che comunque si affronta la squadra più forte d'Italia alla Scala del Calcio in uno scontro diretto che comunque certamente non mette il Napoli nelle condizioni più vantaggiose possibili, però questa Juve, attenzione, se giocasse la Juve come, non so se hai visto la partita, se giocasse sempre come ha giocato ieri, è altro che l'Inter migliore squadra d'Italia, ieri ha giocato, non ha sbagliato nulla la Juve. Probabilmente io ieri l'ho sempre messa fra le prime la Juve,
io sono anti-Juve, ci mancherebbe altro, però se uno deve essere obiettivo e deve guardare il calcio e si deve levare la sciarpa e deve fare l'obiettivo, così. Esatto. Io la Juve la vedo fra le favorite del campionato, attenzione. Mo Thiago Motta, non Thiago Motta. Sento un po' di fischi, probabilmente un po' di ingressi in campo per prepararsi per questo match. Ci rivediamo quindi dopo la partita, poi le solite 3 ore di sonno, si torna a Napoli domani, mamma al lavoro. È una vita, Forza vita Napoli, sempre che... un bacio grande a Ciro, come sempre. Salutiamo Ciro Novellino, prego, un commento in diretta, buonasera. Allora, Inter-Napoli, la partita cruciale in questo primo blocco, non determinante per la stagione perché siamo appena agli inizi, però è cruciale per questo primo blocco perché una vittoria ti può dare un indirizzo, una sconfitta un altro, un pareggio ti permette di mantenere il primo posto. Esattamente. Come vive questa partita e che sensazioni ha? La partita è molto difficile. Certamente diciamo io non mi accontento del punto, anche perché noi siamo primi in classifica e quindi dobbiamo venire qui a fare la partita e no a difenderci. Detto ciò, sono un po' deluso ancora da domenica scorsa, perché praticamente una squadra come la nostra non può in casa far venire l'Atalanta a farci prendere a pallettate. Praticamente, parliamoci chiaramente, l'Atalanta ci è venuta a fare una lezione di calcio in casa nostra e a che ne dicano gli altri, per me è da scudetto. Poi ognuno... Io sono d'accordo. Per me l'Atalanta è una squadra da scudetto perché in panchina ha un professore di calcio che è fondamentale, come noi avevamo Spalletti, perché Spalletti è un altro professore di calcio, Gasperini in Italia è un altro professore di calcio, però io sono contento di Antonio Conte e penso che alla lunga il suo lavoro, le sue idee verranno fuori e mi auguro che riusciamo a riprenderci quello che l'anno scorso non abbiamo onorato, perché l'anno scorso è stato un film horror dall'inizio alla fine e non può essere così. Errori di tutti, però ormai è andata. E quindi speriamo che quest'anno ci sia il nostro porterà i suoi frutti, quindi Conte. Chissà come vivono in casa Inter Conte sulla panchina del Napoli, magari lo chiediamo. Secondo me è più indifferenza, perché alla fine ci ha fatto vincere, ma non è che ha lasciato un gran... Moralmente indifferenza. Sul campo è un grande allenatore, quindi con rispetto, però... po' più indifferente. Mi è sembrato di capire che invece un pochino più ce l'avete con Lukaku. Sì, si è comportato malissimo, spero che oggi verrà annullato da Acerbi o De Vrij. Qualche altra formazione che credi sia più da scudetto, ecco? Sinceramente mi dà stasera ci è stato questo come un raro glielo permettiamo calma. Troviamo un'intesa senza trovare altri nemici. Prego. Assolutamente. Il napoletano interista chiama lo sport. Pure insomma non ama lo sport, non è benvenuto. Complimenti per le vostre trasmissioni, per le vostre dirette, io sono sempre un vostro assiduo frequentatore e speriamo che stasera, perché la vittoria probabilmente potrebbe darci quello. La sconfitta, parliamoci chiaramente,
i napoletani noi ci deprime. Potrebbe essere, io l'ho detto, potrebbe avere un contraccolpo. È un contraccolpo, sì, soprattutto ora è anche ancora più brutto perché poi c'è la sosta, quindi dobbiamo digerire questa cosa per 2 settimane quando io andrei in campo stesso domani dopo una sconfitta. È vero. La sosta arriva sempre nel momento sbagliato, più inopportuno, sia quando vinci e hai voglia quindi di divorare il restante del campionato, sia quando perdi che devi riscattarti, c'è quella sosta. Poi tutte queste, devo dire la verità, tutte queste partite, le nazionali ma sono partite inutili. Il calcio sono un nostalgico romantico, mi piace il calcio delle partite alle 3 con un posticipo serale la sera, e che praticamente il campionato lo può vincere tanto il Napoli, tanto il Lecce, tanto il Verona, il campionato aperto, non questo fatto che devono comandare le TV, perché il calcio è dei tifosi, quindi noi paghiamo e non esiste. Allora, posso fare una mia dimostranza? Siamo qui io sono contro, perché è inconcepibile che io devo andare a vedere una partita alla mezza. La partita delle 12:30 è proprio a me mi va in fronte, perché veramente io direi a tutta Italia non ci abboniamo, perché è impossibile, questa partita delle 12:30 non si può sentire quando ci stanno 40. È complicato. Non è più la partita lunedì alle 18:30, la gente lavora, ma che calcio è? Di giovedì sera questo giovedì turno. Sera, poi non ne parliamo. Vabbè, comunque non fa niente, va bene così. Grazie mille. Forza. Eccoci qua, ci sono problemi di connessione. Pasquale. Ho 2 clienti per voi. I 2 ragazzi ci sono problemi di connessione. Nel frattempo, lo dico, proviamo a capirci. A beneficio del nostro Vittorio Bernardo, hai gli arrivi dei pullman, quindi magari Vittorio possiamo anche vederli appena prendiamo la linea da Pasquale. Nel frattempo lo vediamo. You know why? Because he's Arsenal fan. Okay. That's why they lose last game. So I love like Scott McTominay. He's like a proper Scottish player. I love Scottish players. So today I'm going with Napoli for the win. Amante di andiamo. Amante. Vai. Kvaratskhelia, listen, if you see this, come join to Arsenal. Amante di McTominay. Will win tonight. Napoli o Inter? I think it's gonna end 2-2. 2-2. The score, the match? I'll say it will be a draw. It will be a tough match because they are fighting for the first place before the international break, and you know the performance between Napoli and the Inter were very good like last 2 weeks against AC Milan, for example. What Napoli did that game was absolutely phenomenal, and Inter was playing very well at the Champions League and last week also with the last minute goal. So it will be a tough match. Yeah. Very no tough matter match. who wins, we hope that it's gonna be a good game. Yeah. It will be a good atmosphere because they will fight for the first place. So let's see. Thank you. Oggi anche un po' di ambito internazionale, è sempre un piacere. Cosa dicevano? Un tifoso diceva che finisce Calcio Napoli 24. Se vuole dare un commento, diceva 2-2, diceva un tifoso, l'altro tifoso diceva sarà una gara spettacolare, una gara importante, un match con 2 squadre internazionali, soprattutto l'Inter reduce anche dalla Champions League contro l'Arsenal, quindi sicuramente ci sarà spettacolo. Ciro, ci sei? Eccomi Pasquale, arrivo in tuo soccorso. Stasera sto performando un pochino più del solito, mangio in diretta, provo un pochino a masticare. Pasquale, allora ascoltami. Inglese, quindi insomma. Allora ascoltami, tu non puoi vedere, ma magari poi lo vedrai dopo. Qui c'è una bottiglia di vino arrivata per te. Quindi tu hai mangiato, poi una bottiglia di vino dedicata. È arrivata per te. Per me. Sì, l'hanno portata degli amici in comune, l'hanno portata. E qual è la fonte? Chi è il mittente di questa bottiglia? Mi vuoi far svelare subito chi sono? Perché stasera. Dimmi almeno se è un uomo, una donna. No, è una donna.
Pasquale, ma per piacere, su una donna. Tu a Busco, Pasquale, a casa tua, tua moglie ti aspetta col mitra poi domani. Beh, io spero innanzitutto che non stia guardando, ma non mi sottovalutate, dopo aver mangiato le sfogliatelle e le castagne in diretta, stasera veramente mi sento come caro Pasquale, quindi... caro Pasquale, qui... Gelo! Arrivano di tutti i tipi. Abbiamo capito qual è, insomma, la nel sua senso squadra, che la sua squadra. Pasquale, lo sai pure chi per c'ho stasera. qua oggi ospite negli studi di Calcio Napoli 24 per la nostra live reaction? No, dimmi. C'ho il presidente del club Napoli Cagliari, il grande Antonio. Antonio De Falco, grande di nome e di fatto. Grande Eccolo di nome e di fatto. Inter. Grande di nome Pasquale, e ma di gelo nel fatto. senso che ha freddo. Io così la intendo, non so lui cosa volesse dire. Per me gelo significa lo gelo. vuoi salutare che ti ha portato, almeno lo vuoi ringraziare che ti ha portato la bottiglia di vino, Antonio? Che sta qua, Antonio. Ma io lo ringrazio assolutamente, Antonio è un signore, a Cagliari ci ha trattato veramente, che ci ha aperto le porte veramente della città, di tutta l'isola. Se fossimo rimasti altri 2 o 3 giorni lì veramente ci avrebbe portato ovunque, anche proprio andando a circumnavigare l'isola, quindi veramente lo ringrazio di cuore e lo ringrazio anche per questo omaggio. Ciao Pasquale. Ciao Antonio, l'unica cosa serve una marcatura uomo per questi furfanti potrebbero No, mettere Pasquale, allora ascoltami, il buon Antonio, non so se ci sente, ok. Pasquale, il buon Antonio l'ha portata sia a me sia a te che a Vittorio. Ora, quella tua l'abbiamo fatta vedere. Poi ad averla non l'avrai, cioè, lo sai, no che non l'avrai. Cioè. No, io autorizzo pubblicamente Vittorio Bernardo a prendere la mia bottiglia, così sono sicuro che arriverà. Ce la dobbiamo dividere io e Vittorio. Pasquale, ma dopo non autorizzo. Se resta in redazione non la troverò mai più. Pasquale, con Vittorio hai messo il lupo a guardare le pecore. La vuole assaggiare? Vabbè, non l'ho messo mica. Vabbè, Pasquale, la vuole assaggiare? Pasquale, io tra l'altro, ora tu non ci vedi, io la faccio vedere agli amici a casa. Guarda, ecco qua, Antonio, a me, differenza tua, mi ha portato pure la sciarpa. C'ho anche la sciarpa. Perché con te, eccolo di nuovo. Di nuovo. Gelo. Inter. Napoli winner. Inter. The score? Piogelinski Inter winner. Ah, quindi Gelu sarebbe Piotr Zelinski. Ah, ecco. Sì. Abbiamo capito. Esatto. Ho provato a dire vince il Napoli, no, vince l'Inter. Non mi ha detto il risultato, ma vince l'Inter, ma era abbastanza chiaro, evidente. Pasquale, allora scelte di formazione, poi appunto ha parlato anche Rachmani, che andiamo a leggere tra pochissimo, sta parlando anche Manna. Gioca Billy Gilmour, non gioca Stanislav Lobotka. Alla fine il recupero sì c'è stato, ma per la panchina, perché come avete raccontato anche voi questa mattina nella rifinitura, è ancora un po' in difficoltà, era un po' dolorante questa mattina Stanislav Lobotka. Sì, Ciro, poi io posso comprendere che alle volte sui social, quando realizzi un lavoro, posti delle immagini, qualcuno non la prende benissimo, andate ad interpretare qualsiasi cosa e quant'altro ancora. Ho letto qualche commento del genere, ma la verità è che le immagini erano abbastanza chiare. Lobotka era in sofferenza, certo riusciva a camminare con le sue gambe, stava bene, stava sereno, ma era palese che tutto fosse scuro e molto, ma che dall'altra parte non era proprio fluido nei movimenti, avesse un po' di fastidio, un po' di problematiche, ed è così che insomma abbiamo compreso, tra virgolette, in anteprima il fatto che probabilmente non avrebbe giocato, adesso è arrivato a conferma.
giusto così, perché probabilmente non è proprio in condizione, ma anche se lo fosse stato in parte rischiarlo per poi perderlo per un periodo ancora più lungo, considerando quanto sia fondamentale, sinceramente è stato meglio così, anche perché Gilmour comunque è un giocatore importante e quindi da questo punto di vista, sebbene non sia Lobotka, comunque darà sicuramente il suo apporto. E allora gioca Billy Gilmour, non gioca Stanislav Lobotka. Andiamo a vedere le dichiarazioni di Amir Rachmani ai microfoni di DAZN, intervistato da Diletta Leotta. Allora, su cosa abbiamo lavorato? Il Napoli ha sempre giocato con moduli diversi, abbiamo provato varie cose, ma molto dipenderà come entreremo in campo. Servirà l'atteggiamento giusto. Tutte le gare sono importanti, valgono 3 punti, dopo questa ce ne saranno altre importanti, il campionato è lungo e noi vogliamo fare il meglio possibile. Sta parlando anche il direttore sportivo Manna. Andremo tra pochissimo, appena terminerà appunto di parlare, a leggere anche le sue dichiarazioni. Pasquale, prima di salutarti, l'ultima domanda: che cosa ti aspetti? Gara complicata, Napoli in testa alla classifica, ma non da solo, perché con le vittorie di Lazio, Fiorentina e Atalanta, tutte a 25 a pari con il Napoli, a 24 Inter e Juventus. Vincere stasera vorrebbe dire sicuramente tanto, pareggiare anche, perché il Napoli andrebbe alla sosta da solo in testa alla classifica. Guarda Ciro, hai colto nel segno proprio soprattutto con quest'ultimo passaggio. Io credo che sarebbe importante nell'umore provare a salvaguardare il primato. Come puoi farlo? Uscendo indenne da San Siro, così che hai la sosta e hai il tempo necessario, soprattutto con un calendario che nel frattempo poi diventerebbe giocoforza un po' più semplice, se così si può dire, rispetto a questo ciclo di ferro da cui il Napoli viene. Hai tutto il tempo per rimettere a posto alcuni pezzi che si sono un po' svitati, diciamo così, e dall'altra parte andare a risistemare, andare a limare alcune di quelle circostanze da migliorare. Quindi con questo cosa voglio dire? L'obiettivo secondo me del Napoli stasera dovrà essere quello di uscire indenne da San Siro, non necessariamente una vittoria ma anche un pareggio. Io l'ho chiesto a vari tifosi, ho chiesto: firmereste per un pareggio? Molti mi hanno detto di no, la maggior parte mi hanno detto di no, qualcuno sì. Io onestamente lo farei, ma non tanto per un discorso di come dire non volersela giocare o puntare al ribasso o quant'altro ancora. Credo che in questo momento il Napoli avrebbe più da perdere che da guadagnare con una brutta notizia, soprattutto più da perdere, considerando non solo che perderebbe il primato, ma poi soprattutto si andrebbero ad innescare, si andrebbero a minare alcune certezze, nel frattempo ascoltiamo un po' di stramacchi, un po' di tifosi che si pizzicano da lontano, probabilmente tifosi del Napoli e tifosi dell'Inter, e ti dicevo Ciro, si perderebbero un po' di certezze, e chiudere con sconfitta pesante con l'Atalanta, eventualmente anche una sconfitta con l'Inter, che comunque ci può stare, attenzione, potrebbe togliere qualche certezza e creare un po' di malumore nell'ambiente. Allora provare ad uscire con almeno un punto stasera da questo stadio, ma non giocando per cercare il punto, ma per cercare chiaramente la vittoria, e poi leggere la partita e nel corso del match comprendere eventualmente che direzione dare nel caso in cui andasse in un certo modo, sicuramente può essere la soluzione probabilmente più adatta in questo momento. Pasquale, io ti libererei, così ti lascio entrare con calma all'interno di San Siro, vai a mangiare sicuramente qualcosa. Ci vediamo nel post partita. Vai a mangiare sicuramente Ciro, qualcosa. Grazie, ci andiamo a posizionare. Forza Napoli! Sempre, Ciro, sempre. forza Napoli! Ciao, ciao, ciao. Dai. Giustamente l'amico veniva da Casalnuovo, quell'amico vive qui a Casalnuovo e se l'è fatta a piedi per andare, è arrivato tardi sostanzialmente. Buonasera amici di Calcio Napoli 24, eccoci qua, comincia lo starter è appunto partito, comincia la live reaction di Calcio Napoli 24, canale 79 del digitale terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube, mi raccomando, come sempre seguiteci al canale 79, sì, ma anche sul nostro canale YouTube, like alle nostre dirette, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciate i vostri messaggi. Vado a salutare tutti quanti amici della chat, Biagio Simonete, Lina Vernaccia che prima diceva essere nella nebbia
di ritorno appunto a casa, lei che vive in quelle zone, se non vado errato proprio a Milano, un altro account Mario Castaldo, Herbert e via via, prima leggevo anche Federica Spinelli, un po' tutti quanti, ovviamente saluto tutti quanti voi. E allora, non c'è tanto mistero, l'abbiamo già fatto vedere pochi minuti fa, questa sera io non potevo non cogliere l'occasione di averlo qui in studio, perché è impossibile averlo ospite, perché lui va scappando, cioè ogni volta che c'è una partita è allo stadio. Oggi ha deciso di non andare a San Siro, ma di fermarsi a Napoli, e io che cosa ho fatto? Me lo sono portato qui negli studi, il presidente del club Napoli-Cagliari, Antonio, eccolo qua. Ciao presidente. Presidente, mi fai la cortesia? Mo facciamo impazzire Vittorio. Girati. Cioè io vi voglio far vedere che ha fatto. Si vede? Eccolo qua, sei scritto presidente dietro la felpa. Si è scritto presidente dietro la felpa. Cioè io non ho parole. Buonasera Antonio, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ogni tanto raramente ti vediamo in collegamento perché tu non ci sei mai, però questa volta invece ti ho pizzicato. Siamo venuti dal vivo, come si dice. Ovviamente non c'è solo Antonio, ci sono altri componenti del club Napoli-Cagliari che però vivono qua. Ve ne vado a presentare, o meglio vi faccio sentire il loro nome perché non lo so, non me l'hanno detto. Come ti chiami? Domenico. Giustamente, perché oggi è il tuo onomastico. La portata e pasta. Dopo mangiamo le paste. Insieme al vino, perfetto. L'amico invece con tanto di... Lui si chiama Ciro come me, dovete sapere Ciro è venuto accappogliato, probabilmente lui vive sulla montagna e quindi quando è arrivato qua, mo invece hai visto come si è alzato la camicia, come si è tolto il maglioncino, perché mo giustamente sente caldo. Quindi abbiamo Domenico, abbiamo Ciro, abbiamo ovviamente Antonio e dulcis in fundo Francesco di bianco vestito, pudico e bianco vestito. Trasparente. Scelta, gioca Gilmour, non gioca Lobotka, come la vedete? Con gli occhi. Sicuramente. Lobotka non stava bene, ma io non rispondo. Lobotka, non lo so però chi è Lobotka. Lobotka. Non stava bene, quindi non rischiarlo. Meglio non rischiarlo. Ciro al club noi lo chiamiamo, noi abbiamo un soprannome quasi per slovacco. No, lo chiamano Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, quindi noi Gigi quando gioca Gigi. A proposito di Gigi D'Alessio mi è fatto in mente una cosa, perché io guardando verso il buon Vittorino Bernardo in cabina di regia quest'oggi, linee aperte 081 353 4588. Vittorio, ovviamente tutte le telefonate che arrivano le puoi tranquillamente mettere in onda e noi ovviamente questo facciamo qua, casino, ridiamo, scherziamo, ci divertiamo, poi avete portato pure il vino, quindi siamo a posto. Chi è? Geolier? C'è pure Geolier. Gigi D'Alessio è arrivato anche che Geolier, che è amico di Gigi. C'è Ciro Ferrara con un vestito verde bottiglia, verde scuro, quest'oggi con maglioncino blu. Andiamo al telefono da un amico. Pronto, Gino? Buonasera Ciro, a te e il presidente Antonio. Vota Antonio. Ciro. Uè, Gino. I Pasquale e Nicola sono scritti per loro, hai capito? No, manca una parola. I Pasquale e Nicola sono scritti per loro. Pasquale e Nicola? Sono scritti per loro. No, io no. Cioè, è incomprensibile questa cosa, Gino. Ho detto i Pasquale e Nicola sono scritti per loro. Che tu hai intervistato Pasquale che stava fuori allo stadio San Siro, capito? Pasquale a Milano. Pasquale a Milano. Vabbè, te lo saluto. Sì. Gino, senti, come finisce oggi, Gino?
Antonio ti ha portato vino di Gragnano. No, Antonio mi ha portato vino di Cagliari, no di Gragnano. Cannonau, qua stiamo, Quello di Gragnano al massimo lo posso portare io, non Antonio. Ciro, Poi. sono contento pure di un pareggio, Ciro. Pure di un pareggio, così restiamo in testa, no? È un po' difficile, ma però possiamo farci. Ma però lo possiamo fare. Va bene. Va bene, ciao Gino. Ciao, buon proseguimento. Grazie, pure a te. Sempre Forza Napoli, una media Napoli. Grande Gino. Saluto Antonio e tutta la Sardegna. Ciao. Ecco. Ciao, servirò. Ti saluta Gino con tutta la Sardegna. Ma io però non vi ho chiesto, Domenico, non ti ho chiesto di dove sei tu. Io sono di Capomiseno. Quindi anche là c'è la montagna. C'è anche il mare, soprattutto c'è il mare. Padre e figlio. Padre e figlio e Spirito Santo. Spirito Santo, amen. La montagna. Tu abiti giù la montagna. Loro sopra e tu giù. Quindi loro sono Capomiseno Nord, tu sei Capomiseno Sud. Ok. Ciro, però posso dire una cosa, abbiamo fatto una carambata stasera. Abbiamo fatto la carambata. Noi del club abbiamo fatto la carambata. Perché l'amico qui, nonché socio sostenitore del Napoli Club Cagliari, è il cugino di una delle mie, come si dice? Tesoriere? No, non è segretarie? Socie. Lei come si chiama? Consigliere. Come si chiama? La consigliera dottoressa Teresa Leuci. Oh, dottoressa Teresa. La cugina di... La chiamiamo solo Teresa, va bene? La possiamo chiamare solo Teresa, va bene? Teresa, visto qua che abbiamo combinato, ma ci sta guardando? Spero di sì, se non è al club. Guarda qua Teresa che abbiamo combinato, abbiamo portato qua i pesi massimi. Si rivedranno la registrazione. I pesi massimi abbiamo portato. A proposito di pesi massimi, Napoli in testa alla classifica, 25 punti. Qua ci sta un casino di squadre, in un punto ce ne sono 6. In pratica si stacca la classifica. Esatto, poi si stacca a 18. Ma la domanda è semplice. Ma aspettavate sto Napoli in testa alla classifica così dopo 11 partite, 25 punti? No, onestamente no. È lotta tra i primi 4, la staccata diciamo al primo posto. Non te lo onestamente no. Però non siamo fiduciosi di rimanere. Però ci crediamo. Ci crediamo, è normale. Però ha detto Aurelio, non dite quella cosa perché fate peccato. Fate peccato, e quindi sì, pure io lo penso che abbia avuto il segnale prima di partire per Los Angeles. C'è già un tweet che disse allora tanto siamo mani basse. Napoli in maglia bianca. Real Madrid, vai stasera che vince. Real Madrid. Chi è? Abbiamo una telefonata? Emanuele? Vittoria. Io mo giustamente questo sta sempre in trasferta Vittorio. Oggi sta qua negli studi, io lo chiamerò Emanuele per tutta la live reaction. Abbiamo una telefonata, Vittorio? Dottor Bernardo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? No, io non ti sento per niente. Sì, perché non lo sentiamo proprio per niente. Stiamo vedendo nel frattempo anche lo spogliatoio dell'Inter, casacca ovviamente classica, quella dell'Inter, bianca quella del Napoli, e abbiamo detto di Stanislav Lobotka. Caro Vittorio, noi ovviamente dobbiamo avere in collegamento anche i club. Ce li abbiamo? Vedi un po' se abbiamo gli amici. Ok, cominciamo ad andare lì e poi ovviamente andremo anche nell'altro. Stiamo vedendo due ragazze con la maglia di Çalhanoğlu gialla. Vi aspettate questa sera Lukaku in particolar modo? Ce l'abbiamo Vittorio? Ok, allora sì, lui se l'aspetta però. Assolutamente sì. Il gol a Pulpetto. La prestazione sicura. Il gol vediamo. Andiamo a Nola, andiamo qua vicino, proprio qua una girata. Eccoli qua gli amici di Nola. Ciao ragazzi. Ciao. Forza Napoli. Sempre. Ben ritrovati.
C'è un po' di casino a Nola lì nel club? Avete un po' di gente stasera? Sì, stanno iniziando ad arrivare a rinfusa i soldi per questa grande sfida. Tra l'altro noi ci eravamo con voi dall'ultimo Inter-Napoli 1-1, quindi siamo imbattuti. Ma io metto la firma stasera per l'1-1. Sì, un buon puntino. Ciro, ma hai cambiato location, vedo. Hai visto qua che abbiamo fatto? Il nostro editore non bada a spese. È un salottino da TV importanti. È un salottino di qualità, tra l'altro, poi. Noi alterniamo gli ospiti. Salutiamo il club di Cagliari. Ciao ragazzi. Poi ovviamente vi aspetto qua. Se Enrico mi dà la possibilità di avervi qui in studio, che è sempre latitante delle volte, Enrico, cioè mi scappa, mi dice che adesso non posso, domani non ci sono, perciò ci abbiamo messo un campionato per riavervi di nuovo ospiti questa sera. Sempre impegnato. Vi aspetto qua allora. Così come state tutte e tre? Va benissimo. Vabbè, perfetto. Avete visto le formazioni? Gioca Gilmour e non Lobotka. Sì, la stessa formazione di domenica scorsa, speriamo con un risultato diverso. Anche quella di 2 partite fa, però. Esatto, sì. Diciamo l'importante di questa partita è vedere il nostro centrocampo proprio come reagisce e tiene argine i vari Barella compagni. Lì secondo me possiamo fare la differenza se siamo attenti in quel reparto. Ciro, posso lanciare un pronostico? Ma lancia quello che vuoi. 0-0. 0-0. Cioè 15 la dormimmo in pratica oggi. No, io ho lanciato il pronostico, spero di sbagliarmi. No, soprattutto spero che possa vincere il Napoli. Poi se è 0-0, pazienza, è buono lo stesso. Restate lì, non vi muovete ovviamente. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Buonasera Ciro, tutto bene? Tutto a posto. Sono Nicola. Ciao Nicola. Bernardo. Grande Nicola, senti, ma quel piacere poi l'hai fatto? Quel piacere te l'ho fatto, però solo che il nostro amico in pratica, lui adesso sta a Milano per le prove, sai, la stanza inclinata sta facendo. Però non mancherà. L'importante è che torna presto, perché lo aspettiamo. Ha detto che dopo la Roma lui è disponibile. Allora tutto a posto, se dopo la Roma è disponibile. Ma è che stiamo combinando? Non avete idea di quello che stiamo combinando. Con il buon Nicola Bernardo, il papà di Vittoria. Nicola, senti, mi hai chiamato perché hai sentito la bottiglia di vino? No, sì, veramente non lo sapevo di questa bottiglia. Sto chiamando così e non sto neanche a casa. No, perché dopo Vittorio a casa porta una bottiglia di vino. Va benissimo, la vedremo vuota. Però ha detto che la porta vuota. No, se la porta vuota è inutile che la porta. La porta giù, Vittorio. Nico, secondo te quanto finisce stasera? Allora, io ti dico che sarà una battaglia dura, ma durissima secondo me stasera, però io ti posso dire che questa sera vinceremo 2-1 sicuro, guarda. Mamma mia, grande. Sicuro, vinceremo 2-1. Grande, Nico, mo se mi gridi pure Wanamac Napoli. Il marcatore sarà Kvaratskhelia, sicuramente Kvaratskhelia sarà. Kvaratskhelia, bene. Nicola, me lo gridi Wanamac Napoli. Wanamac a Napoli va giù. Grande Nicola. Conte che conta. Ciao Nicola, grazie. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, io intanto ho ricevuto un messaggino, lo vado a vedere. Allora, grande Sergio Sassoli, un saluto a Sergio Sassoli e un abbraccio forte. Allora, abbiamo perché Manuel Guardasole ci ha inviato gli arrivi dei pullman e guardiamoceli gli arrivi dei pullman grazie al nostro Vittorio Bernardo e poi andiamo al telefono. Ma ci abbiamo Vittorio.
Eccolo qua, quindi questo era l'arrivo dei pullman. Abbiamo una telefonata? Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo quasi. Vi stavo chiedendo di Lukaku. Domenico ha detto che lui si aspetta la prestazione, poi magari si aspetta anche il gol. Voi invece? Fa una bella partita Lukaku. Comunque man mano deve prendere condizione e può darsi che si ripete la partita di Milano di 2 settimane fa. Ok, Antonio dico che, cioè, secondo me ripete la partita di Milano, fa gol e ne siamo tutti quanti contenti. Io invece confido in Matteo Politano. Matteo Politano, intanto sì. Comunicazione per Vittorio, entra fra un minuto il club Leverkusen. Abbiamo una telefonata, Vittorio? Sì. Allora andiamo al telefono, pronto? Poi andiamo da Francesco. Buonasera, Silvio. Ciao, lui questo amico lo sentirete spesso, speriamo, perché chiama ogni gol. Lui è Antimo da Sant'Antimo. Antimo è caduto. Antimo. Buonasera a tutti voi. Antimo, ci senti? Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti voi. Tutti noi. Ciao Antimo. Antimo, hai mangiato? No, non ancora. A pranzo hai fatto il digiuno? No, aspetto solo la mattina. Solo la mattina mangia, poi la sera invece non mangia. Nel frattempo io devo salutare Enzo da Portici. Mi è stato mandato un messaggino. Salutiamo Enzo da Portici. Poi, allora Antimo, dimmi tutto, come finisce oggi? Io ti dico il Napoli 1-1. Io vorrei capire cosa ha detto. 2-1? 1-1. 1-1. E chi segna? De Napoli. Certo. De Napoli. Certo. Ti dico, guarda, niente, dico Lukaku. Però rispetto alla partita scorsa è migliorato, perché la partita scorsa lo chiamò Lukaku, adesso l'ha chiamato Lukaku. È periodo. Bravo. Antimo, ci sentiamo dopo. Dimmi la verità. Ti devo dire come sono stato accorto a Milano. Perché adesso troppo telefonino su una cosa sbalancita. Vittorio, senti, se puoi alzare un poco, stai a massa. Antimo, a Lucca. Dino, sì. Dimmi una cosa, i tifosi del Napoli come sono stati accolti a Milano? Come sono stati accolti i tifosi del Napoli a Milano? Sì. Non è successo nulla, tranne un piccolo sfottò all'ingresso di alcuni tifosi che abbiamo mostrato con Pasquale, ma niente di particolare, per fortuna. Ma che purtroppo c'è la polizia della gente, fai il bravo, Antimo. Mi fai dire sempre la stessa cosa, Antimo. Antimo, devi fare il bravo. Domani stamattina. Ovviamente mi devo dissociare come al solito, perché domani stamattina. Domani faccio il mattino, sì, faccio il mattino. No, è San Martino, il vino. Il vino di San Martino? No, non è San Martino. Non è oggi San Martino. E un nome di tutte le collute. E tutte le juventine. Antimo, devo salutarti, Antimo. Ovviamente mi dissocio da quello che ha detto. Antimo, devi fare il bravo, se no poi io sono costretto a non poterti portare più in diretta. Te l'ho detto tante volte e mi dispiacerebbe. Ciao Antimo. Ciao. Ovviamente quando telefonate abbiate sempre rispetto, non dite cose che non vanno bene, perché sennò poi dopo io mi devo dissociare e niente. E Francesco Lukaku stavamo dicendo. Secondo me Lukaku verrà visto come il nemico numero 1, verrà braccato dai difensori dell'Inter. Quindi
Io penso che Conte abbia preparato più un Lukaku non come finalizzatore ma come sponda nell'inserimento di altri. E questa chiave tattica, Domenico, ti piace? Sì. Magari un McTominay che può inserirsi, pure fare spazio sugli esterni. Ci può stare. Io nel frattempo intravedo da lontano Luca all'Leverkusen. Se ce l'abbiamo e andiamoci in Germania. Se a Milano fa la neve, all'Leverkusen sta facendo i fiocchi. No, ancora no i fiocchi, però siamo abbastanza un po' di fresco. Dimmi la verità, hai acceso anche il camino lì, perché... infatti. Stasera stiamo a casa perché in sede se ne sono tutti del Mosifone, quindi stiamo a casa, siamo tutti a casa. Ecco qua, siamo pronti. Ma vi siete proprio... guarda lì sul letto. No, io voglio quell'amico sul letto. Mo si deve alzare dal letto. Mo si deve alzare, guarda là. Pure un club di Napoli ha messo. C'è Club Napoli Leverkusen Show. Club Napoli Leverkusen Show. Lo sai Ciro, noi non ci facciamo mancare niente, in qualunque modo dobbiamo seguire il Napoli, è uguale a casa, in sede, allo stadio, per computer, per telefono, è uguale. Luca, ma ovviamente quell'invito è sempre valido, cioè io vengo a mangiare Leverkusen. No, perché? Allora, io c'ho un pass di birra da 20 litri congelato per te, 20 litri di birra. Al fresco. Vittorio, bastano 10 litri a me, 10 litri a te? Mi dà una mano Vittorio, tanto Vittorio non si perde. Perfetto. In mezzo alla folla Vittorio non si perde. C'è pure parecchio da mangiare poi. Allora siamo a posto. Stiamo partendo. Senti, ma poi dopo la serata, che dopo mangiato e bevuto, che facciamo? Vuole sapere Vittorio? Te lo dico in privato. A posto, tutto a posto. Allora, Vittorio, tutto a posto, ce lo dice in privato, poi ce lo dice dopo, lo chiamiamo a Luca e vediamo che cosa. Ma che succede a Nola? Vedo, ma stanno cambiando un bambino, che cos'è? Fra pochissimo ci andiamo a Nola. Luca, senti, eccoli qua, guarda. È un piccolo tifoso del Napoli. Una piccola tifosa del Napoli. Questa è l'amica di Claudia. L'amica di Claudia. È stata allo stadio a 3 mesi. Già è stata allo stadio, Scusa, ma la ragazza è l'amica di Claudia? Ragazza, L'amica di Claudia? Sì, Antonio sa tutto, Antonio. Antonio il presidente sa tutto. Antonio il presidente è qua, Club Napoli Cagliari. Ha detto che si ricordava di te incinta l'anno scorso. Vulcano buono. Tutti i giusti tempi al Vulcano, cioè addirittura è talmente sei rimasta talmente impressa che lui si ricorda anche dove, al Vulcano Buono, ha detto. Ecco qua. Vecchio Marpione, Antonio. Eccola qua, la piccola tifosa del Napoli. Come si chiama? Adriana, quindi un saluto alla piccola Adriana, un bacione alla piccola Adriana, tifosa del Napoli ovviamente, come si può vedere dalla maglietta che porta addosso. Perfetto, torniamo un attimo da Luca, andiamo un altro da Luca, perché eravamo rimasti, eccolo là, sul divano là che dorme beatamente. Dicevamo, Luca, ma formazione gioca Billy Gilmour, non gioca Lobotka, poi è sostanzialmente la stessa formazione da 3 partite. Stasera è la partita, anche se siamo soltanto alla 12ª giornata. Sì, va bene, quindi Conte si fida di questi 11, va bene così, quello che decide lui è legge. Fino adesso sta decidendo bene, sta andando tutto bene, al di fuori della sconfitta con l'Atalanta, quella era aspettarsela, perché l'Atalanta, come ha detto lui, è una squadra già collaudata da anni, quindi... Eppure da tifoso del Napoli dico che quest'anno l'Atalanta può essere il Napoli di 2 anni fa.
No, perché abbiamo perso in casa 3-0, ma gioca un bel calcio veramente, come da sempre, dal solito, però quest'anno la vedo veramente come il Napoli di 2 anni fa. Ovviamente già avete messo le salsicce sotto il camino. No, non mi sa pensare, sto ancora a buffare. abbiamo iniziato alle 4 a mangiare, abbiamo finito tra alle 4 hanno finito adesso. Cioè, ma là non è l'Leverkusen, là è il vomito. Cos'è? No, è più la sanità che il vomito. È più la sanità. I quartieri bassi. È bello mangiare, Luca, diceva una vecchia canzone. Sì, se non ti chiudono la puntata ti faccio da là! Cioè, ma l'hai ingoiato intero il melone? Cioè, proprio tutta l'anguria. Chi è quello là del mese di agosto, quando sono stato in ferie? Ancora quello è. Sta ancora là. Ah, boh, però io oggi pure mi sono dato alla pazza gioia, oggi, devo essere sincero. Ma tu stai in forma, sì, stai in forma. Oggi mi sono mangiato 6 cannelloni, 6 cannelloni, un bel secondo tra cose arrostite, cioè non vi sto a dire quello che abbiamo mangiato. Anche se Vittorio Bernardo invece se n'è andato al ristorante perché doveva andare a cacciare una cosa di soldi. Vittorio oggi festeggiava oggi. Facciamo gli auguri al cugino. Festeggiava il cugino. Bravo, te ne sei andato a festeggiare il cugino. Ciao Luca, più tardi ovviamente resta lì, poi dopo voglio assolutamente quell'amico, al Vulcano Buono è nata la piccola Adriana, come abbiamo detto guarda là, guarda, visto come sta bello tutto spapadanzato. La piccola Adriana nata a Vulcano Buono, no, non è nata a Vulcano Buono, cioè era incinta a Vulcano Buono. Mi ricordo la signora col pancione. La signora col pancione. Adesso invece c'è la bambina. Tra tanta gente tu ti ricordi proprio la signora col pancione. Forse abbiamo fatto una foto. Pure la foto. Non so, c'è Antonio. Ovviamente salutiamo la signora a casa che ci sta guardando. Facciamo i complimenti per la bambina. Assolutamente sì, ovviamente. Infatti anche in chat qua scrivono tanti messaggi. Allora io devo stiamo andando, dai. Sì, sta per cominciare il match. Allora, qui c'è questo amico Death Black che dice: mi aspetto un grande Kvara. Tu ti aspettavi un grande mi aspetto una grande partita di tutti. Una bella prestazione di carattere. Invece Ciro invece è un poco musce. No, Ciro sei un poco musce. Sei concentrato. Sta un attimo a Milano. Sono il più pericoloso. Sei il più pericoloso. E allora dobbiamo fare le clip oggi. Oggi tutto clip facciamo oggi. Ma tu sei uno che esulta i gol, fa il pazzo, ti alzi in piedi. L'unica cosa, non vi alzate in piedi, se no Vittorio ci ammazza Vittorio. No, non ci cassammo su. Ci sta guardando l'editore, stiamo scherzando, Salvio. Cioè, salutiamo l'editore. Non disturbiamo la signora giù, no? No, non c'è nessuno. Stiamo solo noi. Guarda, l'unica cosa che c'è è la vineria giù. Vineria, ma è chiusa? No, mo' aperta. Mo' apre. Deve occupare. Vittorio invece già si dà da fare, ovviamente. E io ho visto anche quel messaggio, Vittorio, per me non ci sono problemi, quindi non ci sono problemi. Allora, dice così qualcuno, Vittorio, non lo so cos'è, dice un po' i microfoni disturbati, diceva, non so però... ok, il terzo microfono, quindi quello lì che c'ha Antonio, ok. Sì, Antonio, sei un po' disturbato. Vabbè, tu sei il presidente. Presidente disturbato. No, disturbato presidente. No. Presidente disturbato. Presidente che o disturbato? Francesco, hai messo la maglia bianca perché sapevi che il Napoli stasera giocava con la maglia bianca? Ho previsto il futuro. Hai previsto il futuro. È stato un caso. E tu invece hai messo la maglia verde sotto al maglioncino.
Speranza si chiama la tua maglia? Ah, è verde. Invece il presidente sta facendo i fumetti con il no, sta bene. Però stai rosso un po'. Sì. Allora, o è quello che è accaduto oggi, o era la signora. Torniamo a Nola. Andiamo a Nola, andiamo a vedere. Nola, eccoci qua, dove è andata? Sta per cominciare il match. Sì, siamo pronti per il calcio d'inizio. Pronti per il calcio d'inizio. Stiamo facendo le cose per dargli un compleanno. Compleanno, c'è calcio Napoli 24. Il pienone delle grandi occasioni. No, voglio il coro. Coro. C-O-R-O. Coro. Sembra più quello della chiesa, però. Oh, ecco. Grandi tutti quanti insieme, appassionatamente. Sta per cominciare il match, le linee sono sempre aperte, c'è anche Massimiliano Allegri a vedere la partita a San Siro. Pronti, palla all'Inter, il calcio d'inizio è nerazzurro, si attende soltanto il fischio dell'arbitro che sta per arrivare. Thuram sul pallone, il numero 9 dell'Inter che sta per dare il primo calcione al pallone di questo match. Inter-Napoli comincia adesso, è cominciata, andiamo aiù, andiamo a mangiare. Cominciate. Dai, carichi. Ciro, raccontamela, Ciro. Ah, devo aspettare. Che devo aspettare? Sommer per Pavard. Attenzione, va a pressare subito Kvara riconquista il pallone dentro per Scott. La spedisce lontano. Çalhanoğlu, arriva Barella. Poi è Thuram, sale il 9 dell'Inter, porta sul pallone, qui c'è quella scheda, non lo tiene Buongiorno, e quando c'è Buongiorno non si passa. Vi sta piacendo Buongiorno? Nonostante sia sera. Sempre un buongiorno. Sempre un buongiorno di sera. Un buongiorno di sera. Bel tempo si spera. Vabbè, ma quella era un'altra cosa. Era un'altra cosa, È rosso di sera, bel tempo. Vabbè, però noi abbiamo pure il rosso stasera, perché tu sei bello rosso. Ma io non capisco. Dimmi Ciro che sono partiti. Chi è partito forte? Noi siamo. Pressione alta. Pressione alta. Quella di Antonio. Quella di Antonio sicuramente è alta. Çalhanoğlu fa girare il pallone per Barella. Barella lo voleva il Napoli al tempi del Cagliari. Domenico, ti avrebbe fatto piacere. Sì, un ottimo centrocampista, penso che i migliori centrocampisti italiani. Sì. E poi virammo su Indler all'epoca. Barella era forte. Attenzione a Di Marco, controlla il pallone. Di Marco, poi è Mkhitaryan, Bastoni sovrappone Bastoni, trivela di Bastoni di testa. Mir Rachmani va al rinvio, ancora Mkhitaryan. Sono 2 i minuti di gioco. È un Napoli che comunque ha cominciato bene, no? Sì, bene. Ora si stanno studiando, penso. Ancora non c'ha possesso palla all'Inter, no? Giro palla. Controllo, attenzione di Barella, poi ancora Bastoni, anzi è Pavard questo per Acerbi. Acerbi che ha ritrovato Juan Jesus. L'anno scorso successe un po' di tutto. Sì. Solo sì, mi dite, avete perso la parola? È la tensione, no? Vabbè, allora facciamolo così. Francesco, l'anno scorso Juan Jesus non si è dimostrato un giocatore professionista. Chi? Acerbi? Acerbi. Stiamo parlando sempre di una persona che stava nel giro della nazionale, poi giustamente è stato un po' accantonato. Certi atteggiamenti non si tollerano nel calcio di oggi da un professionista.
Cioè, alla fine finì con una bolla di sapone così. Non è giusto per me. Non è giusto. Ma non è giusto nel comportamento più che altro che di avere un professionista. Intanto Dumfries ha subito un colpo da Olivera. Niente. Dicevi, Francesco? E poi dopo è finita come hai detto tu, una bolla di sapone, ma molto come quasi come se non fosse successo niente. Invece questi episodi devono essere condannati senza tolleranza. Antonio, tu da presidente, come giudichi quell'episodio? Quell'episodio ho visto poca, assolutamente quasi nulla sportività da parte di Acerbi. Noi che siamo ognuno nei propri ruoli comunque persone di sport, ognuno quindi deve assumersi le proprie responsabilità. Fu un po', diciamo, ovattata tutta, diciamo, quella cosa che è successa, anzi alla fine mi sembra che fu più una esagerazione da parte del nostro difensore. Sembra quasi che Juan Jesus. Quella è la chiave di lettura. Secondo me non era così, però comunque, ripeto, come diceva lui, bisogna essere uomini di sport, professionisti e assumere le proprie responsabilità. E poi ricordo Juan Jesus disse pure sono cose da campo, ha voluto anche, diciamo, un pochettino non abbassare i toni, non esasperare. E invece poi dopo c'è stato l'effetto contrario. Allora, nel frattempo c'è Barella che tiene il possesso del pallone, ancora il numero 23 dell'Inter, lo va a pressare Scott McTominay, non riesce però a rubargli il pallone. Nicolò Barella ha rilasciato un'intervista in quello che è stato lo speciale scudetto dell'Inter vinto lo scorso anno e ha detto in quella intervista che la partita chiave, intanto Meret la va a bloccare, dicevo, la partita chiave per l'Inter dello scorso anno è stata quella vinta al Maradona con quel punteggio largo, sono quadrato di 3-0. Lì l'Inter, battendo i campioni d'Italia, ha capito che poteva vincere lo scudetto. Può essere l'anno dopo, a posizioni invertite, l'opportunità per il Napoli di battere i campioni d'Italia e magari proiettarsi, lanciarsi in quella parola che De Laurentiis ha detto: non mi permettete proprio di dire, perché noi dobbiamo andare in Europa. Però poi non si sa mai, ha detto, perché poi De Laurentiis è sempre il nostro presidente. Ne parliamo tra 84 minuti. Tra 84 minuti ne parliamo. Ne vuoi parlare nel recupero della partita? Ma non lo vuoi, cioè non vuoi dirmi niente su questa cosa? Conte li sta, si bacchetta Conte. Ti piace Conte, Ciro? Stanno giocando proprio a uomo. Ognuno ha il muro su... come si chiama? Cialanoglu. Vedi? Se vedi le coppie, l'ha messi proprio ad uomo. Proprio tu. Guarda. Pavard che porta a spasso il pallone. Anche i Sasumi di italiani. Però loro muovono molto i terzini. Dumfries sta giocando attaccante e Barella sta giocando quasi a difensore. Stanno un poco mischiando le carte. Inzaghi a freddo, si è vestito pesante. Mi sembra forte. E forse anche un po' preoccupato, non mi sbaglio. No, non apprezzano. Qua una partita che decide pure sulle risorse. Assolutamente. Si parla anche tanto della pressione di avere il Napoli. Attenzione a Meret, mamma mia, i brividi. Meret con quei piedi. Attenzione, ha messo un po' in difficoltà Olivera qui con questo pallone. Poi si è girato se è solo un piede. È solo un piede Olivera. Il destro lo tiene per salire le scale soltanto. Come me. Io sono mancino. Ma tu sei Mangino con la G o Mancino? Secondo me sei pure Mangino. Perché vi vedo a tutte e quattro che oggi siete andati a fare quella cosa dove non sono venuti loro. Sono andato io da solo. Sei andato solo tu? Solo il presidente è andato. Perciò è colorito allora il rosso. Attenzione, vengono fuori gli altarini.
Pallone che è terminato in calcio d'angolo. Tra pochissimo giro per i club, ovviamente andiamo a Nola, andiamo a Leverkusen, andiamo in giro, facciamo lavorare il buon Vittorio Bernardo. Ovviamente le linee sono sempre aperte. 081 353 4588. Andiamo eccoli qua, a Nola stanno guardando la partita. Beata Gioventù a Nola. Tutti attenti a noi. Stanno parlando animatamente lì a terra. Sentiamo che dicono. A Nola, sì. Sono concentrati. Peggio di noi sono concentrati. Eccolo qua. Si sono avvicinati. Sentite? È certo che vi sentiamo. Voi ci sentite? Eccoci qua. Bene, bene. Siamo un po' in difficoltà con l'audio. Sì. Però io ascolto la tua domanda. Ma tu l'importante è che metti le cuffie e risolvi il problema dell'audio. Il problema delle cuffie è che ci stiamo provando, ma abbiamo avuto un problema di connessione. Sono le cuffie. Problema. 10 sul cronometro. Che Napoli stai vedendo? Il Napoli che mi aspettavo e che ti ho detto dello 0-0, no? Nel senso che il mio pronostico era questo tipo di partita qua, attendista. Napoli attendista. Sì, me lo aspettavo, te l'avevo detto. Uomo su uomo, tra l'altro, marcature strette. Questa è una partita che tendenzialmente sarà così. Se c'è la scintilla poi si apre magari come Inter-Juventus, però non mi aspetto grandissime occasioni né da un lato né da un lato, personalmente. C'è anche Samuel Leto nel frattempo. Andiamo anche in Germania. Andiamo a vedere se l'amico sul letto si è alzato da lei. Ah, si è messo seduto perché sennò prendeva sonno. Ciro. Luca. Non mi vedi perché ho preso posizione, però ti sento forte e chiaro. Bene, Luca, ma si è messo seduto perché altrimenti prende sonno? No, si è messo seduto perché sta mangiando le patatine. Ah, sta mangiando, perciò, capito loro? Stanno mangiando. Ancora, non si finisce mai. Non si finisce mai, giustamente. Voglio capire dove lo mettete. Luca, senti, ma 11 sul cronometro, Napoli attendista, dicevano a Nola, marcature uomo su uomo, Napoli che attende, ma che può far male qualora riuscissi a trovare spazio, no? Sì, ma infatti quello è l'intento di Antonio Conte, fare una partita come Eccole, avete sentito il dialetto tedesco, hanno detto proprio in lingua tedesca è stato detto. Come a Torino con la Juve, la stessa partita, però stessa partita. Stasera possiamo fargli male con qualche contropiede buono. Possiamo fargli male, Domenico? Siamo ancora un po' in una fase di studio, le due squadre stanno un po' studiando, l'Inter sta forse un po' più propositiva di noi in questa fase, però dobbiamo trovare gli spazi giusti e cercare di fargli male al momento giusto. Domenico, ma mo sono le 20:58, fra 3 ore e 2 minuti, ti devo chiamare lunedì? No, sempre domenica. Ah, sempre domenica? Non lo so, chiedo, cioè... Vittorio guarda, Vittorio, e se la di, ma Vittorio è amante delle mie battute, cioè, non si perde Vittorio sta aspettando il 21 di dicembre. Come mai? Perché vuole andare a vedere, l'acquario di Genova, vuole andare a vedere. Sì. Non è mai andato, proprio. Ma come? Pure la prossima trasferta a Cagliari. Eppure io aspetto la prossima. Io lo sapete che ho fatto tutte le trasferte, ma Cagliari non sono mai venuto. Devo recuperare. Cioè, no, l'anno prossimo McTominay sta perso palla, brutto su Gilmour. Fallo per noi. Hanno sporcato tutte le magliette. Ciro. Qua ha buttato proprio a terra Scott. Eppure Scott è bello alto, E dice pure che non è successo niente. A terra Scott, diceva Vittorio, cioè, questa è la sua, cioè, non è la mia.
a terra Scott ha detto, cioè io mi dissocio da questa cosa che ha detto Vittorio. Però Ciro è troppo serio, cioè, sta proprio concentrato. Ciro? Sì, Ciro sta concentrato, non ride manco alle battute. O sono battute che non ti fanno ridere, o sei concentrato troppo. No, di la verità, ci sei rimasto male perché non sei andato a mangiare con Antonio. No. Però c'è la maglietta, vedi? C'è, mi ha portato la maglietta. Domenico e Francesco non ce l'hanno la maglietta, tu sì. Come il presidente. Il presidente c'ha quella personalizzata. C'ha la felpa, il presidente che dentro c'ha la pecorella. Lukaku per McTominay e Oliveira, siamo nella tre quarti. Lukaku anticipato da Pavard. C'è Bastoni che fa salire l'Inter arrivando al centrocampo, la sciabolata a cambiare gioco e a trovare Nicolò Barella che porta indietro il pallone nuovamente per Pavard per Bastoni, sbagliato il controllo, non ne approfitta Politano, ma la palla è nella terra di nessuno. Sarà l'invio dal fondo con Dumfries che non poteva mai arrivarci, ovviamente. Barella invece e la ragazza bionda che si fa immortalare dalle telecamere con Vittorio concentrato ovviamente sul suo lavoro, dico. No, non sulla ragazza bionda, quella stava guardando Domenico. No, era Vittorio. Cosa era Vittorio? Che guardava la... Ma Vittorio deve per forza guardare i monitor perché è il suo lavoro. Eccolo. Attenzione a Kvara in aria, Kvara! Sommer! E non ci arriva Scott. Un sussulto di Ciro. Sussulto di Ciro. Non ho capito. Cosa devo fare? Vuoi mandare? Io glielo devo fare. Ah, dopo, ok, dopo glielo faccio. Dicevo, un sussulto di Ciro. Hai avuto un sussulto? Che dispengeva. Era arrivato Scott, Era arrivato. È la seconda palla, Antonio, non c'è arrivato. In porta dopo un quarto d'ora del Napoli. Vabbè. Cioè, lo stai dicendo con disprezzo? No, perché non c'è stato un tiro in porta. Ok, quindi dicevi dopo un quarto d'ora, primo tiro della partita è del Napoli. Che si è reso quindi pericoloso con Kvicha Kvaratskhelia e con Scott McTominay che non è però riuscito ad arrivare sul pallone di Sommer. Per ora Lukaku un po' sottotono, quello che diciamo il Lukaku delle ultime volte. Sempre così. Però non ha avuto una però è presto. Tre spalle alla porta. Qualcuno diceva con l'Inter meglio mettere dentro Giacomino, Raspadori ovviamente. Francesco scuote il cavo, attenzione a Pavard, fermato da Buongiorno, miracoloso Buongiorno, poi Scott, Kvicha Kvaratskhelia, accelera il georgiano, Kvara da dietro Barella, lo ferma. Francesco, scuotevi la testa su Giacomino al posto di Lukaku? No. Partite così importanti non si può rinunciare a Lukaku. Francesco, non ti vogliono far parlare, ti hanno interrotto. Non uno, c'è proprio in due. Sono d'accordo perché Raspadori ha bisogno di una spalla forte. Io ancora non riesco a capire il ruolo di Raspadori a Napoli. Lo spostano esterno, lo spostano a destra, a sinistra. Io penso che sia un attaccante come ha detto lui di essere, ma che ha bisogno di una spalla forte. Potrebbe essere Lautaro. Esatto. Come una seconda punta allora. Aspetto a fianco a Lukaku al massimo. Ma chi deve? Chi togli? Mo questo sto dicendo a McTominay, e come lo togli Scott? È vero che se cade a terra Scott, che l'ha detto lui, è colpa sua. Mi aspettavo una mossa diversa da parte di Conte. Per esempio? Per esempio anche nel secondo tempo, anche al posto di McTominay. Antonio non l'ha potuto vedere oggi la partita perché teneva da fare, stava mangiando. Ma voi avete visto l'Atalanta oggi? Sì, non meritava. Non meritava. Primo tempo. Cioè, quell'Atalanta ha battuto il Napoli 3-0.
Ma su ogni partita. Ha vinto 2-1, giusto? Ha vinto 2-1, sì. Ha Ha vinto 2-1 con un'autorete. Il primo tempo meritava 3. E so che è stato esonerato finalmente. Juric, sì, giustamente, perché la prossima partita è con il Napoli. La prossima partita è con il Napoli e quindi giustamente hanno esonerato Juric. Di Kvara. No, aspetta, come? Ah, Kvara. No, lo devi dire a parole tue però. Ciro, come l'hai chiamato? O Giorgiano. No, o Giorgiano. Domenico, sono le 21:05. È ancora presto. Ancora Almeno- Buongiorno, tiene il pallone. Va bene, Meret, con i piedi. Sì, stavolta sì. Oliver, Meret rinnova sto contratto, cioè voi siete contenti, cioè perché a rinnovare rinnova, ma voi siete contenti del rinnovo di Meret? Io dico che abbiamo... Via! Caprile è un ottimo portiere. Ma sta solo, guarda Luca, solo mezza... Caprile è un ottimo portiere. E questo, Antonio, lo sappiamo, ma la domanda è, Meret, tu sei contento che rinnova? Scusami, io ti chiedo Meret, tu mi parli di Caprile. Vabbè, ti ho risposto, ho detto che Quindi non sei contento? Preferisco Caprile. Ecco, con i piedi lascia desiderare. Meret assomiglia molto a Zoff, molto serio, fa la parata. Però Zoff era una cosa. Però noi abbiamo sempre avuto portieri spettacolari. Castelli, piccoli Castellini che bullavano, lo stesso Tagliatela, portieri che in porta si facevano lo stesso pure lo Spina. Invece Meret è molto troppo il portiere deve essere un po' pazzo. Lo stavo dicendo io, deve essere un po' pazzo. Anche nella recente abbiamo avuto portieri bravi con i piedi, Ospina, Regista, Peperoncino. Però Reina mi sembra bravo con i piedi, parava e non parava pure lui. Francesco, tu non me l'hai detto però se ti fa piacere di nuovo di Meret. Preferisco che cambi portiere. Che cambi portiere. Domenico? A me non dispiace Meret, anche perché diciamo non vedo chi potrebbe sostituirlo. Caprile, ma non lo sa. Passa che fare il portiere a Napoli non è semplice. Vabbè, però Caprile secondo me... E poi tra l'altro è di fuori grotta, giusto? Chi? Caprile di fuori grotta? Sì. No, non devo verificare. Tu sei di fuori grotta, Ciro? È normale che non l'hai incontrato mai a fuori grotta. Allora, se non sei di fuori grotta, ci devi andare apposta, ci devi andare. Sì. Chiediamolo a... A chi? A Pinerolo, uno dei consiglieri di Pinerolo. Perché è di fuori grotta? È di fuori grotta, Carlo Argezio. Carlo Se Argezio. non erro è anche molto amico del papà di Caprile. Senti, allora... Vuoi chiamare? Sì. Senti Antonio, ma chi ti ha detto che Caprile è di fuori grotta? Sì. Chiamiamo Pinerolo. Caprile è nata a Verona. Veronese. Dammi il numero. No, è di... Io so che è di fuori grotta. È nata a Verona. È nato. Però il papà è di fuori grotta. Però è nato Verona, non è Verona. Ma forse è padre di fuori grotta. Chiamiamo a Pinerolo? Chiamami a chi vuoi tu. Ma a chi ci abbiamo? Dobbiamo chiamare a Teresa, si chiamava Teresa. La chiamiamo? Chiamiamo a Teresa. No, per il club. cugini. Andiamo a chiamare a Teresa. Prima a Pinerolo. Ciro, non vuoi chiamare a Teresa? No, andava a dire inutile. È inutile, no? I telefoni, tutto. No, ma tu non devi chiamare tu, dobbiamo chiamare noi in collegamento. Vogliamo fare uno scherzo? Dai. Chiamiamo prima a Pinerolo. Chiamiamo a Pinerolo. Io conosco Antonio di Pinerolo. Antonio. Chi è? Antonio, quello che si collega sempre con me. Ah. Tanto c'è Anghissà per Billy Gilmour, siamo nel cerchio di centrocampo, resiste lo 0-0 iniziale, 22 sul cronometro. Alessandro Buongiorno, il pallone è per Mattias Olivera, scaricato a sinistra per Kviccia Kvaratskhelia che cambia gioco dall'altro lato, trova il capitano preciso sul piede da fermo. Kviccia Kvaratskhelia ha trovato il capitano, a destra c'è Matteo Politano che ha un cliente scomodo che è quel Di Marco, va Politano sul fondo, la mette in mezzo sul secondo palo Dumfries, la mette in calcio d'angolo, ovazione nella torsida di Calcio Napoli 24, ovazione nella torsida. Vai, Buongiorno, vai. È un buongiorno. È un buongiorno, un bel buongiorno. Di buongiorno. Buongiorno. Lo stacco imperioso di Buongiorno. Bali a Torino. Bello, 3 metri sopra il cielo. C'è anche Piotr, vi manca Piotr Zelinski? Un po' sì,
qui c'è Guadaschelli, attenzione, il traversone in mezzo, il pallone in mezzo, ha segnato Scott, esplode lo stadio qui, ha segnato Scott McTominay, ha segnato, andiamo dai club, andiamo all'Leverkusen, andiamo a Nola, eccoli qua Nola, fatemi sentire. Abbiamo dato più di minuto, state troppo indietro. un minuto fa avete esultato. Quasi un minuto. Ha segnato Scott e fatemelo risentire l'urlo. C'è Rachmani che tira. Rachmani, ecco. E Scott ci mette lo zampone. Grandi. Non vi preoccupate. Grandi. Andiamo anche all'Leverkusen, Vittorio. Andiamo anche all'Leverkusen. Luca ha segnato Scott. Luca, io non ti sento, Luca. Ecco adesso. No, lontanissimo ti sento. Lontanissimo. Chi è? Sì, arrivo subito. Luca ha segnato Scott. Sì, profezia di mio nipote, alle 4 l'ha detto, segniamo McTominay stasera. Bene così. Eccoli là gli amici del club Leverkusen che esultano ovviamente, il Napoli è passato in vantaggio, andiamo a Pinerolo, andiamo a fare la carambata. Carlo! Sì, eccoci qua da Napoli, Club Pinerolo, stiamo festeggiando il gol fatto. Carlo, senti, ma qua c'è Antonio, presidente del club Napoli Cagliari. Ragazzi, aspettate, Luca, cioè, se no non sentiamo Allora, Carlo. Sì. Qui c'è Antonio, presidente del club Napoli Cagliari. Certo. Prima, cosa gli vuoi chiedere, Antonio? Un abbraccio. Carlo. Antonio, dimmi. Ciao, un saluto. Caprina, mi confermi che è di fuori grotta? Sì, di fuori rotta. Ma è nato a Verona però. Sì, è nato a Verona, è il padre di fuori rotta. Però il padre di fuori grotta. Il padre si chiama Luigi. Ma il papà sta qui a fuori grotta? Sì. No, vive a Verona. Vedi. E allora non ci troviamo. Però siete amici, no? Siamo amici d'infanzia. Bene, quindi lo conosci bene. Il papà sì, benissimo. Bene, allora ci segniamo questo numero di Carlo perché poi ti chiamo in privato perché teniamo da fare un po'. Va bene. Saluto, Carlo. Ci sentiamo con calma. Ok. Ciao, grazie Carlo. Vittorio, segnati ovviamente il numero perché questo numero è importante per noi di Carlo da Pinerolo. Teniamo da fare uno speciale su Caprile. L'editore sarà contento di questo aggancio che abbiamo fatto qui in diretta. C'è una telefonata, Vittorino? Attenzione al calcio di punizione con Cialanoglu sul pallone che parte. Il tiro sulla barriera, Scott come l'ha presa Scott? Di petto, tra un muro davanti a Scott. Era un pallone che scottava però. Scottava. Andiamo al telefono, pronto? Cuore mio. Eccolo qua, Antimo da Santa. Cuore mio. Antimo, fu bravo però, No, io sto dicendo, cuore mio, mi batte il cuore. No, ha detto cuore mio. Mi batte il cuore. Ti dobbiamo mandare un'ambulanza. No, forza Napoli. Sempre. Apputati. A dopo, qua stanno sparando i fuochi. Già si festeggia. Vittorio, aggiorniamo anche la grafica lì in chat, cioè scusami, in sovraimpressione. Oh, guarda quello, guarda.
occhio a Barella. Intanto attenzione Lautaro, meno male Lautaro che l'ha lisciata. Liscio. Qui non c'è nessuno. Meno male Lautaro che l'ha lisciata. Meno male. Meno male che l'ha lisciata Lautaro. Bravo. Dumfries, però Kvara gli passa davanti col tacco. E con Buongiorno che poi va a rinviare il pallone. È uscito però, di messa laterale. Però avete visto il gesto di Dumfries che cerca il calcio d'angolo e Kvara invece con un bel tacchetto riesce a recuperare la palla. Preoccupato Inzaghi, beh, direi. All'inizio. Una faccia un po'. 2-0 al primo tempo, mamma mia. 2-0 al primo tempo, tuo padre si accontenta di poco. Attenzione, Mkhitaryan Lautaro, esce Meret, la va a prendere, la va a bloccare, va a dire ai suoi calma. Parlando di capire, anche 1-0 va bene, o anche 1-0 va bene. Poi il secondo, facciamo il secondo tempo. Secondo tempo. Un gol per tempo. Meret. Ancora con i piedi. Il cuore sale, Ok. Barella è indemoniato, Nel frattempo da casa Paolo, che saluto, mi dice che dalla prorompenza della pancia si vede che ho mangiato cannelloni oggi. Saluto Paolo, ovviamente. Un abbraccio forte a Paolo che oggi ha mangiato i cannelloni insieme a me, però. Quello perciò l'ha detto. Io pasta, patate e provola. Pasta, patate e provola. Se l'è perso, Vittorio. Era stato invitato, Vittorio, è tutto di se perso. È vino novello. No, novellino. No, è novello il vino, non novellino. Novello. C'è l'arbitro che fischia. E fallo laterale, Rimessa con le mani, con Oliveira. ma si sono fermati, non sei capito. Palla che arriva nella zona di Lukaku. Poi Pavard. Pavard. Non ti piace Pavard? No? Allora abbiamo cominciato la diretta con Ciro che era euforico, poi è diventato tesissimo come una corda, ma sta rilassato, ma c'ha pure il braccio largo sul divano che c'è così. Sei proprio in un caffè, non so. Vuoi qualcosa? Un poco d'acqua? No, non deve fumare. No, aspetta, primo tempo che significa? Guarda che tu devi rimanere su questa poltrona inzavanato fino al triplice fischio finale, perché noi non andiamo in pubblicità, è una tirata fino alla fine della partita. Tu così te ne volevi uscire? Assolutamente non ci sono possibilità alcune. Qua non ci sono cooling break, non c'è possibilità di bere in diretta, cioè noi una volta facevamo al mondiale, abbiamo fatto con le pizze in diretta, ma no, la fame. Intanto Sommer cambiare la strada come la via vecchia è normale. Sommer tiene il mi ricordavo che Sommer ogni tanto la faceva, una sommerata palla lunga di Sommer, controlla il capitano, ma gliel'ha messa proprio sul piede. Attenzione però a Di Marco la gira, Raccamani per Politano. Prendi di fallo. Politano prendi di fallo, ascolta Ciro, palla per Gilmour, tocco sotto, fuori misura per Lukaku, ancora una volta Domenico, troppo solo Lukaku. Dovrebbe essere supportato un po' di più. Da chi? Da Kvara, da Politano. Politano un po' in ombra, non si è visto proprio. Pure Politano. Saranno molto di più in fase difensiva. Politano. Pure Di Valencia è sceso proprio, davanti. Vabbè, ma c'è Di Marco da quel lato. Vabbè, ma Di Marco è bravo ad attaccare, ma in difesa. Ho capito, ma dura poco. Un tempo e mezzo. Il secondo tempo. Un tempo e mezzo, poi vedete chi mette, no? A Darmian, Ciro, faccio io la domanda. Vai. Tu te l'aspettavi un Napoli al 32esimo 1-0 in vantaggio? Io ero ottimista prima del match, perché sai che cos'è che mi fa pensare bene questa stagione? Quell'omino seduto sulla panchina. Quello è un vincente. Quello non è venuto mai lui non ha mai accettato il Napoli per fare il quarto posto e andare in Champions League. Lui ha accettato il Napoli per fare lo sgarro a tutti, perché per lui
Vincere a Napoli vale 3 scudetti da un'altra parte, dopo la stagione passata. Cioè, il problema poi con Conte, per me, ma attenzione a Lukaku per Kvara, area di rigore, Kvara, Anghissà, si fa anticipare il tacco, ma cosa hai fatto? Ha provato Anghissà col tacco, cioè, dicevo, per me il problema con Conte è l'anno prossimo. Fuori gioco su quell'azione. Sì. Parte da una sì. Il problema con Conte è l'anno prossimo, Antonio, perché Antonio Conte poi il secondo anno vuole ancora di più. E come fa il Napoli il prossimo anno a spendere altri 150 milioni di euro? E quelli sono 75. Gli altri 75? No, ma mica deve spendere forse 150. Guarda che Antonio Conte vuole i giocatori poi. Un Neres con un anno di esperienza. Vuole alzare l'asticella Antonio Conte. Ma avrà già parlato col presidente. Dici? Dici che sono già d'accordo? Io penso che il programma sia quello. Se si riesce a ricostruire già un'ossatura importante, buongiorno, bravissimo, certo. Bravissimo Zambo, questi sono 2 falli. Questi sono 2 falli uno dietro l'altro. Su Politano prima e su Lukaku poi. Napoli cresce, Napoli cresce. E Barella protesta. Vabbè, ce l'ha nel DNA. Diciamo. Questo è fallo, dai. Questo è fallo su Politano. Sì. Su? Pure su Lukaku c'era fallo. Lukaku, pure lui lo chiama Lukaku. Pure Ciro lo chiama Lukaku. Allora, intanto Di Lorenzo mette palla in fallo laterale. Ma vogliamo leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici a casa? Per esempio, Benelux dice: ma gioca Lobotka? No, non gioca. Poi Gilmour speriamo bene. Simonete Biagio. Politano troppo lento, quindi vi danno ragione. Sono d'accordo. Tu hai responsabilità. Però Di Lorenzo stando bloccato in difesa, Politano non sta giocando. Sì, comunque Politano si sgancia Politano. Dumfries fuori gioco. E sono 35. Arbitro fischia, è finita. Cosa? La partita è finita. No, non è ancora finita. Sarebbe bello. Come diceva, se portiamo bene tutte le partite. Qual è il problema? A disposizione, Ciro, non ti preoccupare. Se vuoi ti mettiamo pure il palchetto dietro. L'editore è contento, guarda. No, con la Roma deve andare allo stadio. No, allora già non puoi venire allora. Cioè già ti stai tirando indietro. Stai mettendo paura. C'è Lukaku che accelera, Lukaku dai alla Kvara! Il pallone intercettato da Cerbi. Faceva quasi la Torete. Che si arrabbia tantissimo con i suoi compagni. Ma Çalhanoğlu gliel'ha regalata. Comunque azioni ne stiamo facendo. Qui però Lukaku ha sbagliato qua, Lukaku ha sbagliato qua. Non gliel'ha data bene. Non gliel'ha data bene. Sai come è uscito, è entrata Cerbi e le somme. Forse gli ha chiesto anche scusa al compagno. Acerbi pallotta con bastoni. Piccia qua la schelia per Billy Gilmour. Intanto Inzaghi in campo. Ancora Kvara, troppo forte, ancora Olivera sbaglia l'appoggio, Mkhitaryan accelera, Anghissà va all'indietro per Alex Meret, si abbassa, Billy Gilmour, eccolo servito, attenzione all'errore di Billy, arriva, qui c'è ancora la schelia, tacco, esterno ancora per Billy. Poi c'è Mattias Olivera all'indietro, porta a spasso il pallone con Lautaro e Thuram. Meret cambia gioco dall'altro lato, il capitano Di Lorenzo, Di Marco, rinvio dal fondo. Respiriamo. Rinvio dal fondo, respiriamo. Stavo dicendo, con la Roma non andrà solo Ciro. Chi andrà? Cura tu? No, io rientro a Cagliari. Sono venuto in ferie. Ma poi c'è la sosta. Sì, c'è la sosta, però poi al rientro dalla sosta andrà allo stadio Ciro e anche io. però
però il Napoli con la Roma giocherà sabato, quindi tu ti chiamerai sabato. Domenica. No, domenica alle 18. Gioca domenica alle 18. 24. Allora domenica... Il nome del giorno della settimana. Sì, e te l'ho detto. Domenica 24 novembre. Alle 20. Attenzione a Scotto. Ottimo. Lukaku, bravo. Apre per Kvara che accelera. Qui c'è quella scheda a sponda. Ancora Kvara lo serve chissà. Troppo larga. Ancora in mezzo. Politano anticipato. C'è Rachmani. C'è Gilmour. Questo Napoli mi sta gasando, mi piace tantissimo oggi. Gilmour quasi il migliore in campo. Quasi il migliore in campo. Perché qual è il migliore in campo? Chi è il migliore? Chi è il migliore? Per me? Sì. McTominay. McTominay è il migliore in campo, mentre Gilmour quasi. Lo vedo vedi? molto attivo. Lo vedi molto attivo. Abbiamo una telecamera, Vittorio? O stai parlando con qualcuno? Ah, stai chiamando tu mentre vedevo al telefono? Non riuscivo a capire il perché. Allora, dobbiamo andare pure da Teresa a casa. Andiamo, quella Teresa. Non risponde Teresa? Ah, stavi chiamando a lei? Non risponde, quindi tra pochissimo andiamo. Sta vedendo la partita, non risponde. Tra 7 minuti, 6. Fra 7 minuti più recupero. 6 più recupero, 39. Vogliamo andare dai club, Vittorio? Andiamo prima a Nola, vediamo cosa dicono gli amici di Nola. 39 sul cronometro. Eccoli qua a Nola. Sono calmi, abbastanza calmi e rilassati a Nola. C'è Di Marco, nel frattempo Barella dentro per Acerbi. Meret ci mette una pezza. Andiamo anche all'Leverkusen, Vittorio. Eccolo qua. Andiamo anche all'Leverkusen, Vittorio. Andiamo da Luca. Acerbi ha tirato, sì. Eccolo qua, Luca. Ciro, ma l'amico di prima ha fatto una domanda che se stava giocando Lobotka, ma io te la faccio un attimo, Anghissà sta giocando? Chi? Anghissà sta giocando, Anghissà. Sì, sta giocando Anghissà, prima ha fatto un colpo di tacco. Quello lo so fare pure io. Tu sai fare solo una cosa, Luca. Mangiare e bere. Bravo, vedi? E poi, però, Ciro, non mi piace come sta giocando Anghissà, non lo so. No, è vero, ma manco a me tanto piace come sta giocando Anghissà. Però, ti devo dare ragione, Luca. Sono finite le patatine? Ancora non sono finite le patatine alle Leverkusen. No. Quando finiscono si stende. Ciro ha fame, dice se gli da 2. Sì. Ciro, ma com'è? Non li fai bene, non li fai mangiare agli occhi? No, non ti preoccupare, noi stiamo preparando la sorpresa. Ho capito. Sì, c'è Vittorio che sta all'opera, perciò Vittorio sta di là in regia. Sta in regia e sta facendo sta imbastando il pizzo, Vittorio. Sta imbastando il pizzo. Tanto il vino ce l'abbiamo, mancano le pizze che Vittorio impasta e siamo a posto. Perfetto. Sommer nel frattempo 41,10 sul cronometro. Ci avviamo verso la fine del primo tempo. Presidente, che non sei altro, che Napoli stai vedendo? Ti piace? Divertente. Un'altra palla. Sempre all'attacco. In palla. Barella che viene raddoppiato. Quindi ci siamo. Io l'ho detto mercoledì scorso. Una domanda. Cosa pensavo dopo la sconfitta con l'Atalanta? Ho detto speriamo che sia un Verona bis. Intendevo appunto dire che dopo il Verona abbiamo fatto un bel diciamo oltre il pareggio con Torino con la Juve abbiamo fatto poi tutta una serie di vittorie, quindi io mi auguro che appunto dopo quel 3-0 con l'Atalanta Cialanoglu, mamma mia, è Meret però secondo me Meret
qua poteva fare qualcosa in più perché la tocca. Però là non si fa tirare. L'hanno fatto tirare con troppa tranquillità. L'hanno fatto tirare con troppa. Guarda, non c'è nessuno che lo pressa. Nessuno che lo pressa, tutto Meret che la tocca. Guarda come cambia la traiettoria. Però Meret non è tanto alta. Non è tanto alta, Meret poteva fare qualcosa in più. La mano tosta, guarda, era un po' fuori. Ma non si alza nemmeno tanto Meret. Secondo me vedi, non si alza nemmeno tanto. Deve spingere, non deve cercarla, voleva puntare. Voleva alzarla sopra la traversa, però stavano tutti tesi, visto che se ne andarono in destra. Sì, però se ci andava col pugno. No, ma lì la voleva alzare. Era forte, stava un po' fuori dai pali. Allora la voleva alzare sopra la traversa. Non si fa. È tutto da rifare allora, tutto da rifare. Poi qua è come un po' noi domenica se segnavamo con l'Atalanta, poi loro si sono intrancati. Intanto Olivera, qui c'è Kvaratskhelia, palla per Scott, saltato Çalhanoğlu, Bravo, messo giù. Ce l'hai il cartellino in mano? No, Niente. no, non ce l'ha il cartellino in mano. Ginocchio e ginocchio hanno fatto ginocchio e ginocchio. Lo sanno quelle pietre che tirano. Sì, cioè stoppete girate. Mamma mia. Se non iniziamo un po' in Napoli, su 1-0 prima tempo, sai, non mai di nuovo. Però. Vediamo. Vediamo, c'è ancora un minuto di tempo per dargli secondi. Buon Vittorio Bernardo. In casa. Cosa hai fatto, Vittorio? Io pensavo che stessi andando a fare quel servizio, nel frattempo Meret. Dopo. Ah, è pick. C'è Kvara, poi Scott. Fallo. È fallo su Scott. Fallo su Scott. Sì, mancano 20 secondi più il recupero al termine del primo tempo. Ma forse fischia pure il 45 senza. Un minuto di recupero ha dato. Un minuto di recupero. Vabbè, forse perché c'è stato Attenzione a Politano che la mette in mezzo Lukaku. Anticipato Lukaku. Ancora noi. Bravo. Vai. Vai Olivera. Proviamoci. Palla che fa girare il capitano Di Lorenzo. Poi Scott McTominay ancora per Politano. Ormai ci avviamo verso teniamo palle e non andiamo al la fine di questo primo tempo che vede il Napoli pareggiare 1-1 dopo il gol del vantaggio messo a segno dallo scozzese Scott McTominay. Çalhanoğlu ha trovato il gol. Lukaku la difende Lukaku. Kvara Acerbi che è andato proprio a spingerlo. Kvara da dietro Dumfries. Finito. E finisce qui. Finisce qui il primo tempo. Squadra negli spogliatoi 1-1 a San Siro. Francesco. Peccato. Ti aspettavi di chiuderlo, magari gioivi? A 3 minuti dalla fine mi aspetto un po' di attenzione e non far tirare E invece? Va bene, però ancora a protestare e lui ha fatto lui fanno. Lui chi, Ciro? Acerbi su Lukaku. Protesta, che tiene da protestare? Diglielo. Buon Napoli però. Buon Napoli. Ottimo, sì. Al di là proprio solo del gol. Conte l'ha preparata bene, perché fino al gol del pareggio l'Inter sembrava in difficoltà. Sì, stavano un po' nervosi. Poi invece il gol di Çalhanoğlu forse li ha un po' sciolti, no Domenico? Sì, quindi ora entreranno comunque nel secondo tempo con una testa diversa. Sarebbe stato meglio finire in vantaggio, però. Quando stavamo venendo ho detto l'asso nella manica. Speriamo. Voglio sapere pure l'asso nella manica, ve l'ha detto. È banchina. Sempre Neres. È brasiliano Neres. Ti piace Neres? Io spero che fa il gol della vittoria.
Quindi vinciamo. Certo. 2-1. La vittoria. Vinciamo 2-1 gol di Neres. Teresa che ti dice? Vittorio Teresa, che ti dice Teresa? Mandiamo messaggi, dice che la sto chiamando. Ah, sì. Magari vede il numero, non Aspetta, può essere. il numero stesso. Facciamo la carambata. Ciro, quindi solo Neres nel secondo tempo. No, vabbè, comunque i cambi ci dovranno essere, non credo che giocherà con tutti gli 11 iniziali. Mi aspetto pure, può darsi pure che metterà la porta un quarto d'ora. Lobo? Lobotka. Vabbè? Io mangio parole. Lo mette allora, dici? Quindi mette Lobotka e Neres. Pensi di sì. Domenico si tocca la barbetta. Dipende da come si mette la partita. E come si mette secondo te? Spero bene per il Napoli. È normale che stiamo a pettinare le bambole. No, sarà una partita tirata fino all'ultimo secondo me. Io non mi aspettavo un Inter così nervoso. Dopo Sanno più... quando sono andati in svantaggio hanno iniziato più a nervosi accusare loro. il colpo. Più nervosi loro che noi. Perché ci vogliono superare, Ma devono fare i conti con Conte. Le battute. Ti piace? Dì la verità, questa ti è piaciuta? Comunque nella chat ufficiale del Napoli Club Cagliari sono tutti contro Meret. Perché? Era quasi troppo scarso. ci arriva, però con la mano doveva essere più dura. Meret poteva fare meglio. Purtroppo quello è il portiere di una squadra forte. Non fa una parata. Pochi tiri, La parata ma prima, quello... la parata prima però con una qualità l'ha fatta. l'ha fatta. Quello l'ha fatto. Ma non so perché a Napoli c'è un Meret, ce l'hanno dopo. Però ha fatto pure la direzione strana. Si è allargata. Ma lì uno non deve dare la possibilità di tirare. No, devi andarlo a prendere al limite dell'area di rigore. Gilmour invece... Io l'ho detto subito, guarda, sta solo, poi chi è proprio Sciano? Cioè qualcun altro no. Scusa, Giro. Come? No, non abbiamo capito chi è. Come si chiama? Mamma di tutti. No, voglio sapere come si chiama. Akan? Akan Sukufetta era No, Akan Sukudu, quello era un altro. Come si chiama questo? Leggi. Ma non mi interessa. No, a me sì invece. No, voglio sapere come si chiama, Ciro. È turco no? È turco, sì, ma come si chiama? Akan? Shalanoglu, con la Shalanoglu. Ce l'abbiamo? Gennaro. Ah, abbiamo Gennaro, andiamo al telefono. Ciao Gennaro. Ciao Ciro. Puntualmente, vedimi negli intervalli, chiamo sempre, saluto te e gli amici dell'azione. Niente, cosa dire di questo primo tempo? Il Napoli ha dimostrato di non subire, diciamo, questa sconfitta che abbiamo avuto domenica scorsa. È ancora in palla, quindi automaticamente non sta soffrendo troppo l'Inter, anzi al contrario mi pare che è l'Inter che ci sta soffrendo un pochettino a noi. Peccato per quell'azione che è intervenuto Acerbi là in scivolata, perché quello poteva essere il 2-0 e staremmo parlando di un'altra cosa. Comunque mi aspetto un secondo tempo ancora all'altezza di questo primo tempo. Qualche sostituzione va fatta, io vorrei vedere anche un po' Lobotka, perché se non l'ha messo dal primo minuto almeno farlo vedere, anche se Gilmour sta giocando bene, non è nulla da eccepire. Però ti ripeto, io vedo un Politano più, diciamo, portato alla difensiva che a scacciarsi qualche volta. L'unica volta che l'ha fatto si è creato qualche problemino. Non mi dispiacerebbe Neres sì. al momento opportuno, perché vedo che la difesa dell'Inter è un po' lenta, con gli scattisti, infatti stasera Kvaratskhelia li sta superando un po', perché sta subendo come al solito i soliti falli, però li supera spesso, quindi loro quando trovano un attaccante che va in velocità li vedo un po' fermi. Speriamo nel secondo tempo. Ti saluto.
Ciao Gennaro, grazie. Buon proseguimento. Ciao Giro. Ciao, grazie per aver chiamato. Per me è errore di Meretto. Sì, per me è errore di Meretto. C'è poco da dire, Ragazzi, però io dico sempre che l'errore proviene sempre dall'inizio. Là si doveva chiudere. Mi sta aspettando, ci sta aspettando. Ci sta aspettando, Vittorio, ci sta Vai con aspettando. Carramba che sorpresa. Vai Vittorio, vai, Carramba che sorpresa, Vittorio ci sta aspettando. Ci aspetta. Vittorio sta per telefonare a chi sei tu, ovviamente facciamo la carrambata. Chi sei tu? Ciro, sei pronto alla carrambata? Sei pronto alla carrambata, Ciro? Facciamo Ciruzzo che sorpresa. Niente, se no chiamano Niente, su un altro numero. ma non risponde nemmeno adesso. Ma non stava Eccolo. Ce l'abbiamo. Da Cagliari a Napoli, da Monte come si chiama? Da Capomiseno a Cagliari, da Teresa a Ciruzzo. Ciao Teresa. Ciro bello, Ciao, che Teresa. sono bello. Come va? Non sapevi, Ciao. Ciao Hai visto a tutti. Antonio che sorpresa state ha fatto? combinando? Ciruzzo che sorpresa abbiamo fatto. Uè, Ciro Hai visto che Palmieri. sorpresa che ha fatto Antonio? Uè. Pronto? Ci senti? Pronto, ti sentiamo. Uè, non ti sento molto bene. Noi sì. Noi sì. Mi senti... Com'è la mia voce in diretta? Benissimo. Bella? C'è un po' di ombretto che un po' si è sciolto, però va bene qua. No. Si sono spostati i capelli. Fa niente, li rimetto a posto. Togli il ciuffo davanti agli occhi. Va bene, fatto. Fatto, ok. Tutto bene? Abbiamo Ciruzzo qua, Ciruzzo che sorpresa. Ah, Ciro. Tutto bene? Hai visto che bella compagnia, eh? Sì. Eh? Mi sono portato anche mio figlio e un amico di mio figlio. Però Teresa è venuto vestito leggero, aveva un maglione, il giubbotto, il maglione, la giacca della tuta, la camicia a maniche lunghe e si è messo pure la maglietta sopra del club. Anticipate Natale. Uè. E il presidente Rostà? Presidente? Sta qua. Non lo sento, come mai? Sta qua. Come? Prima impazzito, in piedi, si è alzato, lui è basso, un po' che arrivava con la testa sotto al soffitto. Quando ha segnato il Napoli, voi avete esultato a Cagliari? L'altro posto ci hanno sentito fino in via Roma. Ah, vi hanno sentito fino in via Roma. E questo è un bene o è un male? È un bene. Vabbè, adesso vediamo il secondo tempo, dai. Ce la facciamo secondo te? Ce la dobbiamo fare. Teresa, una domanda. Pronto? Teresa? Pronto? Uè. Ma cosa hai portato stasera al club? Azza. Casatiera, cosa hai fatto? Magari, no, oggi no. Oggi lo sai che ho fatto sciopero? Perché mancava il presidente, perciò. Gli ho fatto fare uno stacco. Mancava il presidente, perciò. Però la pizza l'avete mangiata? La pizza è arrivata buonissima, l'abbiamo già mangiata. Ci hai mandato la pizza? L'abbiamo già mangiata. Ma hai mandato le pizze? Ma non è che mandate le pizze a Cagliari? Vittorio, ma scusa, ma hai sbagliato, hai mandato le pizze a Cagliari. Teresa, qui c'è anche Domenico che fra 2 ore e 17 minuti diventa lunedì. Ci dobbiamo rivedere settimana prossima. Vuoi salutare? Ciao Teresa, ciao. Ciao Domenico. Te lo ricordi? È tuo nipote. Piccolino. Era piccolo, ma è cresciuto. Lo so. È diventato domenica sera adesso. Teresa, me lo gridi un bel Forza Napoli e ti salutiamo. Sempre, Forza Napoli. No, aspetta, me lo devi gridare, che è sta muscia lì? Me lo devi gridare. Ma non posso qui. Perché non puoi? Stai in mezzo agli Juventini. Napoli.
Non si è sentito. Non abbiamo capito. Pronto? Sì, grida Forza Napoli. Forza Napoli! Oh, ciao Teresa! Buonasera a tutti, buonasera. L'ovazione del club Napoli Cagliari, ovviamente il saluto alla consigliera Teresa che si è mangiata le pizze che noi ovviamente abbiamo mandato a Cagliari, e invece di farle arrivare qui Vittorio si è sbagliato. La pizzeria c'ha pure l'aereo qua lui. Sì, no, ma qua è... No, ma quella la pizzeria qua è quella che sta collegata con Cagliari a Via Roma. A Via Roma sta collegata e subito le porte. Che vi aspettate nel secondo tempo? Un altro gol nostro però. Un altro gol, basta che finisce così oppure... No, se finisce così... No, se finisce così è una beffa. Come stiamo giocando, assolutamente è una beffa. Quindi il Napoli è in palla e deve assolutamente portare i 3 punti a casa. L'importante è che continua così. Francesco, però mi fai una cortesia. Ti stai un poco zitto perché cioè tu oltre a tu stai una capata, ma poi dici solo sì, dici ogni tanto dici no, cambia, dici qualcosa. Sono osservazioni. Continuare su questa linea. Napoli ha impattato bene la partita, ha cercato di pressarli alti, ha mandato in difficoltà i centrocampisti. È riuscito a segnare, poi è stato un episodio questo. Perché Domenico alla fine quello è stato un errore di Gilmour che non va a pressare su Cialanoglu, lui controlla poi una botta e poi Meret ci fa il suo. Meret fa il suo, però fino a quel momento l'Inter non era stato per nulla pericolosa. Diciamo che io mi aspetto un Inter nel secondo tempo sicuramente più aggressiva, che cercherà di portare a casa la vittoria. Il Napoli deve essere bravo a chiudersi e cercare di ripartire e trovare come nel primo tempo qualche occasione per chiuderla. Allora, io devo fare un saluto. Allora, c'è mio cugino Gennaro che mi scrive, mi dice: mi saluti il grande amico Armando Vetrò. Ma solo che Armando Vetrò c'ha il problema. Perché è milanista. Lo salutiamo lo stesso. Vabbè, ti salutiamo. Ciao Armando Vetrò, lo salutiamo. Ciao. Anche se sei milanista, non tutte le ciambelle nascono col buco, però ce ne faremo una ragione. Puoi sempre cambiare. No, però lo sai che a me questo processo di napoletanizzazione poi dopo non mi piace. Cioè, sei milanista, basta. Per un errore di gioventù magari. Sì, hai sbagliato. Hai detto per la prima volta Forza un altro nome, non Napoli. E mo te lo tieni. Però una cosa, sì, Cino, dimmi. Napoletano. Se fa sicca ma non muore. Questo. Vabbè, ma questo lo sappia, si sta scaldando Giacomino nel frattempo. Hai visto, sei chiamato. E al posto di? Al posto di Politano. Politano dici? Sì. O al posto di Meret, suggerisce Vittorio. Al posto di Politano. Ma che stavamo dicendo, scusami, prima di vedere Giacomino? Ti hai scusato? Siamo anti-juventini, no, sono dalla nascita, milanisti, cose. Però salutiamo Armando Vetrò, che lo salutiamo, che noi siamo sportivi. Poi se era di juventino non... Ma secondo voi abbiamo giocato più a sinistra che a destra? Abbiamo giocato più a sinistra che a destra. Ma perché a destra tu hai Di Marco. Perché Di Lorenzo è bloccato. Ma anche Politano non è che... Però Olivera e Cavascelia. Come? Come? Clara. L'ha chiamato Cavascelia. Cavascelia. Ti mangia. Tieni fame. Vittorio, a che punto siamo? Sta tornando da Cagliari. Sta facendo il reso. Che ci porti? I cartoni vuoti? Ci porti. Ciò che hanno mangiato. I cornicioni. I cornicioni. Nel frattempo stanno per rientrare le squadre sul terreno di gioco. Napoli che è sull'1-1. Napoli che è riuscito a sbloccare il punteggio con un bel gol sugli sviluppi di calcio d'angolo, con Scott che ci ha messo lo zampone. L'aspettavate l'impatto di McTominay sul campionato? Comunque positivo, anche se devo essere sincero, io mi aspetto di più ancora, perché l'ho visto non ancora in forma.
l'ho visto nelle gare anche di Milano col Milan, con l'Atalanta, ho visto un po' scarico come Lukaku. No, quello sì, perché è uno che corre, però non lo so, io aspetto il palo, il tiro, l'occasione l'ha avuta. Però diamo di tempo, un po' di tempo. non tanto però, perché siamo alla 12ª giornata. L'Inter l'occasione, però con un po' di Coppa di Merito, noi domenica il palo di McDonald's. È quella la differenza. Proprio tutta secondo me. Poi può darsi che perdiamo pure 3-1, però in ogni partita si vede qualcosa di McDonald's. Quindi stiamo parlando di un giocatore che viene pure dalla Premier, ritmi altissimi. Ma Ciro, ma dove ce l'hai il microfono? Qua? L'hai mangiato? No, sì, per non ti accasciare, perché sennò, a parte che non sentiamo te, ma Domenico proprio veramente poi lo sentiamo lunedì. Perché sta parlando Simone Inzaghi all'intervallo. Infatti, come mai? Questa è strana come cosa, È una novità. perché di solito parlano i calciatori all'intervallo, e invece adesso ci darà un po' di rigori dubbi. c'è questa cosa strana proprio. Simone Inzaghi, l'allenatore che parla all'intervallo, pronti a ripartire col secondo tempo con Romelu Lukaku. Sul pallone si attende nuovamente il fischio dell'arbitro. Dai. Fischia l'arbitro, Yammo Ayu, Magna Mancel, Anghissà per il capitano Giovanni Di Lorenzo, mentre Domenico accanto a me ha fatto che è sceso lui in campo, sudando 7 camicie di jeans. Il nostro Domenico. Lukaku di testa, la gira in qualche modo malissimo, però arriva Politano alle spalle di Di Marco, d'esterno per Di Lorenzo contro tutti, Bastoni si butta a terra e l'arbitro dà il calcio di punizione. La prima cosa che ho notato Di Lorenzo all'attacco rispetto al primo. Di là invece chi c'era a sinistra? Olivera. No, davanti a Olivera? Cavascelia. Guarda che all'inizio c'è stato un po' di quando dovevano chiamarlo. Ma ancora oggi. Che vino. Ancora oggi. Cioè tu ne sei l'esempio. Quando stava a Napoli che segna, come si dice? No, io vorrei essere al Maradona con un gol di Kvaratskhelia all'annuncio di Decibel Bellini, però sentire singolarmente tutti i tifosi che chiamano, cioè a segnare non è un giocatore ma 50.000. Sono 50.000 giocatori diversi. Ognuno dice come vuoi. Nel frattempo c'è la palla all'indietro per Alessandro Buongiorno. Buongiorno Domenico, buonasera. Ha fatto tutto lui, cioè, ma è anche burlone il nostro Ciro. Cioè, ma abbiamo trovato la macchietta per Calcio Napoli 24. Stanno a posto. Ce l'abbiamo. Assoldato, vai. Assoldato. Politano prova Politano a servire Lukaku per Di Lorenzo si ferma, poi Anghissà ancora Di Lorenzo cerca d'esterno Politano, ancora Matteo, la mette in mezzo Matteo Acerbi, va a rinviare ancora Di Lorenzo, Anghissà, Gilmour per Politano dentro per Di Lorenzo, all'indietro c'è la Cialanoglu, c'è Billy ancora sul pallone, sbagliato l'appoggio di Billy per Rachmani e Barella. Serve un impalpabile Thuram fino a questo momento, anche lui palla per Dumfries, cerca Lautaro, controllo di Lautaro, tacco di Lautaro, si porta la palla sul fondo. Però qui il taglio c'era stato di Lautaro su Olivera, l'aveva perso. Olivera l'aveva perso. Se questa palla fosse stata di qualche centimetro più avanti, Lautaro non la stoppava. Probabilmente avrebbe calciato e Meret qui avrebbe. Adesso Antonio non è più rosso in faccia tanto, ma sulle orecchie è diventato rosso. È la lampada. Ma allora aspetta, la lampada è là perché ti sei abbronzato l'altro orecchio?
Per irradiazione. Irradiazione, passa tra i capelli. Figure, vai, hai pensare di essere più clamoroso. Assolutamente. Buongiorno per Politano, in verticale per Anghissà, in scivolata, Bastoni prende palla, gambe e tutto, Rachmani libera l'area, Di Marco pressa Di Lorenzo, c'è fallo, sì, e Inzaghi si arrabbia tantissimo. Ho preso la palla ma anche i piedi e la schiena. Siamo attenti, perché se iniziamo a protestare, Bummete. non rischiamo mai. Un colpetto qui c'è stato. Buongiorno. Vabbè, ma su Qui invece vabbè, ma che? no, ti hai buttato. Ma per piacere. Lautaro si è buttato. Niente di niente. Dai, con Rigorino. Però stanno iniziando a protestare ogni contatto, su ogni Sì, si vogliono dare pressione all'abito. Rachmani all'indietro per Alex Meret nell'area di rigore, 50 sul cronometro. Noi fra qualche minuto ci facciamo il giro dei club, sempre Nola e poi Leverkusen. Mkhitaryan in verticale, Dumfries prova a passare davanti a Buongiorno, non ci riesce. Se qui è scivolato, ma speriamo non si sia fatto nulla. Speriamo di no. Speriamo non si sia fatto nulla. Qui è rimasto a terra il piede. Qui si è girato un po'. Quando ha fermato la palla. Vediamo. No, ci fa vedere lui che si dispera per il calcio di rigore, ma non. Buongiorno per ancora a terra, No, speriamo di no. Distorsione. La caviglia. Speriamo di no. Distorsione brutta. Non deve succedere. Madonna. Ce la stiamo dando già per finito, Buongiorno. No. No, però Magari salta la nazionale, si riposa, ma. Salta la nazionale, si riposa, ma adesso continua a giocare, no? Vediamo. Ancora a terra? Vediamo che succede. Ancora a terra? Mani in faccia? Ma rimane pure fuori che non batte il faccia, dai. Un po' di ghiaccio, vediamo. Si scaldano la Spadoni e Mazzocchi. Perché Di Lorenzo potrebbe andare a fare il centrale. Speriamo di no. Anche Olivera però. Figurati che bella, Ancora a terra, che bella fiducia c'ha dei centrali che stanno in barca. Giochiamo in 10, Attenzione a Di Marco dalla bandierina, la mette in mezzo, colpo di testa di Anghissà. Palla che rimbalza contro area Acerbi, attenzione Acerbi. Si butta a terra. All'indietro per Barella, il controllo, la mette in mezzo, prova Lautaro, la rovesciata arriva Di Marco. Mamma mia. Il palo esterno. Palo esterno, secondo me palo esterno. Vediamo nuovamente Di Marco, botta palo e palla sul fondo. Palo esterno e palla sul fondo. Se andava in porta rischiava pure di segnare. Non ha tirato nemmeno bene. Una toccata niente, non può dare l'angolo. Tocchi nella tre quarti. C'è Di Marco 325 contro De Ketelare 2,86. Cioè netta la distinzione, c'è dimostrazione che Di Marco, pur essendo un terzino, cioè lui soltanto davanti sta. Buongiorno ancora pure. Sì, che Anghissà in questo momento fa un po' il centrale. No, eccolo lì, è lui. È rientrato? No. Sta andando verso il centrocampo, se corre è lui, buon segnale. No, ragazzi, quello è McTominay al centro. No, Adesso sta, eccolo lì. Adesso sta rientrando, eccolo lì. Col braccio, con il polso sinistro fasciato. Sì, sì, sì. La mano se l'aveva fatto male. Il polso lì, il polso. Bastoni, attenzione. No, già fasciato da tempo. Mkhitaryan. Sì, è stata la caviglia. Palla per Dumfries. È rientrato, quindi... Poi Çalhanoğlu. Barella. Mkhitaryan. Inter che è salito. Che Olivera in nazionale ha giocato centrale. No, a chi se lo dimentica? Però Francesco, Inter che ha spostato il baricentro in avanti, Napoli che non riesce ad uscire più. Sì. Me l'aspettavo un po', Mo farà un po' la mossa a sorpresa. Quel gol allo scadere gli ha dato un po' di fiducia.
Si chiama Francesco. Ti chiami Francesco? Hai cambiato nome? Anche il mio pensiero, sono d'accordo con Francesco. Ah. Cervi continua a fare palle e non fischiano sul niente. Cioè, Anto, per piacere, portamelo sempre. Cioè, voglio Ciro qui tutte le partite. 12 contro 10. 12 contro 10. Ma come? Ma come? Attenzione, Coscia di Buongiorno. E davanti Lukaku non c'è. C'è Olivera addirittura davanti. Qui bruttissima palla. Rientra Mattias, Anghissà, ancora Lautaro, Anghissà contro Thuram, contro Dumfries, contro tutti. Poi Kvara alza. Politano ci arriva. Ci arriva Matteo contro Bastoni e Dumfries, anzi Di Marco. Fallo per noi, gonfia la rete. Giallo. No, ma non giocatore, qualcuno Inzaghi. Inzaghi? Sì. Per proteste? Ammonito Inzaghi? Sì. Eccolo, Sì. si è seduto Inzaghi. Sì, assolutamente Inzaghi. Sbattiti. Non stai nella Juve, solo la Juve può fare questo. Ecco, guardate. Già con la mano. E poi per il calcio. Vabbè, ma quando l'ha tirato con la 55esimo, firmi per il pareggio. Io voglio vincere. Io no. Io gioco sempre per Io voglio vincere. Io gioco sempre per vincere. Poi dopo Messaggino da casa. È ora dei cambi. No, a presto. È presto. È presto per i cambi? Sì, è presto. Assolutamente. Ecco, Quindi niente, non volete cambiare? No. Per ora no. Ora no, Neres non lo vogliamo mettere ancora. No. Però doveva segnare il 2-1 Neres. Poi segnerà poi alla fine. Ha fatto pure l'occhiolino, tanto poco. Ma è il feeling. Antoma, bellissima palla. attenzione, Kvara se ne va. Bastoni Bellissima, però. all'indietro per Sommer. Poi Acerbi. Bastoni. Lautaro spinto da Rachmani, l'arbitro lascia giocare, c'è Di Lorenzo. Napoli di personalità comunque, Napoli che lo scorso anno è stato veramente da dimenticare ogni partita, invece adesso con Conte si vede un Napoli che gioca con personalità. Sì, poi giornata storta come quella con l'Atalanta, Antonio, no? Ci può stare. No, storta, niente, non fa mettere una scopa, cioè. Antonio, no? Francesco. Sì, come hai detto tu abbiamo una garanzia questa. Aspetta. Attenzione a Thuram. Occhio qua Lautaro. Grande Palla nostra, per Buongiorno. Alzati. E cammina. Messa in fallo laterale da Kvara. Gioco. No, non l'ha messa ancora. Mettila fuori. Adesso sì. Niente, Ciro, niente. Non è fallo. È caduto da solo. È lui che fa fallo. È lui che fa fallo su Buongiorno. Su Buongiorno. E meno male che Buongiorno è riuscito ad alzare il piede, se gli finiva sotto. Vero Ciro? Cioè. Sì, vero. Ma che deve parlare non parla. Ci hanno apparato, dove Ciro più Ciro qua. Ciro al quadrato. Ciro al quadrato. I due secchi. Siete una potenza. No. Antonio, allora non facciamo sostituzioni. Assolutamente no, è presto. Presto. Come sta giocando Gilmour? Sta giocando. Sta giocando, lo sappiamo, ma come? Attento. In una posizione difficile. Antonio non si esprime, cioè è concentrato. Sì. No, tanto c'è Francesco. No, anche perché tu all'84esimo devi rispondere a quella domanda. Lo sai che devi rispondere a quella domanda. Lo hai detto tu. Dopo il 90. Ha detto all'84esimo. 84esimo.
84. La registrazione? O era il sesto e ha detto fra 84 minuti. Infatti. Quindi al 90°. Ecco, È pronto Stanislav. E aveva detto l'ultimo quarto dura 20 minuti. Fuori Billy. Sicuramente. No, può darsi che ci sorprende, toglie anche il sabato. Ma Ciro, allora ti è arrivata già la comunicazione che c'era il cambio? Io c'ho il cellulare in panchina. C'ho il cellulare in panchina. Dentro Stanislav, fuori Billy. Fuori Billy. Dentro Stanislav che torna sul terreno di gioco dopo un mese. 4 partite saltate e poi se ne va. Vabbè, è giusto, dai, 30 minuti. Poi se ne va con la nazionale. 30 minuti ci stanno. Conte Bravo. va a dare il 5 a Billy. Entra Stanislav. Probabilmente questa è stata pure una mossa per premiare Gilles. Noi stamattina abbiamo fatto vedere un video dopo la rifinitura di Lobotka, un pochino dolorante ancora, quindi bene non sta. Sicuramente scende in campo col riscaldamento fatto, magari avrà preso qualche antinfiammatorio. Bellissimo l'azione di Politano. Bellissima l'azione, ne salta due, Barella e Di Marco. Poi Di Lorenzo in verticale lungo per Lukaku, anticipato un'altra volta. Sì, ma lo stava aspettando. Cioè, tu devi andare incontro al pallone. È l'ABC. Ma lo conoscono bene. Cioè, Acerbi c'era compagno di squadra. Lo conoscono bene. Scott porta sul pallone. Sale Scott McTominay, 3/4 offensiva per il Napoli. Stanislav scambia con Scott. Ancora Stanislav, ancora Scott. Questo pallone fatto girare verso Amir Rahmani. Anghissà a destra trova Matteo Politano che tocca all'indietro. Andiamo dai club, Vittorio, ti va? Andiamo a Nola, andiamo a vedere che fanno gli amici di Nola. Nola! Li vediamo noi a Nola, sempre lì. Li vediamo ma loro non ci sentono. Andiamo all'Leverkusen allora. Andiamo all'Leverkusen. Eccoci, ce l'abbiamo. Allora, siamo al 62esimo. È un Napoli che adesso riprende ad uscire dalla propria metà campo. L'Inter dopo il gol sicuramente un pochino meglio. Allora, il problema è che il Napoli è troppo contratto, non riusciamo a tenere palla, facciamo tantissimi errori al centrocampo, perdiamo palle, Lukaku non riesce a fare nessuna sponda e Kvaratskhelia è troppo evanescente, non riesce a incidere, spesso e volentieri sbaglia dei passaggi determinanti. Stiamo giocando con 4 uomini in meno, 4 uomini decisamente sottotono e non è facile. Ciro, che ne pensi in realtà di mettere un Simeone che vada più a prestare sulla prima giocata loro? Io sono d'accordo, io farei uscire Lukaku. Perché è stato un po' troppo statico, almeno qualcuno che va a correre dietro il pallone per dare un po' di pressione alla difesa dell'Inter ci vuole adesso, sì. Perché Kvara comunque non sta riuscendo ad esprimersi al meglio. Sono d'accordo con gli amici di Nola. Andiamo anche all'Leverkusen, andiamo da Luca a vedere che cosa ne pensa lui. Luca è tornato Stanislav Lobotka. Io però la penso un po' come gli amici di Nola, farei uscire Lukaku dentro Simeone. Ma andrebbe bene anche Neres al posto di Kvara, magari un po' più di punzezza. Lo stanno chiedendo molto bene, magari Neres potrebbe riuscire a dare qualcosina in più, però c'è ancora molto tempo, la partita è ancora aperta, è tutto aperto. Partita ancora aperta, dicono all'Leverkusen. Antonio, lui che pensa?
Sì. Ci fidiamo dei nostri ragazzi. Luca, che dicevi? Ci fidiamo dei nostri ragazzi, forza Napoli. Crediamo nei nostri ragazzi, dice. Anche noi ci crediamo. Grande Ciro. Ciro uno di noi. Inter intanto in possesso del pallone. Domenico, dobbiamo salire. Dobbiamo salire, sì, sicuramente. Dobbiamo alzare un po' il baricentro. Magari l'inserimento di Lobotka in questo ci può aiutare. Bravo. Magari qualche palla verticale. Verticalizzazione, cambio gioco, allargare un po' sulle fasce. Questo sicuramente Lobotka lo sa fare, sappiamo come lo fa bene. Vediamo se riusciamo in questi ultimi 25 minuti. La butto lì, non lo so, poi magari mi sbaglio. Fuori Anghissà, McTominay abbassato a centrocampo, Raspadori alle spalle di Simeone. Due cambi. Guarda, Lukaku io ti direi e Anghissà. più fuori McTominay, dentro Raspadori. Quindi quasi un 4-4-2. Ma io penso che Ascot non lo toglie. Non lo toglie. Ma il secondo pallone. Sì. Allora, guarda questo pallone, Guardate questa azione. spalla, mani. Tocca qualsiasi cosa, tocca. Di entrambi, Non si è capito niente. Attenzione a Kvara. Ecco. Kvara la controlla bene. Kvara, aria, Kvara. Ma mettila bene, mettila davanti per Lukaku. Francesco, diglielo che doveva metterlo davanti. Con le 4 dita, mamma mia, con le 4 dita. Tu lo sai fare con le 4 dita? Magari lo sapessi fare. Non lo sai fare. Come Politano. Con le 4 dita. Dove andate a questo signore qui? Con le 4 dita. Quello che hai toccato era il muro. Questo signore. Ok, Maradona? Vabbè, ma guarda, se vuoi qualcosa dire, pallone, cosa mi ha fatto bene, c'è Vittorio che... Allora Vittorio, come si mette là? 4 dita. Vedi? Anche 3. Anche 3. Vabbè, ma lui ha 3 dita, le famose 3 dita. È professionista. Vittorio è forte, mica come Emanuele. C'è Di Marco che tiene il pallone, poi Bastoni. Det Black dice: mamma mia, pure tu Kvara. No, Kvra. Ma che è passato? Che è passato? Non lo so, Ciro, vuoi rimproverarli? No. Rimbrotto. Più o meno il gioco suo è quello, solo che non ha qualche spunto di suo che fa di solito, però secondo me la partita in questo sempre momento comunque raddoppiato o triplicato forse ci aspettiamo sempre tanto da Allora, ma è normale che ti aspetti tanto da Kvaratskhelia, perché è il giocatore che in questo momento dovrebbe fare la differenza, altrimenti così li vuoi 8 milioni di euro. Eccoli. Neres, Mazzocchi, poi Simeone, Spinazzola, Simeone e Raspadori pure. Sì. Ci sta. Possono entrare 4. Ne possono entrare 4 perché il Napoli ha fatto un cambio che è Lobotka. Ovviamente vediamo le sostituzioni in base a come li fa. Se la vuole proprio vincere o vuole però se sta, attenzione a Thuram, Di Marco, mamma mia, Meret subito giù e poi la butta fuori. Politano subito giù, Meret qui, subito giù. Attenzione. Sì. Battaglioso. Vabbè, forse quella parata, come ho detto io, lui credeva di alzarla sopra la traversa. Però ci è andato male. È riuscito. Ma è la terza volta però. Attenzione qui. Qua subito l'ha fatto col Milan, che poi il gol fu annullato. L'ha fatto con l'Atalanta, l'ha rifatto stasera con l'Inter. Il gol di Lockman. Sì, di Lookman, sì. Di chi, scusa? Di chi? Come? Lockman, chi è Lockman? Un gioco che tu No, quello è Pac-Man, non è Lockman. Cioè, stiamo facendo una misca Francesco. Aiutatemi per piacere. Ma dove l'hai trovato, Antonio? Massimo da la partita. Hai visto, Ciro? Cioè,
che qualità. Quando Antonio oggi mi ha detto, anzi ieri mi ha detto, siamo in 2, forse 3. Poi stamattina mi ha mandato un messaggio e mi ha detto siamo in 4. Vabbè, non ti preoccupare, ho detto, vi stringete sul divano. Ci stiamo, dai. Il quarto chi era, mo? Io, quarto era Tu, io. si sembra tu, Francesco. Infatti sono l'ultimo. Cioè, non dici una parola. Ti sei aggiunto per ultimo. Ma che si è venuto a fare? Diciamo alla fine. Diciamo scherzare. Vediamo. Scherza. Anche perché siamo al 69esimo e fra 21 minuti il nostro Antonio si deve esprimere. Deve dirci la sua. Eccolo. Lukaku perde un altro pallone. Io Lukaku l'ho preso al fantacalcio e il fegato si sta facendo proprio, cioè, tutte crocette, ogni partita è una crocetta. Attenzione a Di Marco, Rachmani la spedisce lontano, meno male che Scott c'è, perché c'ho anche Scott. Meno male che c'è Scott. Meno male che Scott c'è. Io l'anno scorso ho vinto la Champions del fantacalcio Wanama. Hai pappato un bel po' di dindini. Non per niente il presidente. Non per niente il presidente. Premi, contrapremi, cose. Montepremi quant'era? 1 milione di euro? No. Per divertirsi. No. Vabbè, però hai vinto la Champions. Però ho vinto la Champions. Cioè tu puoi dire di aver vinto la Coppa dalle grandi orecchie. Al fantacalcio. Hai vinto più tu che il Napoli in Champions. Politano, attenzione a Çalhanoğlu. Ciala in verticale, poi c'è Lautaro, Thuram, Di Marco ancora, Di Lorenzo in scivolata, ci arriva, la butta fuori. Simeone e Neres devono entrare, dice Luciano Mancino. È fuori gioco, Fuori gioco, sì. Controlleranno? Niente. No, calcio d'angolo. Altro che fuori gioco. Calcio d'angolo. Vediamo un po'. Attenzione, secondo Meret a blocca Alex. Palle alte sono tutti no, ultimamente Meret pure l'Alessio, ricordi ai primi tempi non uscì. La busso campanile. Kvara prova. Attenzione. Ha fatto la battuta. Ha fatto anche uno showman. Attenzione. È uno showman, Ciro. No! Attenzione Anghissà. No! Ma come rigore? Cioè io non ci credo, non ci credo. Guarda, aspettava nel momento. Non ci credo comunque. Di Lorenzo non può intervenire manca il scherzando. Ma dove sta? Dove sta il piede? Ma fatemi capire. No, ma giù. Il VAR deve togliere, il VAR deve si danno il suo rigore. Secondo me invece lo dà. No, guarda che alza la gamba. Alza la gamba e lo mette sullo spinco. Già sta accadendo. Sono d'accordo con Ciro, Già sta accadendo, guardate questa. Già sta accadendo, guardate che stai sul ci ha fatto pure a masciato il primo tempo, secondo te. No, non è il rigore. Lo stanno richiamando al check in corso nel frattempo. Io non ci credo. No, pure in credo. Vabbè, così sembra dato ascolta, stava cadendo. Ho visto io, sta dicendo, la riamma, è finita, la riamma. Non esiste proprio. Hai visto, sta dicendo? Poi quello di Lautaro. Niente, ha dato rigore. Niente, guarda a Camara, stava facendo così. Sono convinto che è rigore. Guarda qua, stava già cadendo. Che è rigore. Guarda. Poi già è arrivato caduto. Ma che rigore è? Già è arrivato caduto, guarda. Cioè, ma sta già piegato. Ma già sta piegato avanti. Çalhanoğlu contro Meret, soltanto Sant'Alex. Ci può. Non sbaglio rigore, sono 19 consecutivi per la legge dei grandi numeri. Speriamo. Çalhanoğlu contro Meret. Volate sinistra, Meret. Çalhanoğlu contro Meret. Ingiustizia. Vai Sant'Alex. Mettici la manona. Parte Çalhanoğlu. Palo!
palo! Gesù Cristo è grande! Il palo, siamo in diretta. Cialanoglu, rimanete seduti, mi raccomando, se altrimenti entrate nella telecamera direttamente. Ricordatevi che siamo in diretta televisiva. La legge dei grandi numeri. Allora, mi fai una cortesia, Domenico? Domenico, mi fai una cortesia? Sì, ma mi fai una cortesia? Mi servono 6 numeri. No, cioè, se mi servono 6 numeri per forza. Ecco il gol vittoria. Adesso ragazzi la vittoria. Il gol vittoria. Arriva Politano, è l'arbitro da fallo. È l'arbitro da fallo. Guardate cosa Guarda Conte come se la tappiamo. Non esiste. L'arbitro da fallo. Guardate qua. Cialanoglu l'aveva baciato. Il pallone. Invece ha baciato il palo. Ti dico, se andava in porta, me detto lo prendeva pure. Non ci arrivava. Il rigore regalato, ci deve dire. Inventato. Non l'abbiamo detto. Però adesso dobbiamo fare il gol. Sì, no, adesso bisogna fare 2-1. Dobbiamo anche salutare Mister Mascotto e Gaetano Attianese. No? Salutiamo Mister Mascotto e Gaetano Attianese. Salutate ragazzi. Vai. Ciro, non vuoi salutare Gaetano Attianese e Mister Mascotto? Attenzione Anghissà. Anghissà! Non ci arriva di testa la sfida, soltanto c'è il capitano Di Lorenzo. Di Marco c'è il fiatone, vai. C'è Di Lorenzo, c'è Politano. Ancora Dilo Di Marco c'è già il fiatone. per Rachmani. Ci vuole l'amico tuo. Buongiorno. Amico mio qua sulla fascia. Di Marco c'è il fiatone e ti Sbaglia Scott. Regala palla a Thuram. Guardati le spalle. Non ti fa fare. Di Lore raddoppia di qua. La doppia. Chiudilo. Attenzione. Attenzione a Di Marco. Kvara. Esulta Kvara. Come se avesse fatto un gol. Kvara è andato a chiudere da quest'altro lato. È andato a chiudere Kvara. Angolo, qua angolo. Vende le borse a Castellammare, angolo. Questa partita mi piacerebbe con quella, per quello che ti ho detto io, al 90esimo. Neres al 90esimo. Così geli tutto San Siro, geli. Sotto la neve. No, non c'è la neve. No. Esce. Bastoni con le mani. E fuori nevica. Attenzione, via. Quelli aspettano tutti i contatti in area. Attenzione. Inzaghi ha esultato a calcio di rigore. È risultato troppo presto. Si è girato e ha detto l'arbitro me l'ha detto, non gli ho parlato. Che è successo? Cos'è ancora? Cosa è successo? Fuori Lukaku. Fuori Lukaku dentro il Ciolito. Fuori Lukaku dentro il Ciolito. Come mai Di Lorenzo sta parlando con l'arbitro? Forse è ancora del rigore. È entrato il Ciolito, il Ciolito dello scudetto essendo contro la Milan, in gol vittoria. L'area di Milano magari. È entrato da solo però. Sì. Quindi non ha fatto gli altri. No. Palla che termina in fallo laterale. Intanto salutiamo anche gli amici del club Napoli Leverkusen che hanno avuto problemi di connessione e quindi li salutiamo. Poi dopo andremo a salutare ovviamente anche gli amici del club Napoli Nola. C'è Anghissà, poi Politano. Sbagliato, il rimpallo l'ha favorito. C'è Thuram che la mette in mezzo. Lautaro aggancia. Buongiorno la spazza. Barella finta. Meret ancora. Poi il traversone. Dumfries non ci arriva. Questa volta si alza la bandierina. Fuori gioco. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. 77 della Smorfia come le gambe? Mkhitaryan era in fuorigioco, pure Di Marco. Pure Di Marco. Intanto vi comunico che è entrata una zanzara, gli studi di Calcio Napoli 24. Quella è la zanzara, la teniamo qua, ce la stiamo crescendo. Ce l'hai tu, vedi? Vai, Francesco. Francesco, te la vuoi portare a casa, Francesco? Ecco qua, c'era una volta la zanzara e non c'è più adesso. Non c'è più. Io devo salutare, allora, devo salutare la signora Angela che mi sta guardando, un abbraccio forte alla signora Angela, saluto ovviamente il mio amico Michele, il mio amico ovviamente
Pietro, Picardi ovviamente, papà e figlio, la piccola Angela, e l'abbraccio sempre forte fin lassù arriva assolutamente al signor appunto Michele Picardi. Un abbraccio forte a tutta la famiglia Picardi. Signora Angela, mi raccomando, ma dobbiamo fare gol, Dobbiamo salutare anche la maestra Rita Sannino, che salutiamo, fatto, abbiamo salutato anche la maestra Rita Sannino. Tanto ci sono mani nei capelli dei calciatori dell'Inter che sono in panchina, e c'è Cialanoglu che c'è Domenico, proprio mamma mia, c'è Domenico, per piacere non parla mai male di me, ti prego, solo cose buone. Mi raccomando, Domenico, per piacere, perché sei con me. Dopo dammi 6 numeri. Dopo dammi 6 numeri. Così te li giochi. Sì, assolutamente. Vinci qualcosa. Quadra in mezzo. Oh, Sommer. Oh, attenzione, Sommer stava andando a finire con tutto il pallone dentro la porta. Barella ha servito Di Marco, che è da quest'altro lato adesso. Attenzione a Barella che sale, si butta dentro Di Marco. Barella va traversone, Dumfries colpisce Buongiorno sul ginocchio, giallo, prima, quest'altro fallo è l'espulsione, poi non ha potuto fare, ha ragione Ciro. Cioè su Quara. Era Politano questo, sì, Politano. No, non è Buongiorno, no, Politano. Giallo per Dumfries. Poi già ti facevi il viaggetto, Dumfries. Ti facevi il viaggetto. Dove andava? Andava in Olanda, che non sta la sosta. Sta la sosta. Che fa freddo a Milano. Ci vuole una doccia calda. Bummete. L'ha beccato proprio in pieno. Si tocca il ginocchio con i tatuaggi. Pensa, gli ha cancellato il tatuaggio sul ginocchio Dumfries. A Ciro non gli è piaciuta questa, che non ha fatto nessun segno di... o non l'ha capito, o non l'ha capita, o... Attenzione. Battaglione, palla. Attenzione all'Inter con Barella. Sale Barella. Buongiorno. Ancora Barella, regala il pallone alla curva interista. Taremi e Zelinski per l'Inter. Taremi e Zelinski. A posto di? Beh, io penso che usciranno. Allora, intanto esce il numero 10, quindi Lautaro. Fuori Lautaro. Anche Dumfries forse per... Sì, dai, non anche Darmian dentro. Lautaro perché era, diciamo, in ombra. Sì. Lautaro non pervenuto stasera. Meno male. Meno male. Non ha capito, si abbassa, cerca di guardare i numeri. Ma non li mettono in alto i numeri? Non lo so, forse. Ma gliel'hanno anche detto, ce l'hanno detto anche lo speaker. No, è uscito Thuram. Ha guardato tutto. Anche Cialanoglu. Perché ha sbagliato il rigore e Dumfries. Di Marco. Di Marco. Allora faccio Dumfries c'ha la possibilità di non finire la partita. Sulla fascia di 82. O meno metà. Napoli niente, 82. Infatti, Napoli niente, 82. La porta è Simeone. Pensavo che questi cambi la vuole vincere? Perché no? Ha fatto le sostituzioni di ruolo. Di ruolo. Conte, attenzione qui. McTominay all'indietro. Buongiorno lo vedo un po' claudicante, però. Conte mo... non lo so. Questo punto Leggermente claudicante lo vedo. Però magari con Di Marco fuori. Buongiorno. No, a Neres. Con Di Marco fuori. Ma dobbiamo vedere campo. Infatti. Via quella palla sulla porta. Mkhitaryan, occhio. Zelinski carica. Poi apre a destra per Dumfries. Lautaro Meret. Lautaro alle spalle. Non c'era. Non c'era. Stiamo rivedendo. Fuori gioco. È il secondo questo. È il secondo fuori gioco non chiamato. Come mai non hanno fermato il gioco? Come fanno l'altro? No, però era fuori gioco. Ma ti dico una cosa.
Vai, Ciro, Se segnava. No, lo annullavano. lo annullavano, che l'avrebbero rivisto al VAR sicuro. Tu dici di no? Eccolo, fuori Politano, dentro Gonghe. È entrato Gonghe. Basta. Sì, terzo cambio. E abbiamo finito anche gli slot. No. Ne abbiamo fatti 3. 3 cambi, sì. 3 cambi, 3 momenti diversi. Quindi non... E quindi ha fatto 3 sostituzioni. Solo 3, non entra nessuno più. Te l'aspettavi, Ciro? Quindi non ci sarà Neres, non ci sarà... Però... no, chi lo fa? Ma Neres non entra. Nessuno a uno. Però può darsi che segna Gonghe. Gonghe segna. Gonghe. Ecco Lukaku in panchina, c'ha in testa... Aspetta, spera. Bagnato in testa. Di Lorenzo con le mani, Anghissà, Simeone, non ci è arrivato nemmeno Gonghe. Rachmani all'indietro, calcio di punizione. Calcio di punizione. Manteniamo. Io vi ricordo che al triplice fischio finale daremo la linea, saluteremo ovviamente i nostri club, i nostri amici qui negli studi di Calcio Napoli 24, daremo la linea a Pasquale Calciola e arrivano i pizza forse. C'è Cialanoglu, Barella, McTominay e Rachmani. Chi è il migliore in campo? Esprimetevi tutti e 4. Cominciamo da Francesco. Sicuramente McTominay. Chi? McTominay. McTominay, ok. Tu invece? Antonio? Ma io di quei 4 non vedo nessuno. Di il C'è la tuo. verità. Di il tuo. Chi è il tuo? Il nostro, dai. Mac, quindi McTominay. Io dico il signore qui, Rachmani, che ha fatto un'ottima partita, come diciamo fino ad ora ha annullato Lautaro. Vediamo. Cito tu? No, io pure sono d'accordo con Francesco. Mac pure lui. Quindi Mac. Sta, vedi, guarda, sta. McTominay, no, McKainà. Che dite, ma lo porta... Come? Lo porta... Non si sta vedendo però, sì. Pochi palloni ha toccato. Sì, meglio Gilmour. Eccolo. Adesso. Possesso palla 56% Inter, 44% Napoli. Attenzione a quel passaggio. Vabbè. Adesso cerchiamo di tenere una palla e di gestire questi qua. Meret la gira. Di testa è andato Olivera. Poi Lobotka ancora. La mette in fallo laterale. Rimessa con le mani. Del Napoli, 87 sul cronometro. Mancano 3 più del gol a fine primo tempo. Quindi? Non è sbagliato, dovremmo prendere noi qualche spunto. Eccolo qua, vedi? È già munito. Anghissà. Palla per Gonghe. Gonghe, Anghissà. Anghissà. Palla per Di Lorenzo. Giovanni, dagliela. Eccolo Anghissà. La mette, bastoni. Arriva la Lobotka. Gira per Kviccia Kvaratskhelia. Ancora qua. S'accentra. Poi Scott all'indietro. McTominay. Ancora buongiorno Rachmani. Di Lorenzo. Napoli che fa girare il pallone e fa girare l'Inter. Come allarga? È una bella partita. Sì, sono già diverse partite. Rachmani all'indietro per Alex Meret. Teniamo noi la palla, quello è importante. Sì, teniamo noi il pallone, il pallino del gioco. Simeone qui sbaglia. Arnautovic e De Vrij per l'Inter, quindi una punta fuori, penso Lautaro, eccolo qui, e poi De Vrij, probabile Acerbi, Si è stancato. no, Bastoni, Bastoni. Bastoni.
Li ha fatti tutti. Non Acerbi ma bastoni. L'Inter ne ha fatti 5. Il Napoli ne ha fatti 3 e basta. Dumfries con le mani. Zelinski alza il campanile. Di testa c'è andato Rachmani. Lobotka prova a toccare all'indietro per Olivera. Eccolo servito. Ancora Stanislav. Sbaglia l'appoggio Stanislav. Ottimo l'intervento di Mattias. Poi Scott. Barella gli si mette davanti. Arriva Anghissà a ringhiare su quelle gambe. Di Lorenzo subito davanti a cercare il Ciolito. Non lo trova. Sostituzioni esaurite e non solo le sostituzioni. Manca 1 minuto e 1 secondo all'annuncio ufficiale di Antonio. 3-4. Ancora non è stato detto. 3-4. Sono i cambi. Sì. Non ci sono state molte interruzioni comunque. Zelinski porta a spasso il pallone su Stanislav Lobotka. Trova davanti Taremi, poi Gonghe. Arriva Buongiorno. Il tacco di Lobotka. Stava lanciando Gonghe. Apertura verso Dumfries. Olivera lo mette in fallo laterale. Mancano 20 secondi, Antonio, Poi ti devi esporre. Attenzione a Barella. Fallo. Calcio di punizione. È ammonizione. Chi era? Sempre lui. 4 minuti di recupero. Calma. 4 minuti di recupero. Conte predica calma. Questo punto è oro perché il Napoli resterebbe in testa alla classifica, alla sosta anche di novembre. Con un solo punto di vantaggio su 4-5. un solo punto di vantaggio sull'Inter, 2 punti di vantaggio su 3 squadre, Lazio, Atalanta e Fiorentina, 25 e 3 punti sulla Juventus. Inter che si ha l'Inter è a 24, sale a 25. Hai ragione. Vanno 4 a 25, il Napoli a 26. Il Napoli a 26. 4 minuti di recupero. 4 di recupero e Antonio ci deve dire se questo Napoli è da scudetto. No, te la. Antonio ce lo deve dire. Fra 3 minuti. No, abbiamo detto al 90esimo. Calma. Questa superstizione parla al 94esimo. Perché prima sono intervenuto e l'Inter ha pareggiato. Quindi non è silenzio assoluto. Eccolo. C'è Darmian che gira il pallone all'indietro. Prova qua la Devrai. Palla in verticale, Buongiorno. Palla a terra. Poi Scott. Sale Scott, palla per Kvicia. Non succede, ma se succede. Come ho detto io. Attenzione. Eccolo. Ecco Simeone. Dai Ciolito. Simeone allarga per Gonghe. E però al centro non c'è nessuno. Eccolo. Arriva Lobotka. Gira per McTominay. Kvicia qua la Schelia. 92. Entra. Ancora Kvara. Buona. Ce l'hai il tiro, vai, prova. Dagliela a Giovanni. Non c'ha spazio. Eccolo. Aspetta, bravo. Tanto non abbiamo fretta. Rachmani. 2 minuti. Gira ancora, vai, gira. Buongiorno, il Napoli fa girare il pallone. 1:45 al termine. Buongiorno. Olivera. McTominay. Giovanni. Anghissà, Lobotka, Rachmani. Vai Giovanni. Di Lorenzo. Napoli che pratica il possesso del pallone da tantissimo. Forse aspetta. Fa girare il pallone. No, E qui l'errore di Gonghe. Peccato. Sempre noi abbiamo sbagliato con calma. Peccato. 93, manca un minuto. 93. Un minuto. Manca un minuto. Poi ovviamente Vittorio, chiamiamo Pasquale così da sentire anche la voce dei tifosi. Palla deviata in fallo laterale.
Palla deviata in fallo laterale Di Lorenzo con le mani, poi Anghissà, ancora Ngonghe, si gira Ngonghe, la mette dietro, il solito alta sopra la traversa, mamma mia, mamma mia. Ha preso il piede di Simeone? Secondo me sì. Mamma mia. Attenzione, attenzione. No. Mamma mia, Ciolito. Un rigore in movimento. Mamma mia. Un rigore. Mamma mia. Alzata troppo. Peccato. È andata pure bene. L'ha girata anche bene. Girata la traversa. Per pochissimo. Ci siamo mangiati il gol. È finita, è finita. Il Napoli pareggia 1-1, ha avuto l'opportunità di vincerla alla fine. Antonio, questo Napoli è da scudetto, sì o no? Sì. Questo Napoli è da scudetto. Te lo si legge negli occhi, caro Antonio, che questo Napoli è da scudetto. Andiamo a Nola, andiamo a salutare gli amici di Nola. Ciao ragazzi! Ciao, grazie per il collegamento, un saluto. Ciao, grazie. Ovviamente tra pochissimo andiamo a Milano, commentiamolo rapidamente questo match prima di andare da Pasquale Cacciola a Milano. Un pareggio che, allora, noi prima della partita avremmo tutti firmato per il pareggio. Il gol messo a segno dal Napoli e subito alla fine del primo tempo forse un po' d'amaro in bocca ce l'ha dato. L'Inter, dobbiamo dire, dobbiamo essere onesti, ha calciato di più verso la porta. Meret ha fatto più parate, Sommer non ne ha fatte parate, però Simeone al 94esimo può mettere il pallone in fondo al sacco e regalare il 2-1 al Napoli. È così. Domenico, Obiettivo raggiunto. obiettivo raggiunto. Pareggio, sì. Napoli che vai alla pausa in testa alla classifica. Un pareggio a Milano con questa Inter è comunque sempre buono. Ma ragazzi, l'Inter resta la favorita per lo scudetto. Assolutamente sì, E assolutamente. il Napoli è per la seconda sosta consecutiva davanti all'Inter. Quindi No, è un pareggio, è un punto guadagnato e non 2 punti persi, diciamo così. il Napoli, Antonio, il Napoli perde con l'Hellas Verona e poi c'è quel pareggio con la Juventus, tutti quei risultati Per filotto. di filotto, anche se poi dopo l'Hellas c'è stato il Bologna, c'è stato il Parma. Oggi qui c'è stato un pareggio per 1-1 dopo la batossa subita con l'Atalanta. Ci possiamo aspettare più o meno lo stesso cammino, anche perché dopo la sosta c'è la Roma al Maradona, poi sono finite Sì, poi andiamo le a big. Torino, col Torino. Ma non dico, le big sono finite. Andiamo alla Lazio, a Napoli. Ho visto Sì. la faccia di Simeone. La Lazio, quella sì, quella che è difficile. Vabbè, lì ce la giochiamo in 3 giorni, il 5 a Roma, Coppa Italia, e il giorno dell'Immacolata qui al Maradona con il campionato. Quindi Sì. incontreremo la Lazio nel giro di 3 giorni. Vabbè, poi dopo abbiamo Genova, a Capodanno il Venezia. 29. 29. Amir Rachmani, migliore in campo. Sì, come ha Votato detto come migliore in Domenico. campo. Come ha detto Domenico. Ha detto Domenico. Ma lui giustamente ha ancora un'ora e 18 minuti di autonomia. Poi Scott McTominay, calciatore, Ho Ciro. visto la faccia di Simeone. Che faccia aveva? L'ha maricato. L'ha maricato. Lo sa che ha sbagliato. Bellissimo il partito. Novità da Pasquale, caro Secondo Vittorio. me cadeva allo studio. Cadeva allo studio? 100. No, speriamo di no. Pensavamo in diretta. 100 c'è. Qualcosa si rompeva, no? No, perché poi diventa problematico poi dopo se tu rompi. Allora, andiamo a vedere un po'. Allora, pagelle. Le pagelle a cura del nostro Claudio Russo. Allora, vediamo se vi trovate. Meret, voto 6. Sì, io sono d'accordo.
Di Lorenzo, voto 6. Forse 6,5. Sì, mezzo voto in più. Perché ha tenuto bene di marcia, diciamo che... Rachmani 6,5. Anche 7. Anche 7. Buongiorno 7. Sì. Olivera 6,5. Sì. Anghissà 6. Pure 5,5 ho già visto. Gilmour 5. No, troppo generoso. Troppo generoso. Lobotka 6. 5,5 pure. McTominay 6. No, anche 6,5, mezzo più. Politano 6. Sì. Ngonghe senza voto. Sì. Lukaku 5. Ci sta. 30ª partita. Ci sta. No? Simeone senza voto. E ci vuole un altro. E ci manca Kvaratskhelia 5,5. No, assolutamente No, almeno 6. 5,5. Conte 6. Conte 6. Forse poteva fare qualche cambio in più, Poteva... 6,5. Anzi, poteva pure farlo un po' prima quello di Simeone. Che Simeone entra proprio... entra subito nella partita. Le occasioni... Vittorio, novità? Non ancora, non abbiamo ancora il collegamento con San Siro, con Pasquale Cacciola. La partita giocata preparata bene. Quello sicuro, ma io non avevo alcun dubbio. Come avevi detto tu all'inizio, la fiducia in Conte. Ma la differenza tra il Napoli dello scorso anno di Rudi Garcia, Mazzarri, Calzona e quello di Conte risiede proprio in Antonio Conte. Cioè, la differenza la sta facendo l'allenatore, perché il Napoli l'anno scorso aveva un centravanti che, anche se in un anno non proprio dei migliori, comunque faceva di più di quello che stiamo vedendo con Romelu Lukaku in questo momento. Non c'era McTominay, questo è vero, ma c'era Zelinski, però c'era Piotr, quindi ma non c'era Buongiorno. Non c'era Buongiorno, c'era Juan Jesus, non è la stessa, che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Però io sono convinto che la differenza la stia facendo l'allenatore. La mano dell'allenatore che ha compattato il gruppo, che ha unito, ha fatto un insieme di piccole cose che portano a questo risultato. Altrimenti non ci sei in testa alla classifica dopo 12 partite. Ciro, però io personalmente la statistica non farei un confronto con il Napoli dell'anno scorso. Io farei un confronto con il Napoli di 2 anni fa. Perché fare il confronto con il Napoli dell'anno scorso, per me quello è stato un anno decimi in classifica, e quindi non siamo andati a fare le coppe, voglio dire, è stato un anno in tutti i sensi. Quindi per me il paragone con l'anno scorso non regge. Io farei più un paragone con l'anno dello scudetto, ma non perché dobbiamo rivincere lo scudetto, cioè sarebbe bello se succede, però fare il paragone con il Napoli dell'anno scorso secondo me non regge, perché ne abbiamo presa su tutti i campi. Ciro, non regge il paragone con Napoli dell'anno scorso? No, io non lo paragono né con lo scudetto né, come hai detto tu. A Napoli di Maradona lo paragono? No, lui ci ha lavorato, Conte sta lavorando molto di testa. Ha detto pure Conte, ha detto non ha messo nemmeno altre cose in mezzo proprio per compattare il gruppo, per fare queste cose qua. Secondo me da dopo gennaio si acquista pure qualche altro giocatore. Tu dici no? Qualcosina sarà fatto, sì, perché Conte ovviamente lo chiederà. Perché sia come centrali che come esterni siamo, secondo me, un po' carenti. No, carenti no, perché ci sono. Serve un centrale, quello sicuro. Centrale. Al posto di Juan Jesus, anche perché la Famarin, cioè, dov'è la Famarin? Non vedo. Eppure questo giocatore se ne parlava bene. Cioè, l'anno scorso in Spagna ha fatto davvero molto bene. Ma sicuramente la mano di Conte si vede. La mano di Conte si vede, eppure il citofono che suona in diretta, sono arrivate pizze. Un applauso! Un applauso alle pizze.
e a Vittorio. Adesso ci portiamo. Da Cagliari. Sì, è arrivato, ma ovviamente adesso facciamo lo show con le pizze che arrivano, il nostro amico Fattorino che entrerà in diretta e porterà le pizze in diretta. Ma Pasquale dov'è, Vittorio? Dov'è Pasquale? Non lo sai dov'è Pasquale? Abbiamo il collegamento da fare, altrimenti vanno via i tifosi. Aspettiamo ovviamente il buon Pasquale Cacciola con Emanuele Bernardo da San Siro, mentre stanno salendo le pizze e arrivano in diretta. Giustamente, tanto si è sentito il citofono, quindi Valentina Caramignoli dice Ciro ma JM in ogni caso sempre Valentina JM. Buon appetito da Mr. Mascotto a Ciro e tutti voi, scrive Gaetano Attianese. Un applauso al Fattorino che ha portato le pizze in diretta qui a Calcio Napoli 24. È arrivato. Le vuoi portare in diretta proprio così? No, aspettiamo il buon Pasquale che arriva e poi dopo consumeremo le pizze che nel frattempo si saranno fatte fredde, ma a noi non ce ne importa che si sono fatte fredde. Vai di fretta? No, aspetta un po', perché se non arriva il buon Pasquale Cacciola noi non ti possiamo pagare, quindi stai lì e non ti preoccupare, perché mezzanotte un altro giorno. Tanto dopo mezzanotte lui è lunedì, capito? Perché lui si chiama Domenico. E lui come si chiama? Tu come ti chiami? Alessandro si chiama, come buongiorno. Come buongiorno. No, lui ci dice buonanotte. Lui ci dice buonanotte. È presto per te? Vabbè, ma tu vieni Alessandro, vieni, non ti preoccupare. Alessandro, vuoi salutare qualcuno? Alessandro? Hai un saluto da fare a casa, la tua fidanzata, mamma, papà, no? No, Gioventino no, e allora no. Sei giuventina, per piacere, se no ci viene l'ottica, ci fai andare la pizza tutto al contrario, poi ci scende la pizza al contrario. Ma Antonio però Antonio sta mangiando dalle 11 di stamattina, però c'ha fame, sta aspettando a te che portavi le pizze. È arrivata la pizza. Torniamo seri, mentre Pasquale sta per arrivare, ve lo prometto che Pasquale sta per arrivare. Il Napoli arriva a San Siro con una cortesia. Alessandro, se puoi chiudere la porta, perché si sente l'eco delle scale, quindi ecco qua, e arriva fino alla vineria che sta giù. Grazie Alessandro, tiene qualità, nascoste ma tiene qualità. Dicevo, Napoli che arriva a San Siro con purtroppo la scoppola subita dall'Atalanta al Maradona. Ci si aspettava la reazione intanto Lukaku saluta Samuel Eto'o. Ci si aspettava la reazione, ma sinceri però, ve l'aspettavate così la reazione? Io no. Io sì, te l'ho detto anche prima, è partita una squadra comunque compatta, con la prestazione, diciamo, più che la vittoria che poteva arrivare o non arrivare, però secondo me la prestazione c'è stata, la squadra è stata comunque compatta e sì, mi aspettavo una partita così. Ti aspettavi una partita così? Antonio? Io invece mi ricordo, ecco, a proposito di statistiche di paragone, l'anno dello scudetto noi a Milano abbiamo perso 1-0, giusto? Dopo Natale. Sì, a Milano la prima partita dell'anno, sì. Dai tempi lontani, dopo e quest'anno leggiamo a Milano, quindi tanta roba, come si dice. Guarda, eccola qua la classifica. Ci sono 4 squadre a 25, la Juve a 24, poi dietro c'è un po' di distacco. Quindi l'Europa è un po'. C'è il Milan che è in difficoltà a 18 punti. Una partita in meno. Che è una partita in meno, sì. Potrebbe arrivare a 21 comunque. Comunque sono 5 punti. Dicevo, Napoli lassù. All'inizio, sai, si diceva ok, l'Europa, Napoli deve tornare in Europa, io stavo per cadere, il Napoli deve tornare in Europa, deve provarci, deve centrare la Champions, Conte è arrivato per questo.
Io mi sono espresso prima, ma voi pensate che veramente Conte sia venuto qui per la Champions? Cioè per andare a giocare la Champions l'anno prossimo? No. Però non credo che lui, cioè il primo anno pensava pure adesso di stare prima in classifica e di vincere lo scudetto. Io credo che comunque un po' di verità c'è quando dice almeno nel secondo anno ci lotto. Poi se si trova è normale in questa situazione qua che è tutto in bilico, che rispetto a quando l'ha vinto il Napoli che stava 20 punti avanti dalla seconda, poi la terza non ne parliamo. Poi anche mo che ci saranno i scontri diretti, che l'Inter andrà a Firenze, ci sarà, cioè sarà più combattuto, quindi ci sarà più possibilità secondo me. Antonio, un vantaggio enorme. Il Napoli va a San Siro 2 partite fa e vince col Milan. Ritorna a San Siro dopo 2 partite e pareggia con l'Inter. A San Siro imbattuti, 4 punti su 6. E a San Siro non è facile. Assolutamente, ma infatti per questo prima, quando mi hai detto al 90esimo se il Napoli era da scudetto, i numeri dicono di sì, lo dicono i numeri. E per questo ti dicevo prima che il confronto va fatto con il Napoli dello scudetto e non con il Napoli dell'anno scorso, perché non c'è storia con il Napoli dell'anno scorso, le abbiamo prese su tutti i campi, non regge, ecco, secondo me il confronto dell'anno scorso. Esprimiti, Francesco. Io spezzerei anche una lancia a favore proprio di Conte e del Napoli che affronta le grandi in questo modo. Non dimentichiamoci che noi abbiamo giocato a Torino con la Juve e non abbiamo rischiato quasi niente. Abbiamo giocato a Milano sia con il Milan che con l'Inter e sottolineiamo pure il rigorino dato, assolutamente, e l'arbitraggio che comunque purtroppo risulta essere decisivo in molte partite contro la squadra nostra. E il Napoli comunque è andato a Milano, ha affrontato tutte le grandi a testa alta. Cosa vi è piaciuto di più e cosa vi è piaciuto di meno? Uno alla volta, partiamo da Domenico. Di questa partita ti ho detto la compattezza e la solidità della squadra che l'anno scorso è mancata completamente, come dicevi pure tu prima. Forse la cosa peggiore è le poche occasioni create, quindi quello sicuramente. Lukaku un po' isolato, poco supportato, però nel complesso una buona prestazione. Ciro. A me mi è piaciuto proprio il carattere, e come dall'inizio si vedeva le facce che stavano tutti concentrati, preparati bene in settimana, e il rammarico è quello no, è che si doveva secondo me alla fine osare un po' di più per cercare di vincerla, anche se all'ultimo abbiamo avuto quell'occasione che sarebbe stata clamorosa e bellissima, perché comunque siamo al 94esimo, stare in area dell'Inter, abbiamo fatto quel possesso palla, comunque linea di massa sono contento. Antonio. Chi mi è piaciuto di meno è Lukaku. Lukaku purtroppo non lo vedo giustamente come il Lukaku degli anni scorsi. Forse gli vanno fatti più passaggi, non lo so, però Lukaku così come sta giocando, sia come contro l'Atalanta, sia anche stasera, cioè stiamo giocando in 10. È andato bene soltanto a Milano col gol che ha fatto, che è uno di quei gol che fa lui. Speriamo che dopo la sosta, so che deve andare convocato anche in nazionale, quindi metterà minutaggio in più per il rientro contro poi con la Roma. Io devo andare da Pasquale Cacciola a San Siro. Pasquale! Eccoci, ciao Ciro, infreddoliti, vedo nella nebbia, ma ci Pasquale. siamo. Ti vedo nella nebbia. Esatto, sì, ne scende un bel po', ma l'importante è che insomma sia arrivato quel risultato quantomeno positivo che ci dicevamo. Il Napoli chiude comunque questa sosta, questo blocco di campionato pre-sosta con il primo posto, ed è qualcosa di importante, un pareggio che comunque io nel prepartita l'avevo detto, il pareggio quasi bisognava firmare, purché fosse un pareggio comunque sano.
Sentivo prima qualche tifoso che si lamentava della prestazione, ma io lo considero un pareggio sano sinceramente, Ciro, perché comunque il Napoli è andato in vantaggio, ha avuto anche l'occasione con Simeone nel finale proprio all'ultimissimo di vincere, addirittura espugnare nuovamente San Siro dopo la vittoria col Milan. Secondo me tutto sommato, al netto del passaggio vecchia gestione, nuova gestione con Conte, è una prestazione comunque importante. E poi, signori, il Napoli va via da San Siro con 4 punti, 3 con il Milan, 1 con l'Inter, sinceramente non è proprio così da buttare. Pasquale, abbiamo visto un Napoli ben messo in campo che ha costruito poche occasioni da gol, dobbiamo dirla tutta. L'Inter è stato sicuramente un po' più pericoloso del Napoli, però sostanzialmente abbiamo visto una squadra in campo di carattere. Sì, il Napoli da un certo punto di vista è stato accorto, come è il classico Napoli di Conte, ormai non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo ogni volta, perché quella è la struttura di questa nuova squadra, è quello l'assetto e non c'è più da sorprendersi, però poi a un certo punto il Napoli fa male, quando il Napoli attacca e quando il Napoli, questa giacca ha portato bene, Ciro, perdonami che insomma riprendiamo un po' il filone con un tifoso che abbiamo intervistato nel Pasquale, dimmi Ciro. Ti lascio la linea, ci ritroviamo più tardi. Ok, perfetto. Allora, la giacca è servita, non è arrivata la vittoria, però è arrivato un pareggio che permette al Napoli di restare comunque in vetta e di affacciarsi alla sosta con maggior serenità. Buonasera ragazzi, ora l'adrenalina è tanta. Infatti sembra che hai giocato tu. Sì, vedere la partita qui in tribuna non è facile. Questa giacca la benedirò, ma soprattutto penso che il Napoli esce consapevole che questo campionato, lo dobbiamo dire noi, questo campionato lo possiamo perdere solo noi ragazzi. Siamo una squadra fortissima. Addirittura? Sì, io rincaro la dose, non so se lei si ricorda, prima ho detto non mi accontento. Il Napoli ha giocato, ha sofferto, sappiamo soffrire, ha giocato tutta la squadra, mi dovete dire come mai con l'Atalanta non avevamo questo ritmo, ok? Perché tutte le analisi 4-3-3, 5-3-2, 1-1-1, 3-3-3, il Napoli stasera è andato in campo con il piglio giusto. Non abbiamo vinto, ma non penso che questa Inter abbia fatto qualcosa per dimostrare che sia migliore di noi, quindi stasera siamo consapevoli che la capolista è una sola, anche se ce ne sono 2 o 3 là sotto, ma lo dico con i piedi per terra perché tutta la squadra sa cosa deve fare. Mi dispiace non aver visto Neres, va bene così perché significa che Antonio Conte la pensa così, io sono con lui, sono con il presidente, con questa società e ci divertiremo. Molto umilmente, piedi per terra, ma ci divertiremo. Mi sa che stiamo facendo un'intervista doppia qui. Senti, vorrei chiedere una cosa. Allora facciamo una cosa. Siamo da vedere la partita così. Sì, la giacca di 10 anni fa vincemmo 3-0. Allora, se tu avessi seguito il prepartita di Calcio Napoli invece di lavorare, lo avresti saputo. Volevo dire, cioè, troppo leggero, sembra troppo leggero. Infatti si deve un attimo coprire, altrimenti qui adesso è l'adrenalina, il sangue pompa. 44, dopo 40 si fa freddo, non ci fa freddo. Vabbè, comunque ti lascio con Pasquale. Vabbè, sì, pure perché io avevo giusto un'ultima domanda. Napoli sempre e comunque, non ci prenderà più nessuno. Ricordatevi queste parole. Lo disse anche qualcuno molto famoso, si chiamava Lupendi. Non l'ho mai beccato, veramente. Grazie. Allora, la mia domanda era proprio su Lukaku. Conte si arrabbia ogni volta che gli si chiede di Lukaku dopo una partita, prima di una partita. Ti faccio questa domanda perché insomma il belga ha giocato veramente in un contesto molto difficile. Ogni volta che toccava palla veniva fischiato dall'intero stadio e San Siro è mastodontico, quindi da un certo punto di vista l'impatto c'è. Credi che abbia condizionato questo anche oggi o in generale si continua con una certa difficoltà atletica per quanto riguarda il centravanti? Ragazzi, Antonio Conte è una persona che è credibile, il progetto suo è con Lukaku, secondo me è giusto che non gli si chieda più di questo Lukaku. Giocare qui è un inferno, penso che più di qualche fallo non gli è stato fischiato a Lukaku, sappiamo il fisico che ha, sappiamo che non è brillante in questo momento, ma sta facendo una preparazione diversa.
a breve inizieranno gli scarichi sicuramente e lui ritornerà in forma quando sarà il momento, magari quando le altre squadre sono in una fase più delicata Lukaku ci regalerà dei gol. Poi che un giorno riposi Lukaku e giochi Simeone, che ben venga, però non lo vedo questo problema io di Lukaku. Sinceramente ci aspettiamo tutti di più, ma non è facile giocare in questi contesti. Io sono con Conte e forza Lukaku, perché giocare qui e sentire queste parole becere per 90 minuti, sentitemi, non è una cosa tanto facile, È sempre un giocatore, ma siamo sempre uomini. Tutta la vita forza Lukaku. Sì, anche perché insomma a questo punto ci agganciamo e andiamo un po' a raccontare quello che è accaduto, perché praticamente al di là dei fischi per ogni singolo tocco di palla, ma fischi veramente assordanti, ci sono stati anche proprio dei cori cantati da tutto lo stadio, non solo dalla parte degli ultras. Io vedevo anche le postazioni al mio lato con tifosi, famiglie che comunque si aggiungevano per cantare Lukaku uomo di M, proprio per rimarcare forte quella delusione da una parte e odio, anche forse odio sportivo diciamo così, dall'altra, perché c'è un accanimento importante, c'è stato un accanimento importante e insomma da questo punto di vista è stato anche giusto quindi sottolineare questo, così come dicevi che quindi è una questione di preparazione atletica. C'è qualcuno che teme che sia arrivata la data di scadenza di questo finale di carriera? Ragazzi, io ci credo, ripeto, non metto in dubbio Conte. Antonio Conte saprà se Lukaku è nella data di scadenza. Io non ci penso che sia nella data di scadenza. So che per recuperare una certa forma ci vuole del tempo, va aspettato, si deciderà qual è questa deadline e ci abbiamo delle giuste alternative. Il Napoli ha fatto la sua partita, Lukaku si tiene uno, sempre due difensori, va bene così. Sui cori, ragazzi, i napoletani forse abbiamo una marcia in più, perché per noi il pane è più difficile, è sempre più sofferto, sono 90 minuti che sentiamo cori e tutto, ma non dobbiamo mai cadere in nessuna trappola, sempre essere superiori, e la vita è bella, il calcio è bello e Napoli ha dimostrato sempre dal regno dei Borboni che siamo quello che siamo, siamo una città storica, tutti ci invidiano e non ce lo vogliono dire. Io sono venuto a sfidare anche il freddo. Lo stai ancora sfidando, mi sa che adesso la giacca è necessaria perché qui c'è nebbia, tu stai addirittura così, quindi magari ti ringrazio e ne approfitto pure affinché possa tu ricoprirti, che è il momento. Grazie mille, questa giacca ti raccomando, riutilizzala. Sempre e comunque, e ricordatevi queste parole. Orgogliosissimi di essere napoletani. Grazie mamma per avermi fatto napoletano. Un saluto a tutta Napoli. Buona serata. Grazie mille, e riaccogliamo Paolo che nel prepartita si era pronunciato positivamente con sensazioni anche di vittoria. Questo pareggio va bene comunque, però ti lascia un po' di amaro in bocca. Beh, certo Pasquale, se magari vedendo l'ultimo frame, se Simeone avesse fosse girato un po' meglio, avesse tirato un po' meglio, vabbè, ma col senno di poi siamo tutti quanti bravi a dire dopo la partita. Non abbiamo perso nulla, ricordiamo a tutti che siamo comunque ancora a novembre, quindi ci sono tantissime partite che ancora può pareggiare in casa l'Inter, anche il Napoli, sperando di no ovviamente. Il ragazzo di prima diceva com'è possibile che l'Atalanta, che abbiamo perso 3-0 con l'Atalanta, era un anticipo era un anticipo del mezzo della mia teoria. La tua teoria oggi l'Atalanta pure stava complottista, perdendo, come la vogliamo denominare? Complottista, anche perdendo l'Atalanta. Okay. Poi non è veramente tutti gli anticipi escono in un determinato modo. Poi vabbè, sono statistiche che poi reali. Che dire, fa freddo, si gela, ci saranno 6-7 gradi, sì. Però siamo abbastanza soddisfatti. La cosa brutta, dove te l'ho detto, a parte l'esonero del tecnico della Roma, dove il Conte dovrà lavorare molto, ma dovrà lavorare anche molto sulle palle perse. Tutti i contrasti vinti da loro, passaggi che magari il più delle volte non riuscivano. In uscita qualche sbavatura in uscita, tocchi magari controlli di palla, tocchi sbagliati, erronei, bisogna fare di più. Conte deve lavorare molto su questo. Neres me lo sarei aspettato, tu mi hai fatto la domanda, non mi hai fatto tu la domanda, vedere Neres entrato al... Sì, non è entrato, peccato, me lo sarei aspettato, un'entrata magari, che ne so, al 75esimo, al 70esimo. Invece è entrato
Ngonghe, che è un attestato di stima per questo ragazzo che comunque lo merita. Dall'altra parte è stato sorprendente, però diciamo che la questione tattica ha avuto la meglio, probabilmente. Male che Buongiorno, io l'ho visto dalla tribuna che si è accasciato proprio lì penso che avevamo la stessa visuale perché stavo di fronte a te, quindi tu l'hai visto a sinistra e io a destra, quindi però appena si è buttato a terra, ha alzato la mano, ho detto mamma mia. Lì abbiamo tremato tutti perché poi lì rischia di cambiare la stagione. Sì, un Cannavaro del 94, non so se te lo ricordi, noi un po' più vecchiotti ce lo ricordiamo. Sì, là sarebbe stato veramente tragico, qualcosa che è insostituibile, forse è l'unico insostituibile. E stasera è stato tra i migliori in campo, sì. Sembrava un qualcosa di serio, poi fortunatamente si è alzato con le sue gambe e ha giocato anche. Purtroppo ancora Lukaku purtroppo ancora siamo ancora lontani dalla forma migliore, diciamo così, se no facciamo scatenare tutti. Scusa un attimo, prima chiudono, vai. Come vi avevo detto, avete fede e ci divertiamo quest'anno. Che ti chiudo? Ciao ragazzi. 4 punti a San Siro, tanta roba. Mamma mia. Quarto scudetto. Mamma mia raga. Adesso tocchiamo la Roma mi sembra, giusto? Esatto. Mi sto emozionando. Forza. Abbiamo un grande mister. Ma il 4 era per lo scudetto o per i punti a Milano? No, il 4 più 4. 4 più 4. Vi voglio bene, viamo. Forza Napoli. Ciao Maui, ciao. Se ne deve scappare. E allora per concludere, cosa lascia questa partita? Oltre il primato al Napoli, dà maggiori consapevolezze, sicurezze rispetto a quelle totalmente smarrite con l'Atalanta. Ma Pasquale, l'Atalanta, io te l'ho detto, è una partita a sé, una partita che non rivedremo mai più. Un po' per l'orario, un po' perché comunque l'Atalanta poi è forte, è una bella squadra, c'è poco da dire. Io mi devo sempre lasciare, devo fare ovviamente il tifoso neutrale, ovviamente. Anzi il non tifoso, quello che cerca, fa finta di capire un po'. Ti ripeto, sono partite a sé, sono partite difficili, sono partite che difficilmente anche vinci o pareggi. Dato che l'Atalanta è una squadra devastante, ma anche l'Inter è una squadra molto fisica, vincevano tutti. Ma con la Roma è un punto interrogativo, non so che dire, perché con questa cosa già hanno dato il nome del sostituto di... Ma guarda, dedicandomi alla partita non ho approfondito, però dalle ultime non doveva esserci il ritorno di De Rossi. Nel prepartita addirittura ho letto della possibilità di Rudy Garcia, poiché si era parlato anche di questa ipotesi. Sembra che Mancini sembra che tutti lo prendiamo in giro, è stato quello che in trasferta però ha fatto più punti l'anno scorso, quindi secondo me gli dovremo delle scuse. Perché secondo me gli dovremo delle scuse perché è stato cacciato. Anch'io gli ho detto tante di quelli, ti ricordi, dopo l'Empoli stavamo insieme, ti ricordi? È un altro anticipo del mezzogiorno. Però guarda, là io credo che l'anno scorso per la motivazione sbagliata di tutti i giocatori l'avrebbe fallito anche Conte, Poi ovvio, era come la prima giornata a Verona, poi ovviamente gli metti Neres, McTominay, Gilmour e tutti gli altri che arrivano comunque dalla seconda in poi, dalla terza in poi, è ovvio che poi con i giocatori cambia da così a così ovviamente. Che ti devo dire? Ma torniamo a Napoli, domani si lavora. 3-4 ore di sonno, mamma mia. E questa è la vita di chi segue il Napoli in trasferta tutte le gare. È chiaro che il pallone è rotondo, l'ultima cosa, poi passiamo subito qui. Il pallone è rotondo, ma non voglio pensare, se non per il fattore della rivalità, del contesto, che la Roma possa essere un problema per questo Napoli, perché siamo rivali di tutti ormai in Italia. Questo è vero, questo è vero. Che hanno detto pure alle altre reti, cose assurde. Esatto. Non voglio pensare che il Napoli debba avere, tra virgolette, timore di questa Roma. Rispetto come per qualsiasi altra, però la vedo veramente messa male questa Roma. A meno che non arrivi qualcuno che faccia il miracolo, a meno che non arrivi, non faccia la partita della vita con il Napoli. Mi sembra difficile che... L'esperienza ci insegna che chiunque arriva... Fermo restando che i valori della Roma singolarmente comunque sono valori non banali, attenzione. Però, chi lo sa. Allora lo stesso discorso del Napoli dell'anno scorso, anche l'anno scorso c'aveva dei grandissimi giocatori. Infatti però, io vedo un'analogia tra le due, poi alcune partite come a Sassuolo che ne fai 6, Napoli dell'anno scorso, e poi campionato così. Grazie Paolo. Grazie a te e forza Napoli. Buon sempre. rientro. Facciamo 3 ore di sonno, 8 gradi. Ciao.
Allora venite, un po' di voce ti è rimasta. Ah, ti è uscita al contrario, ho capito. Ho urlato, si è sbloccato qualcosa. Ok, capito, hai fatto al contrario, piuttosto che... Allora diciamo che possiamo essere soddisfatti. Siamo soddisfatti perché fondamentalmente venire a Milano col Milan e con l'Inter 4 punti in 15 giorni, con 15 giorni da primo posto goduti a casa sul divano, diciamo che siamo contenti. Poi siamo sempre napoletani, il gol di Simeone all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, cazzo, alla finale là, quasi un rigore in movimento, no? Però allora, diciamo che secondo me il Napoli manca ancora la convinzione di essere una grande squadra, perché poi alla fine a tratti l'ha avuto pure, nel secondo tempo soprattutto, ha cominciato a governare la voce. Veramente gli è uscita la voce, C'è Luca, ma solo bordello, senza voce. E quindi poi comunque tornando a noi, secondo me è un campionato tutto da divertirci, da vivere giornata per giornata, come ho detto all'inizio, giornata per giornata, ma siamo una sorpresa anche per noi. Vero. Perché si ripartiva, lo abbiamo detto, lo diremo fino alla noia, ma va sempre ricordato dal 10° posto, quindi comunque... Allora voglio dire, tutti quanti noi qua, secondo me tutti quanti pensavamo di perdere oggi con l'Inter. Speravamo al pareggio, esatto. Ci siamo detti prima di entrare. Sì, io non avevo quella convinzione che il Napoli avrebbe perso, anzi no, assolutamente no, però poteva capitare, perché comunque l'Inter è una signora squadra, però credevo nel pareggio, credevo nella reazione. In particolare un tifoso ha detto: Conte non ne sbaglia 2 di fila, quelle parole, forse l'hai detto tu, e allora mi sono piaciute quelle parole e ecco qui. No, aspetta, ok, vai, nel frattempo che prepari. Allora, tu eri abbastanza ottimista nel prepartita, eri sereno, eri tranquillo, hai avuto le conferme che cercavi, qualcuno mormora sempre per la questione gioco, però il Napoli va via da San Siro con 4 punti, gioco, non gioco, Lukaku, non Lukaku. Sì, allora, pensavo e speravo di portare via almeno un pareggio. Per quanto riguarda, dico la verità, a me Lukaku non è dispiaciuto, resta solo quell'atteggiamento, come ti dicevo prima della partita, che secondo me è troppo poco supportato, sia Politano che Kvaratskhelia. Cioè, paradossalmente noi sull'1-0 qualche ripartenza, che se eravamo più precisi, più cattivi, potevamo andare anche sul 2-0 e avremmo visto un'altra partita. Lukaku, anche con il mio amico, ci siamo detti, lottava, ha fatto quel che ha potuto, perché comunque era poco supportato. Mi sarebbe piaciuto vedere Neres dal 70° in avanti, non abbiamo avuto l'occasione, però mi è piaciuto tanto McTominay, perché stasera sia Gilmour che Lobotka quando è entrato che Anguissa non mi sono piaciuti molti, troppi errori in fraseggio. Gilmour comunque ha avuto qualche sbavatura, tant'è che c'è stata appunto la sostituzione. Anguissa non proprio benissimo. Dicevi la questione di Lukaku isolato, in effetti Politano, che oggi come dire ancora di più tornante, ancora di più esterno, anche quasi difensivo, rende proprio l'idea di quello che tu dici, perché poi dall'altra parte, se McTominay comunque non si sbilancia troppo, non avanza troppo, c'è solo Kvaratskhelia praticamente dall'altra parte, quindi si crea quella condizione. Troppo isolato, quello è il mio pensiero. Poi oggi ho visto veramente un buongiorno strepitoso, anche mi è piaciuto Olivera e Rachmani, si poteva magari usare qualcosina in più, però oggi diciamo che è un campo dove, come ci siamo detti prima, il pareggio non facciamo i pignoli o gli schizzinosi, ce lo prendiamo molto bene. L'unica cosa volevo chiedere, perché noi eravamo dall'altra parte dell'occasione del rigore dell'Inter, ma questo rigore c'era o non c'era? Perché noi da lontano... Noi in diretta dalla tribuna stampa abbiamo avuto la percezione che Anguissa avesse preso il pallone. Dopo, vedendo le immagini, abbiamo avuto questa certezza, abbiamo visto delle immagini ferme, dopo vedremo anche le immagini in movimento, ma tutti ci dicono che prende il pallone, cioè... Che Conte era infuriato a DAZN che gli hanno fatto vedere l'occasione del rigore, ho sentito solo perché internet non va benissimo, però ripeto, dallo stadio non si sembrava non rigore, e le conferme che ci arrivano dalla redazione in generale, anche proprio dall'umore dei tifosi, è che non fosse assolutamente rigore. Abbiamo visto anche le immagini, quindi questo allora è un punto ancora più pesante, vista la situazione
è tutto. Bene, ci prendiamo questo punto, andiamo alle pause nazionali sperando che tornino tutti integri e forza Napoli sempre. Grazie, sei stato gentilissimo. A te. Hai recuperato quello che volevi recuperare? Niente. Avevo pronosticato l'1-1. Proprio di questa gara. Sì, avevo detto proprio che sarebbe finito 1-1. Il mio sogno era la vittoria, però avevo pronosticato 1-1. Però non male, no? 1-1. No, non male. Cioè, poi parliamoci chiaro, prima della sosta, dopo una sconfitta in casa interna contro l'Atalanta così pesante, una mazzata qua poteva influenzare a livello psicologico molto. Invece sto pareggio dà fiducia, rasserena un po' l'ambiente, dà di nuovo quell'entusiasmo, non troppo come c'era prima, perché era un po' esagerato anche. Permette di risistemare un po' alcune situazioni interne da sistemare post Atalanta e quant'altro ancora. Quindi... Esatto. E poi, come diceva Enrico, sperando che va tutto liscio con questa pausa nazionale, perché sappiamo che in alcuni reparti siamo un po' corti, quindi è importante anche quello. Quindi a questo punto ce lo teniamo alla grande, in uno stadio difficile. 4 punti a Milano non li vengono a prendere tutti tra Inter e Milan. E secondo me non perderla oggi non è che mi sbilancio, è un segnale che il Napoli veramente può sognare in alto, diciamo. Non è tra la favorita e cosa, però se vieni qua e non le prendi dopo una batosta che poteva essere psicologicamente veramente ti poteva distruggere, vieni qua e la giochi, poi vabbè, becchi pure un rigore contro, passi pure in vantaggio. Abbiamo avuto qualche occasione che potevamo fare meglio, però comunque ci sta bene, ce lo teniamo stretto, siamo contenti e usciamo sicuramente più forti di qualche settimana fa. Questo è un Napoli che non è arrivato, non è entrato in campo intimorito o comunque condizionato dalla sconfitta con l'Atalanta. È stato comunque un Napoli che da un certo punto di vista ha fatto la sua partita, l'ha fatta con convinzione. Poi c'è questa sosta nazionale che crea sempre quella suspense. Cosa dobbiamo ritrovarci questa volta dalla sosta nazionali? Andrà tutto bene? Cosa dobbiamo temere? Ma la sosta ci dà ancora pieno forza, diciamo, perché diciamo questi 10 giorni, 15 giorni la squadra prende vigore ancora di più, stanno ancora più insieme, anche se qualcuno parte per la nazionale. Infatti io mi riferisco proprio ai giocatori che arrivano poi partono sani, ma alle volte arrivano non sani. Però quello che ho visto è che nella partita di oggi abbiamo fatto una partita senza timore. Senza timore l'ha giocata il Napoli, non ci ha avuto paura, si è messa lì arroccata, no, si difendeva con ordine e ripartiva. Abbiamo 2 o 3 giocatori che stanno ancora un po' indietro. Quando si riprenderanno anche quegli altri 2 giocatori c'è un po' da pelare anche agli altre squadre. Quello è quello che mi interessava di più, di vedere una squadra con convinzione venire a Milano, di non farsi mettere sotto dall'Inter, ma ha giocato la partita, anzi ci abbiamo avuto anche parte il rigore che potevamo perdere la partita, ma abbiamo avuto anche delle chance da poter anche vincere. Vedi Simeone e vedi anche il contropiede di Kvara che ha messo al centro un po' diciamo male, un po' lunga, ma lì si poteva fare anche di meglio. Cosa manca a questo Napoli? L'ultima domanda e ci salutiamo. Cosa manca a questo Napoli per fare un altro step in avanti? Questa è una bella domanda. Manca qualcosa in più in attacco. Diciamo, se Lukaku fa il Lukaku di 2 anni fa, forse qualcosa, quello è quello che manca, perché nel primo tempo abbiamo visto Lukaku fuori condizione, marcato, adesso l'aspettano tutto come si muove, allora sì, ma se prendiamo un Lukaku di 2 anni fa c'è tanta da fare. Non sei nemmeno troppo esigente nel dire Lukaku di 6 anni fa o 7 anni fa, ti basta quello di 2 anni fa? Mi basta quello di 2 anni fa, non vado avanti troppo. 6 anni fa certo, è un altro Lukaku, è un altro Lukaku, ma basta il Napoli, il Lukaku di 2 anni fa e già andiamo meglio, già andiamo meglio. Perfetto, grazie mille, grazie per la compagnia e buon rientro. Grazie.
Ed eccoci qui, abbiamo ascoltato anche la voce di qualche tifoso inevitabilmente soddisfatto, come potrebbe non esserlo dopo questo pareggio comunque alla Scala del Calcio, e il Napoli che praticamente in 15 giorni si ritrova con 4 punti da Milano. Qualcuno giustamente dice se Simeone non avesse sbagliato quell'ultimissima occasione addirittura ne erano 6, è vero, assolutamente vero, però va anche detto che 4 punti sono comunque veramente tanta roba, e il punto di oggi comunque è significativo perché è un punto sano, è un punto che arriva grazie a una prestazione comunque valida, assolutamente lecita, con la metodologia Conte e non con il gioco spumeggiante delle vecchie gestioni, ma quello non lo vedremo più, ed è insomma, quanto prima ce ne facciamo una ragione meglio sarà per tutti, e il Napoli quindi da questo punto di vista chiude questa parte di campionato restando prima in classifica. Adesso ci sarà la sosta, bisognerà capire la questione Lobotka, che non è partito dal primo minuto ma è subentrato e subito si è visto il suo tocco. Non ce ne voglia Gilmour, che stasera ha avuto non poche difficoltà, ma che resta comunque un giocatore importante, e bisognerà capire adesso con la sosta nazionale cosa succederà con la questione Lobotka, perché non al 100%, dall'altra parte però ha giocato a San Siro. Se Calzona, CT della Slovacchia, lo aveva di base già convocato, sapendo che a Castelvolturno insomma aveva ripreso a lavorare, sicuramente dopo averlo visto anche in campo a San Siro spingerà ancora di più per la sua presenza al raduno della nazionale slovacca. E da questo punto di vista vedremo come si metterà la situazione con la SSC Napoli, che come abbiamo detto nel prepartita non è stata propriamente entusiasta di questa convocazione, di questa situazione, con la consapevolezza, e vale comunque anche se il giocatore è entrato in campo, che l'atleta ha comunque ancora bisogno di un lavoro personalizzato per riprendersi definitivamente. Così come chissà se si sarà ripreso definitivamente Ciro Novellino con tutte quelle pizze in studio. Vediamo, Ciro. Pasquale, è finita la pizza, è finito il tuo vino, è finito tutto, Pasquale. Pure il mio vino. È ovvio, Pasquale, è ovvio. Dovevamo festeggiare, perché a mio avviso comunque questo è un punto importante preso a San Siro. Napoli che resta per la seconda sosta consecutiva in testa alla classifica, anche se di un solo punto. Dietro al Napoli ci sono Inter, Lazio, Atalanta e Fiorentina a 25 punti e Juventus a 24 punti, poi c'è il distacco di 6 punti tra Juve e Milan, e l'altra non me la ricordo, che ha 18 punti. Napoli che dopo la sosta dipartirà con la Roma, capiremo quale sarà il prossimo terzo allenatore della Roma, che debutterà sostanzialmente al Maradona, e poi ovviamente la sfida con il Torino, la sfida con la Lazio, la sfida con il Genova. Napoli che, Pasquale, poi tra poco andremo a leggere le dichiarazioni, si è lamentato un po' per il calcio di rigore che è stato fischiato all'Inter, in particolar modo Antonio Conte giustamente dice: perché il VAR può intervenire in alcuni episodi e in altri no? Eh sì, pure perché più di una questione gerarchica dovrebbe valere, come dire, la regolarità di un'azione. Cioè, se non è rigore, punto. E poi si parla della gerarchia, quando, se può intervenire il VAR. Io non penso che sia un discorso poi dopo il VAR prende il controllo sull'arbitro o il VAR va ad arbitrare. No, io penso che bisogna fare il possibile per rendere la gara quanto più regolare possibile. Se invece ci mettiamo questa burocrazia dove alle volte, poiché l'arbitro ha deciso, il VAR non può intervenire, non può segnalare, con la burocrazia stiamo non ottimizzando questo strumento, a mio avviso. Se invece il VAR in alcuni episodi palesi,
chiave, importanti, che effettivamente vanno rivisti, pure perché comunque è vero che questi arbitri sono esperti, sono abituati, però vedono comunque degli episodi in pochissimi secondi, in frame rapidissimi, quindi ci può stare la svista, alle volte è questione di prospettiva, poi il cervello, la psicologia fa tanti giochini, no? Ti credi di aver visto un qualcosa che magari non è così, perché uno strumento così potente, così valido non deve essere messo a servizio del bene del calcio a prescindere solo per la sua regolarità e basta, ma soffermandosi a questa burocrazia e a quest'ordine verticale gerarchico che non sempre premia, perché spesso in questo campionato abbiamo, ma anche nei precedenti, abbiamo sentito il VAR non può intervenire ma l'azione è regolare. È un paradosso, il VAR è stato introdotto affinché tutte le azioni fossero regolari, o insomma quelle che non lo fossero venissero annullate. Allora c'è un cortocircuito in tutto questo, però ha fatto bene Antonio Conte a farsi sentire, perché va bene soprattutto se quel rigore poi non è stato decisivo, che fortunatamente Çalhanoğlu l'ha sbagliato, allora prende una forza anche maggiore secondo me rispetto al fatto che magari hai perso per quel rigore e quindi viene etichettata come sta rosicando Conte, sta rosicando chi che sia, e quindi per questo si esprime così. Da una fredda e annebbiata Milano voglio salutare un raffreddato Pasquale Cacciola. Grazie Pasquale, buon rientro a te e a Emanuele. Ciro, mi dai solo un secondo? Anche due. Sì, voglio salutare un attimo una persona. Vieni, voglio salutare un attimo una persona in diretta. Questa è una sorpresa pure per te, Ciro. Ah, vediamo chi è. Ecco qui. E chi è? È l'uomo con cui hai condiviso 6 anni, Emanuele Bernardo, perché ho detto doverosamente, sarà che io sono un po' sudamericano strappalacrime, telenovelas, queste cose così passionali, ho detto però un saluto in diretta lo devi fare, perché Emanuele Bernardo ci saluta dopo 6 anni, resterà ancora quest'anno solare, questi ultimi 2 mesi se ho ben compreso, deve fare le live reaction con me. Ma dove va? Deve fare live reaction con me. No, attenzione, sto parlando di ultima trasferta, e l'ultimo ballo lo ha voluto fare giustamente con un napoletano brasiliano, quindi un po' di samba, un po' di tarantelle e samba, no? Quindi ho detto ti devo salutare in diretta. Manuele, un saluto rapido, io ti ringrazio a nome di tutta la redazione per l'aiuto, il sostegno, l'amicizia e la compagnia. Sintetizza questi 6 anni. Beh, che dire Pasquale, diciamo che questo lavoro era il sogno di una vita da bambino, che dire, resterò per sempre inevitabilmente legato a voi. Grazie. Pasquale, però digli che è più forte Vittorio a giocare a pallone. Dice che Vittorio Bernardo, tuo fratello, è più forte per giocare a calcio. Ma io potrei aver scoperto altri talenti in questa trasferta di Milano, attenzione, perché io poi... E io non andrei oltre. Esatto, scherzi a parte, ringraziamo ovviamente anche Salvio Passante, l'editore, che comunque ci permette di fare tutto questo e appunto ha dato l'opportunità anche a te in questi anni. Ringraziamo tutti, ma soprattutto ringraziamo te di nuovo Emanuele, e in bocca al lupo per tutto. Ciao Ciro. Ciao ragazzi, buon rientro, ci vediamo domani ovviamente qui negli studi di Calcio Napoli 24 con la bottiglia vuota di vino di Pasquale Cacciola e appunto Emanuele Bernardo, che la bottiglia di vino non l'avrà perché se l'è presa Vittorio. Allora, ci sono tante dichiarazioni dei tesserati del Napoli e dell'Inter, ce ne sono veramente tanti, e allora dobbiamo cominciare da Matteo Politano in conferenza stampa. Ha parlato Matteo Politano in conferenza stampa, eccolo qua, ve lo faccio vedere subito e lo leggiamo ovviamente insieme. Allora Politano: pareggio, risultato giusto, ci tenevamo a reagire dopo la brutta sconfitta di domenica. Per noi era importante reagire subito dopo la brutta sconfitta di domenica, ce la siamo giocata alla grande stasera facendo una grande gara,
Abbiamo fatto 5 punti 2 volte a Milano e Torino non è da tutti, come ha detto il mister stiamo ricostruendo, serve tempo. Il pari è il risultato più giusto, è stata una gara dove le due squadre hanno giocato a viso aperto. Inzaghi a DAZN: sono soddisfatto di tutto, se c'era una squadra che doveva vincere era l'Inter. Abbiamo concesso solo un calcio piazzato, loro sono forti, ma noi siamo stati superiori tutta la gara. Non mi aspettavo una partita di questo genere dai miei giocatori dopo la prestazione contro l'Arsenal, di più non potevamo fare. Tutti i ragazzi si sono comportati alla grande, i miei complimenti al gruppo dopo la partita. Ho visto una grande Inter stasera, sarà un campionato lungo e molto equilibrato. Siamo stati bravi, Sommer non ha fatto un intervento contro una squadra che comunque prima ha pieni meriti. Ci stiamo lavorando sui gol subiti, dice, tanto per invertire la rotta. Siamo migliorati, ma dobbiamo continuare a farlo ancora. Ripeto, le ultime 2 gare dell'Inter mi lasciano sereno e fiducioso. Non facevo cambi perché vedevo la squadra girare in maniera perfetta. Poi purtroppo il calcio è strano, tra pali, traverse e calci piazzati. Dobbiamo essere più forti di queste e cercheremo di migliorarci. Andiamo a vedere Amir Rachmani, microfoni di DAZN. Conte ha ridato felicità al gruppo, l'atteggiamento deve essere sempre quello giusto. Stiamo facendo un lavoro importante che sta dando i frutti. Un pareggio è meglio di una sconfitta. Continuiamo così perché ci sono ancora tante partite. L'atteggiamento deve essere quello giusto per affrontare queste partite che sono davvero dure. Abbiamo giocato contro 4 attaccanti che sono davvero forti, è stato importante anche per noi. Scherzo con Simeone, sì, abbiamo ritrovato la felicità del gruppo con l'arrivo di Conte e siamo contenti così. Antonio Conte a DAZN: non può intervenire il VAR, non significa nulla, lo usano solo quando gli conviene e creano retropensieri. Prestazioni, soddisfatto, ma dobbiamo migliorare. Rigore Inter, che significa che il VAR non può intervenire se c'è un errore? Che facciamo? Intervengono solo quando gli conviene? Il VAR o c'è o non c'è per correggere gli interventi? Ci nascondiamo dietro questi episodi, se c'è un errore bisogna intervenire, punto e basta. Ma che significa questa cosa? Mi fa davvero incazzare. Il signor Marelli può dire ciò che vuole, ma se c'è il VAR deve intervenire. Se ci sono errori non può essere Mariani a decidere su questo errore clamoroso, che poi può incidere sulla partita. Stiamo trovando in una situazione che può riportare retropensieri. Non capisco cosa vuol dire che il VAR non può intervenire. L'arbitro deve andare a vedere e poi decide, punto e basta. Il VAR è un oggetto che deve essere utilizzato per essere più sicuri. Se lo utilizzi così mi rendi più insicuro, se lo utilizzi in questo modo poi ti crei retropensieri, e fidatevi di me se vi dico così. Chiamata da parte degli allenatori? Non c'entra niente. Se c'è un errore deve essere il VAR a chiamare l'arbitro, non devo essere io. Il VAR è uno strumento magnifico se utilizzato in modo onesto, ma se l'arbitro sbaglia e non lo correggi poi gli fai fare una figura di cacca, dice. Non veniamo a fare sparring contro la squadra più forte del campionato, li abbiamo affrontati con forza e personalità nei duelli in campo. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Stiamo lavorando tanto, ci sono dei valori importanti, i ragazzi stanno sul pezzo, anche se dal punto di vista qualitativo potevamo fare di più. Lavoriamo tanto, stiamo accumulando, sono sicuro che ci saranno anche altri miglioramenti. Ancora Inter, Çalhanoğlu ha parlato a DAZN: abbiamo dominato e meritavamo di vincere, sono stati bravi loro appunto in difesa, dice Hakan Çalhanoğlu, il calciatore dell'Inter, che sostanzialmente ha trovato sì il gol, ma con un errore di Alex Meret, ma allo stesso tempo però è riuscito non è riuscito a trovare la doppietta, anzi ha fallito il calcio di rigore che poteva portare l'Inter sul 2-1.
Gol e rigore sbagliato. Credo che nonostante tutto abbiamo giocato mercoledì in Champions, oggi abbiamo comunque dominato la gara, meritavamo di più, siamo stati sfortunati, mi dispiace aver sbagliato il primo rigore e non avrei voluto proprio oggi una partita importante. Ora devo rialzarmi subito perché il campionato è ancora lungo. È stata una partita intensa con tanti duelli, abbiamo cercato sempre i nostri attaccanti, però i difensori del Napoli hanno lavorato bene. Nel secondo tempo siamo andati di più sulle fasce, peccato non aver trovato il gol. Tante squadre si sono rinforzate con tanti nuovi giocatori, noi siamo gli stessi, sono arrivati 2 o 3 giocatori nuovi, il campionato però è ancora lungo. Noi proveremo sempre a dare il massimo per provare a restare lì. Giocando ogni 3 giorni però non è facilissimo, dice Hakan Çalhanoğlu. Buongiorno ai microfoni di DAZN. Dice: ci godiamo il primato, ma la sosta può essere una trappola, bisogna restare concentrati. Bilancio di questo primo mini Tour de Force: sarà un campionato durissimo. Dovremmo mettercela tutta e giocare partite come questa con questo affiatamento, poi vedremo dove arriveremo. Ci godiamo il primato, ma dobbiamo essere pronti quando ritorneremo dalla sosta. Può essere positivo fermarsi, ma anche una piccola trappola. Quindi quando rientreremo dovremo essere sempre concentrati al massimo. Le parole di Alessandro Buongiorno. Andiamo a vedere ancora le altre dichiarazioni. Allora, c'è Hakan Çalhanoğlu che ha parlato a Inter TV. Abbiamo dominato, lo dicono le statistiche. Credo che oggi abbiamo fatto una grande partita dopo l'Arsenal. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo dominato, lo dicono le statistiche. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a vincere sulla partita fatta, però non posso dire nulla. Ci abbiamo provato e poi alla fine io ho sbagliato il mio primo rigore e mi dispiace. Devo continuare così, i miei numeri erano buoni, sapevo che prima o poi sarebbe capitato, ma mi dispiace sia successo oggi in una partita così importante. Queste le parole ad Inter TV di Hakan Çalhanoğlu, che parla anche in conferenza stampa. Prima o poi sarebbe capitato, il rigore sbagliato, dispiace sia successo oggi perché era importante vincere, abbiamo dominato, ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a vincere, siamo stati sfortunati. Napoli, le statistiche dicono tutto, eravamo sempre lì giocando in maniera offensiva, il Napoli però difende bene, hanno messo in difficoltà i nostri attaccanti. Posso solo fare i complimenti ai miei compagni, per noi non cambia niente, il campionato è lungo, tutte le squadre si sono rinforzate, noi proviamo ad essere più forti, proveremo a difendere questo scudetto, ma ci sono tante squadre forti con avversari di qualità. Vogliamo vincere contro squadre come Atalanta, Napoli, Juve, Milan, ma quest'anno è così, sono squadre che si sono rinforzate, quest'anno non siamo come un anno fa, ma siamo sempre lì, ci sono alti e bassi. Queste le parole di Hakan Çalhanoğlu. Andiamo a vedere se ci sono ancora altre dichiarazioni. Sì, ci sono le dichiarazioni del capitano Giovanni Di Lorenzo ad DAZN nella conferenza di Antonio Conte. Di Lorenzo: nessuno si aspettava di essere lì in vetta a questo punto, siamo contenti, dopo l'Atalanta abbiamo dimostrato una cosa, nessuno si aspettava di essere in vetta a questo punto del campionato, però siamo contenti, dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo sicuramente soddisfatti per essere davanti a tutti dopo questo primo miniciclo. Siamo cresciuti sotto l'aspetto della mentalità, dopo una brutta sconfitta in casa, venire qui a fare una prestazione del genere è sintomo di grande squadra e gruppo importante. Ci sarà ancora tanto da lavorare e crescere, ma sono aspetti che ci portiamo dietro e che fanno sicuramente piacere. Mancano tante partite, siamo contenti di essere lì in alto, siamo cresciuti sotto l'aspetto della maturità, c'è tanto da lavorare, ma siamo contenti. Estate complicata per me, non è stato un periodo bello per me, dovuto anche alla stagione della squadra, è stato un periodo brutto, ma mi sono messo al lavoro cercando di lavare tanto. Ora sono contento di questo inizio di stagione con il Napoli e con la nazionale. Quando il gruppo va bene è più difficile anche per il singolo. Sono partito bene e sono contento, ma devo continuare così. Furia Conte in conferenza stampa con protocollo VAR che crea dietrologie e cattivi pensieri. Abbiamo fatto punti in 3 trasferte, stop, dice Conte. Allora,
mettiamo in preventivo che ci può stare perdere in casa contro l'Atalanta. Non abbiamo perso contro una squadra debole. L'Atalanta fa la Champions e dirà la sua fino alla fine. Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, intensità, di pressione contro una signora squadra come l'Inter. Quello che mi è dispiaciuto sono gli errori in uscita in maniera elementare. Capisco che giochi davanti a 80.000 persone, mi ha dato fastidio sentirmi dire che il VAR non può intervenire perché spetta all'arbitro. Ma che significa? Se c'è l'errore il VAR deve intervenire. Si è creato un protocollo dove si creano delle dietrologie, crea cattivi pensieri, voglio onestà intellettuale a favore o contro. Abbiamo oggi difeso a 4 contro un attacco a 5, non ho abbassato Politano trovando una buona solidità difensiva che ti permette di non perdere. Dobbiamo continuare a lavorare cercando di far uscire il lavoro che facciamo in settimana. Stiamo accumulando lavoro, ma chi lo ha fatto questo protocollo? Continuo a parlare appunto del VAR. Il VAR deve intervenire pro o contro Napoli, ci sono dei dubbi che creano dietrologie. Ho visto anche che la mia ammonizione era quotata a 4, hanno messo questo protocollo per creare confusione. Il VAR ti consente di stare tranquillo, è uno strumento bellissimo. Perché bisogna rimettere alla decisione dell'arbitro quando conviene? Avrei accettato di più se Mariani fosse andato a rivedere il rigore. Rischiamo di perdere gara perché il VAR non può intervenire. Togliamo questo protocollo, sono alibi, basta protocolli. Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, Conte che tanto si è arrabbiato in conferenza stampa. Noi siamo in chiusura, non mi resta ovviamente che ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre, ovviamente ringraziare tutti voi che ci avete seguito sul nostro canale YouTube. Continuate come sempre a seguirci, attivate la campanellina, like alle nostre dirette, lasciate i vostri messaggi e iscrivetevi al nostro canale. Grazie ad Emanuele Bernardo e a Pasquale Cacciola, inviati a San Siro. Grazie al mio compagno di viaggio Vittorio Bernardo in cabina di regia. Per il momento, perché ci ritroviamo domani mattina alle ore 10 puntuali per la rassegna stampa, da Ciro Novelino è tutto. Ciao!